I do solemnly pledge, mind and body, I will defend the Empire with my life. Your application to the Flight Academy has been reconsidered. Captain McLaren had submitted a letter of recommendation on your behalf before the battle. Okay, it's fine. It's fine. You're safe. We may be a small crew,
but the work we do matters. Welcome to the Stanton. I'm Eugene Morrow. I'm Petty Officer Webster, Chief Mechanic. This will be your new home. We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. Sir, Who the hell are you? I'm your new wingman, sir. The name's... You want me to learn your name? You live long enough for me to care. Baron Actual, you're clear to launch. Launching in 3, 2, 1. A tutti voi amici in ascolto, un cordiale buongiorno. Mi dimentico sempre che è mattina e non è pomeriggio e non è sera come al solito. Siamo qui con la seconda giornata del CitizenCon. Oggi sarà un po' più corta di ieri. Da adesso probabilmente arriveremo alle 18 tra virgolette del pomeriggio, quindi non vi tratterrò per 12 ore diciamo di sfasciante diretta e di osservanza vagamente religiosa di quella che è questa convention. Quindi faremo una pausa pranzo secondo me dopo i primi due panel della mattina dedicati al base building, dedicati al crafting, cose che voi sapete che io attendo visceralmente perché sono parte integrante di quello che considero un videogioco, e poi a un livello un po' più alto anche di massimi sistemi li considero, come posso dire, la genesi perfetta per traslare un'identità, tra virgolette, all'interno di un gioco, all'interno di un'avventura potenziale che il mondo di oggi magari ci preclude, ma che invece, insomma, gli universi virtuali che vengono creati sempre più complessi, sempre più difficoltosi anche da imbrigliare proprio a livello tecnologico, ci possono proporre. La giornata di ieri è stata densa di novità, vagamente sottotono per le aspettative di molti, non per le mie. Io mi aspettavo esattamente quello che abbiamo avuto, una Squadron 42 senza data d'uscita, di nuovo, ma con un periodo di uscita, di nuovo, e sappiamo che la storia di Squadron ci racconta che effettivamente non c'è da fidarsi della Cloud Imperium quando ti dà un periodo e non ti dà invece una deadline. La dimostrazione lampante è il CitizenCon dell'anno scorso, che Cristiano Roberto ha detto vi diamo tutto questo entro 12 mesi. Non ci hanno dato tutto, ma l'85% delle robe dello scorso CitizenCon sono giocabili nella PU3 24.2 se si riesce ad entrare, perché ieri ho detto vado che intanto mi metto a posto un po' l'hangar ieri sera, ma effettivamente il login è stato impossibile, quindi non ho ancora messo piede all'interno dell'universo persistente in questo ciclo di patch. La cosa più interessante di ieri, dopo averci dormito anche una notte, è stato sicuramente il panel dedicato all'aspetto sociale del gioco. È il più rilevante di tutti ed è il più strumentale di tutti. Questo vuol dire tanto, se ne è parlato anche nel post Citizen, quando ci siamo fermati, insomma una mezz'oretta per un po' di prime reazioni anche a caldo con personalità che ci sono oggi e che insomma c'è anche qualche ragazzo nuovo che vi presenterò in Tavola Rotonda molto a breve. E secondo me è stato quello perché al di là della bellezza di avere un nuovo orizzonte ma non ben definito su quello che c'è dopo Pyro, quindi Nyx, che era il più logico dei sistemi, io mi aspettavo che appunto fosse murato dietro Squadron, e il fatto che Squadron non abbia una data d'uscita, non lo so, faccio fatica a intendere Nyx come veramente prossimo. Potrebbe passare almeno un altro anno e mezzo prima che ce lo diano dopo Pyro. Quindi non è un bel vedere, però
il fatto che abbiano introdotto Castra, che è un altro sistema citato grazie alla domanda del buon Barabbas prima effettivamente del reveal, è uno di quei sistemi ovviamente legato a Pyro, perché noi siamo partiti da Stanton, ovviamente loro non vogliono mettere un sistema che è lontano 20 salti quantici, 20 jump point, ecco, per capirci. Vogliono ovviamente partire con il reticolo di sistemi da Stanton. Pyro è collegato a Stanton, Castra sarà collegato a Pyro, Nix sarà collegato a Pyro e poi alla via così. Castra tra l'altro è un sistema anche molto semplice da produrre, con soli 2 pianeti e un'unica zona di atterraggio di grande rilievo. Ora, non è chiaro l'orizzonte appunto di produzione sia di Nix che di Castra. Nix è completo perché Squadron 42 è uno dei sistemi di Squadron, però appunto il fatto che la campagna non uscirà prima del 2026, non si sa se il 1 gennaio o il 31 dicembre, quindi fra 1 o 2 anni, Nix potrebbe effettivamente uscire dopo Squadron, e sarebbe un male perché appunto se ce l'hanno pronto e se ce l'hanno in produzione, insomma la produzione dei sistemi di Squadron 42 è ultimata, l'abbiamo visto comunque dalla demo di ieri, eterna, lunghissima, ed era solo il prologo, però insomma la qualità a livello di produzione proprio è stata, come posso dire, fantasmagorica, nel senso mi sono goduto ogni frame e si vede lo sforzo anche e il perfezionismo che sotto certi punti di vista il perfezionismo del buon Chris è ovviamente negativo, ma sotto altri ovviamente ti restituisce anche dei momenti letteralmente cinematografici. Quindi aspetto del pannello sociale, ne abbiamo parlato anche ieri, sempre appunto in questa occasione di raduno che vuole essere attorno a un tavolo al bar, che al posto di guardare la partita, ribadisco, guardiamo il CitizenCon, che vuole essere appunto la diretta ormai tradizionale, tra virgolette, che segue la convention. La cosa brutta dell'aspetto di questo panel dell'universo sociale è che appunto ci hanno fatto vedere concetti, quindi ho paura che anche lì ci sarà da aspettare un po', però quelli sono gli strumenti basici capaci di cambiare un'esperienza che attualmente è piuttosto gretta e poco ergonomica, soprattutto quando hai a che fare con gruppi di un certo rilievo e con il server meshing tanti giocatori assieme, perché sai, finché il server ti gestisce quel centinaio di persone, insomma va bene avere anche il party che funziona poco di qua e di là, ma quando saremo in 1000 su un unico server e magari dovrai gestire più equipaggi in un'ottica di organizzazione, sistemi del genere ben approfonditi ed estremamente emulativi di infrastrutture già presenti in MMO di grande successo, vedasi World of Warcraft, vedasi EVE Online, direi che è un toccasana ed è soprattutto fondamentale. Mi è piaciuto che abbiano deciso di portare Star Citizen al livello standard degli MMO. Poi fanno sempre in tempo ad approfondire e ad andare oltre, però il pannello appunto Social Universe dice proprio quello, ci racconta esattamente quello, il fatto che bisogna allineare il gioco multiplayer Star Citizen, quindi non Squadron, agli standard dell'industria MMO. Poi si può approfondire, si può migliorare quanto si gradisce, però appunto per come sono abituati anche i giocatori e soprattutto per ampliare anche la gittata, la presa eventuale di Star Citizen inteso come universo massivo multigiocatore, dalle tendenze sandbox ma estremamente raffinato rispetto a qualche altro titolo parallelo, deve effettivamente andare incontro anche a questi standard, proprio per permettere anche a un nuovo che si approccia di non metterci mesi per imparare le basi, perché Star Citizen ovviamente è un gioco che non lo impari in fretta e non lo padroneggi mai. Invece, come ogni MMO, tu dovresti impararlo relativamente in fretta e padroneggiarlo sul lungo termine. Quindi è inutile avere, tra virgolette, un orizzonte diffuso, soffuso, nebbioso anche per quanto concerne l'eventuale competenza e l'eventuale messa in pratica anche dell'esperienza di gioco all'interno del verse. Poi ovvio, siamo ancora in alfa, magari oggi col panel della 1.0 ci dicono guardate che dopo la 4.0 non siamo più in alfa, e allora lì si comincia a ragionare in maniera differente, ma finché il prefisso è alfa, ovviamente bisogna considerare che il gioco è un cantiere, e questo è un altro dei punti fondamentali che molti giocatori che magari si approcciano non comprendono. Va bene avere la pretesa di un titolo vagamente stabile, perché ovviamente essendo godibile ed essendo bello da vedere e offrendo già oggi dei momenti epici quando c'è tanta aggregazione,
il giocatore dice cazzo è un gioco che funziona, insomma un minimo, anche se è ancora in produzione, un minimo fammelo giocare decentemente. Che sì, è una richiesta legittima ovviamente. Bene, allora, giveaway. Ieri abbiamo estratto la TLS, adesso io estraggo proprio in diretta il vincitore della Zeus Mark II MR, perché ieri siete stati generosissimi, avete donato tra virgolette, perché non posso dire altro visto che Amazon mi sta trattenendo tutto, e poi in generale comunque trattiene 2/3 della fetta se non di più, e siete stati generosi con gli abbonamenti e tutto, quindi come vi avevo detto all'inizio della diretta di ieri, la Zeus MK2 ES che era in palio è diventata una Zeus MK2 MR, quindi adesso facciamo l'estrazione, vediamo chi l'ha vinta e pinnato su Twitch e pinnato su YouTube trovate il link per il giveaway di oggi che mette in palio la sorella tra virgolette dedicata al cargo, ovvero la Zeus MK2 CL, e faremo l'estrazione anche di questa nella serata di oggi, tardo pomeriggio di oggi, perché appunto durerà un po' meno la diretta. Bene, allora aspetta che mi sistemo un attimo e facciamo l'estrazione. L'estrazione è automatica, quindi io adesso nel caso nel senso estraggo, e poi se c'è il nome ovviamente non lo dico in chat, per magari dico il cognome giusto per rimanere vaghi, e se avete messo il nome e il cognome ovviamente non un nickname, se c'è il nickname invece vi dico il nickname. Allora un attimo che lo trovo. ESLT, questo qua, eccolo qua. Allora, intanto un po' di dati. Ieri in 10 ore e 45 minuti di diretta in 100 utenti hanno deciso di partecipare con 1000 biglietti strappati, così sapete qual è la concorrenza, tra virgolette. Allora, adesso come ieri voglio la chat invasa di emoji e io faccio l'estrazione, altrimenti sto qua e guardo la camera. Turibupu. Guarda, tutte varie, mi piace così, c'è un sacco di... tutte diverse, spettacolare. Molto bene, visto che avete ovviamente ottemperato alla richiesta anche oggi, faccio l'estrazione in 3, 2, 1. Vediamo se ce la fa. E il vincitore della Zeus MK2 MR è il buon lo Steven. Fate i complimenti allo Steven, che non ho visto se è arrivato perché non ho ancora letto la chat, però si è aggiudicato, diciamo, la Zeus MR, come detto all'inizio della diretta di ieri e poi anche nelle dirette precedenti. Ci aggiorniamo per la consegna nei prossimi giorni della settimana, perché appunto ieri e oggi è un po' complicato fare la logistica, però Steven, a te chiedo, tanto ben arrivato, ti chiedo di contattarmi se ci sei su Discord, mi mandi un messaggio su Discord con la tua mail di Star Citizen in maniera che io possa mandarti il gift, e te lo manderò, come detto, magari ci aggiorniamo domani o martedì sera al massimo. Bene, quindi Steven si porta a casa una Zeus MR con assicurazione a vita. L'MR tra l'altro è l'unica variante non ancora presente in gioco ed è la variante che è una sorta di base operativa di piccole dimensioni per chi si dedica al gioco, diciamo, un po' più militaresco e mercenario. È la più corazzata e la più armata delle tre. Oggi invece c'è in palio Clipper, quindi chi è un hauler, chi apprezza l'aspetto trasporto merci del verso, insomma, dell'universo persistente, potrebbe essere l'occasione buona per. Mi fa piacere che in qualche... Vai tranquillo Steven, mi fa piacere che, come detto, io avevo l'idea di fare giveaway paralleli per premiare la comunità, però ho visto che in generale chi è presente e gestendo anche i biglietti, tra virgolette, che potete strappare in base alle presenze, diciamo che chi la vince sono persone meritevoli, tra virgolette, ovvero che sono con noi costantemente, quindi potrebbe essere un archetipo che va avanti. Bene, allora leggo la chat al volo e poi andiamo a salutare la tavola rotonda. Oggi siamo un po' più stretti perché la diretta parte, il panel del base building parte fra mezz'ora, quindi dobbiamo andare un po' spediti. Allora, un attimo che recupero la chat. Ciao Feyenoord, buongiorno Steven. Steven è stato il secondo a scrivere in chat, tra l'altro. Buongiorno, buon base building, ma speriamo, Sacramento, speriamo.
Bastia, buongiorno. Gil, buongiorno. Sharky, buongiorno. Chris da YouTube, buongiorno. Iki da YouTube, buongiorno. Taurus, buongiorno. Lama, buongiorno da YouTube. Romala, buongiorno. Scream, buongiorno. Zevo, buongiorno. Iki, buongiorno anche qua su Twitch. Firenod che al solito spamma un po' all'inizio. Ciao Lele, buongiorno anche a te, ben arrivato. Blue Sky, buongiorno. Mifune, buongiorno anche a te. Cyber Nomad, buongiorno, ben arrivato. Jack, buongiorno. Armando, buongiorno anche a te da YouTube. Denver da YouTube, buongiorno. Aquila 1, buongiorno. Tremors, bentornato anche a te, ben arrivato. Ho visto che ieri sei apparso a un certo momento della diretta, è un piacere averti con noi. Decco, buongiorno. Antonio, buongiorno. Nibel, buongiorno. Banjo, buongiorno. Duracel, buongiorno. Valdovino, anche lui, buongiorno, che oggi ci farà addirittura lo vedrete per la prima volta in camera. Neutron, buongiorno. Antonino, buongiorno. Lord Greiner, buongiorno, ben arrivato. Delu, eccolo, buongiorno. Filippo Pisetta da YouTube, buongiorno. Marco, buongiorno anche a te da YouTube. Ciro, buongiorno. Qua c'è una sfilza di buongiorno, devo mettere la gif del caffè in tutte e due le chat, così mi cavo i 5 minuti per salutarvi tutti persona per persona. Ciao Mark, buongiorno anche a te. Skyforce, buongiorno, bentornato. Turibupu. Vediamo, Ugo Taru, buongiorno anche a te. Simone Mason, buongiorno, ben arrivato. Tutta sta gente che non saluta, però quando c'è da estrarre il giveaway mette subito le emoji. Turibupu. Vediamo se è Bohaio, ben arrivato, buongiorno. Kira, buongiorno anche a te, ben arrivato. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcun altro. Questi qua tutti nick. Qua oggi veramente sono solo buongiornissimi caffè, incredibile. Ciao Andrea, buongiorno. Baldo Scream, Umbri da YouTube, buongiorno anche a te. Lucio Cornelio Silla è tornato dopo ieri, buongiorno, bentornato. Marfi, buongiorno anche a te, ovviamente. E bene, allora dovrei aver salutato tutti con più di 100 buongiorno. Cosa può andare storto oggi? Sì, infatti, veramente sembra il gruppo delle pancine, delle mamme, dei bambini di WhatsApp. Turibupu. Ok, allora adesso prima di subito io taccio perché ho la testa completamente proiettata sulle possibilità del base building. Oggi in linea teorica nei primi 2 panel ci fanno vedere il base building a livello di meccanica come funziona, il crafting legato al base building come funziona e nel secondo le navi dedicate a queste 2 tra virgolette professioni. Quindi è una mattinata completamente pensata per chi è diciamo talmente intrego da preferire quell'aspetto di qualsiasi gioco rispetto ad altri, e io sono talmente intrego perché insomma lo sapete ormai. Bene, allora adesso intanto mi sbutto su Discord, sentiamo un po' anche quanti sono, quanti vogliono. C'ho un problema io che adesso però devo risolvere prima, che è il fatto che su Discord la lista è un po' lunga oggi di avatar, quindi metto solo come si dice, metto solo nella scena, se mi date proprio un mezzo minuto, chi è attivo di microfono, in maniera che appaia il nickname senza che ci sia la lista completa e che quindi tagli. Ok, allora andiamo su Discord, sentiamo un po'. Buongiorno, buongiorno, Turibupu. Buongiorno. Oggi è tutto un buongiorno, cazzo. Sono arrivato, è un quarto d'ora che dico buongiorno. Turibupu. Bene, allora vedo a Tavola Rotonda ci siamo tutti meno. Chi è quello che ha la camera spenta? Turibupu. Baldo, ok, perfetto. Allora, cosa vuoi, Martin? Ti do un pugno? Turibupu. No, sto parlando con Barabba. Turibupu. Avete tutti la camera accesa? Quasi tutti. C'è Baldo e lo aspetto giusto 2 minuti perché almeno c'è la cosa completa, se no ci sono sempre i buchi, anche ieri. Eccolo, è arrivato. Molto bene, allora adesso oggi abbiamo un po' meno tempo di ieri, quindi chi c'era ieri si è già presentato e faccio un passaggio veloce con chi non c'era ieri in webcam e in Discord, quindi se c'è qualcuno tipo il buon Barabbas che ieri ha iniziato a parlare a metà diretta, però magari non tutti conoscono l'intitolazione e la presenza a livello gerarchico tra virgolette del buon Barabbas, quindi anche a lui ovviamente chiederò. E facciamo una cosa veloce perché appunto nel giro di 20 minuti la diretta dovrebbe partire. E allora
La tavola rotonda, come vedete, oggi è più assortita, l'ho dovuta stringere un po', però insomma direi che, visto che c'è Martin centrale, riflette anche i volti degli altri sulla capoccia, quindi direi che siamo a posto. Allora, intanto saluto il buon Fede, che è qui dai ragazzi della Beyond Interstellar Agency, è un'organizzazione recente basata sulla Brigata Italiana Ariete, che è una... come posso dire, una realtà legata agli sparatutto tattici, comunque al gioco tattico e simulativo in Italia piuttosto conosciuta. Hanno cominciato la loro attività vari mesi fa e abbiamo avuto il piacere di collaborare più volte e continueremo a collaborare attivamente in operazioni, missioni a destra e a manca. Ci siamo trovati molto bene e abbiamo condiviso momenti epici, fra cui quei famosi 3 giorni di Jumptown a aprile-maggio, che io ho quasi finito di scrivere anche quella pagina wiki, tra virgolette, perché insomma è qua dai tempi di Minecraft, dedicata a quell'evento da lore, tra virgolette. Quindi chiedo al buon Fede di presentarsi, presentare anche la BIA, in maniera che chi magari è interessato a un gioco un pochino più strutturato rispetto anche al nostro possa avere una valente alternativa, e a raccontarci un po' di quello che ha visto ieri, cosa gli è piaciuto e di cosa si aspetta da quel poco, tra virgolette, che c'è oggi. Vai Fede. Bene, innanzitutto ciao a tutti e cercherò di essere super breve. Io sono il classico sognatore di Star Citizen, quindi qualunque bug non mi ferma nel live costantemente, tra cui anche la bambina. Sentite? Noi siamo, sì, adesso effettivi da un paio d'anni che ci stiamo impegnando a crescere e vogliamo fare le cose un po' più seriamente, nel senso essere organizzati per le operazioni principalmente di terra. Come ci stiamo più concentrando è la parte trasporto medico che sia. Quindi noi abbiamo spesso il venerdì e la domenica che ci concentriamo a fare non allenamenti, ma comunque portiamo a fare delle giocate anche create da noi per invogliarci a giocare un po' meglio ed evitare i bug che al momento sta dando il gioco. Impressioni di ieri, io onestamente, sono andato in overdose per la parte social. Non vedo l'ora che arrivino le org o le strutture, com'era? Diciamo, più semplice e non dover utilizzare altri dispositivi come Discord piuttosto che Spectrum, ma che sia tutto in gioco è fantastico. I vermoni, anche una cosa che aspetto dalla prima volta che ho visto il video, e poi alla fine è arrivato il calcio diretto in faccia alla fine con quella data che ha sforzato un po', ma speriamo che oggi recuperi con la parte del building, che sto aspettando anche quello da una vita. Da giocatore di Ark, Seven Days to Die o tutti i giochi di sandbox, datemelo vi prego. Datemelo vi prego, questo è esattamente il mio pensiero, datemelo vi prego, perché mi sono già rotto il cazzo dei 4 tavoli in croce che ci sono per gli hangar, quindi o cominciano a mettere dentro centinaia di arredamenti diversi, se no mi tocca modellarmeli da solo e farmi il gioco da solo, turibupu. Bene, poi gli altri insomma più o meno li conoscete tutti, compreso Martino, che ieri insomma si è fatto vedere per poco, poi è andato a morire a letto, giustamente. Saluto anche Baldo e insomma lo invito, ieri ci ha seguito un po', anche lui insomma gioca con noi da ormai sarà un annetto e oltre, e anche lui, come vari delle personalità che insomma ieri sono state presentate, avete visto seguire il CitizenCon con noi, anche lui è una persona che il gioco sì, però senza morirci dietro. Quindi insomma raccontati un po', Baldo, e dici un po' cosa hai pensato della giornata di ieri, cosa ti aspetti dalla giornata di oggi. Aspetta che sei mutato. Mi sentite? Vai. Ok. Niente, innanzitutto ciao a tutti, però diciamo le parole sono poche, cioè non c'ho... Ieri la notizia del 2026 è stata un po' deludente, ecco, tutto qua, non nient'altro. Deludente perché? Perché avevi un'aspettativa differente. 2024 non me l'aspettavo sicuramente, ma non 2026. Pensavo estate 2025, ma 2026 no. Quindi esagerata. Ok, sì, ne abbiamo parlato un po' anche alla fine della diretta di ieri. Effettivamente ci sono un po' di pensieri contrastanti, ma per quanto possa essere in là, io
personalmente era una cosa, le aspettative di ieri sono state completamente rispettate. Questo è un CitizenCon che visionario, che non ti dà delle deadline come quello dell'anno scorso, perché appunto sia a lato multiplayer non sapevamo dove andavano a parare effettivamente e non lo sappiamo ancora del tutto, perché oggi appunto ci parleranno della 1.0, del base building e compagnia cantante. Squadron ovviamente dopo l'annuncio del feature complete dell'anno scorso era lecito aspettarsi della precisione in più. Però, sai, io lo so, la Cloud Imperium fa così, non ti dà la data, ti dà il periodo e poi dopo si prende tutto, si arroga il diritto di fottersene e di non farlo uscire, quindi dopo ci possono essere tanti meccanismi, ma semmai se ne parlerà anche verso la fine della diretta stessa. Allora, in più rispetto a ieri, vediamo chi c'è in canale, c'è il buon Viper. Viper, intanto un saluto, raccontaci un po' te, le impressioni di ieri, se ci sei. Ciao ragazzi, buongiorno. Io sono un amante di Stan Citizen da sempre, penso che insomma sarà già capito. Sono positivo, speranzoso per il progetto, anche se la data, come appunto prima è stato detto, non è stata una delle migliori notizie, però quello che mi ha sorpreso molto è la possibilità di vivere e quindi di esplorare mondi diversi, quindi curati molto in dettaglio, un po' come è stato fatto Microtech, un po' quindi molto bene. Cioè, diciamo che quello che mi ha preso di più, non sono molto un amante dell'aspetto aspetto social, ho apprezzato molto più la parte environment, quindi il fulmine che colpiva la nave, la pioggia, questo mi ha colpito molto di più. Da mezzo sviluppatore, Esatto. Giustamente. Siamo sulla strada giusta. Speriamo che sta strada, insomma, sia veloce. Ecco. Il tempo passa. Il tempo passa, è vero. Allora, un attimo che alzo il volume così. Che mi dicono che siete bassi, allora. Ok, grazie mille Viper. E dopo gli altri ieri c'erano più o meno tutti, mi pare. Vedo che c'è Denver, però è mutato del tutto. Dai, allora, visto che abbiamo comunque da sortire sti 15 minuti, io adesso, insomma, per me oggi è base building, cioè della 1.0 è secondaria, perché il base building potenzialmente è quella cosa, è forse l'unica cosa di questo CitizenCon che può avere un orizzonte definito. Cosa dite voi? Io spero che lo colleghino a quello che hanno fatto vedere ieri sui cluster, perché è stata, riflettendoci anche un po' più, diciamo, a tiepido, non a freddo, è stata la cosa più emozionante per me vedere quel tipo di abbozzata interconnessione tra i vari costrutti possibili dai player, ecco. Beh, l'hanno detto anche durante l'hanno detto anche durante la presentazione, quindi vedrai che il nesso ci sarà. Io mi aspetto che ci saranno dei prefabbricati che vengono costruiti attraverso le risorse, quindi attraverso magari navi, e posizionati sulla propria area di appartenenza. Quindi mi aspetto proprio una cosa tipo prefabbricati che si possono agganciare, ruotare, spostare e poi dentro ammobiliare come si desidera. Immagino una cosa del genere. Quindi gli ambienti stanziati che per ora rimangono, tra virgolette, come detto te, prefabbricati, e poi all'interno un ambiente stile l'hangar in cui ci puoi piazzare quello che vuoi. Esatto. Chiaro. Sì, probabilmente andranno a parlare su qualcosa del genere, perché è la base dell'hangar istanziato comunque, al di là del discorso navi, la persistenza su quello abbiamo visto che funziona divinamente, almeno in questa 3.24 da quando li hanno introdotti, quindi penso che la strada maestra sia proprio quella. Dite, raccontate. Turibupu. Allora, io volevo dire una cosa in merito all'uscita di Squadron. Barabbas, ma presentati anche, che mi sono dimenticato di passare, vai. Che devo dire? Io. Tu non sei quella persona che più di tutte odia Martin? No, ma io non lo odio, è lui che odia me. Adesso oggi c'è da considerare che lui è in quei giorni, no? Quindi ha il morale un po' sbarazzino, chiamiamolo così, ed è peggio del solito. Però no, io non lo odio, anzi.
E lì fa compagnia, dai, lo metti lì, lo accarezzi ogni tanto, no? È come il gatto di Skyforce, è come il gatto di Skyforce. Tu Come il gatto di Skyforce, solo che almeno il gatto di Skyforce è bravo, gli dai da mangiare, non rompe i coglioni, Martin rompe il cazzo. Poi vedi, cazzo. C'è il pelo il gatto di Skyforce. C'è i peli pure, esatto. Lì come quei gatti egiziani senza pelo. No, ieri ho visto, allora, Squadron, tra l'altro, devo essere sincero, sono più in trepidante attesa per Squadron 42 che per la più. Tanto perché ho capito che comunque per avere una più bella stabile, roba ciccia, no? Ci andrà ancora parecchio tempo e come diciamo sempre, fin tanto che Squadron non esce, le potenzialità della più saranno castrate, eccetera. Ieri sera discutendo con un mio collega mi ha esposto una teoria interessante e secondo lui effettivamente pensandoci bene, cioè, sono d'accordo anch'io, il fatto del rinvio, diciamo così anche se non c'era una data prima, però comunque dell'uscita di Squadron nel 2026, secondo lui e anche secondo me potrebbe anche essere il fatto che prima di far uscire il gioco vogliono avere una PU sostanziosa, no? Siccome il Star Citizen, il Persistent Universe dovrebbe essere una diretta conseguenza di Squadron, nel senso tu ti giochi Squadron, sei in carico come una bestia e poi vai a finire in più. Cioè, mettiamo caso, tu ti trovi un gioco come Squadron che gira bene perché è single player, una bella storia, eccetera, eccetera, poi ti ritrovi in più dove non si apre l'ascensore, ti cascano un po' le palle, no? E difatti anche lui diceva secondo me faranno, cioè questo rinvio, questa fase di polishing tra virgolette, allungheranno il brodo un po' di più appunto per avere più tempo per andare a mettere mano alla PU e dare qualcosa di effettivamente, no, sostanzioso come si deve, quindi magari un paio di sistemi, addirittura 3 forse, visto che hanno presentato anche Castra, però appunto dare qualcosa di interessante, anche perché la gallina dalle uova d'oro dovrebbe essere la più, no? Sì, quella che poi tiene in piedi la baracca, quella che poi tiene in piedi la baracca è per forza la più, perché sì, hai l'entrata, ieri appunto parlavamo anche del fatto che cioè, Squadron deve vendere bene per avere poi una possibilità di prevedere anche come la più si svilupperà. Se non vende a sufficienza è ovvio che poi risenti. Perché comunque Squadron verrà messo sullo scaffale a quegli 80-90 euro canonici oggi per un gioco AAA, quindi se ne vendi 100 milioni di copie è ovvio che la più, nel senso, diventerà il gioco più grande mai prodotto, però se ne vendi 1 milione è una roba diversa. Sì. No, anche perché quello che hanno fatto vedere ieri comunque, cioè, io non so se sia stato creato ad hoc quel pezzo che ci hanno fatto vedere, ad hoc più o meno, perché poi vabbè lasciamo perdere i crash, eccetera. Però comunque sia, cioè, non sembrava un gioco che avesse ancora bisogno di 1 anno e mezzo di polishing, ecco, no? Almeno per quello che ho visto io, poi magari sarò di parte perché aspetto che esca e non vedo l'ora di giocarci. Tra l'altro stanotte hanno caricato sul canale di Star Citizen l'intera sessione senza crash, che dura circa 1 ora, e ovviamente l'hanno caricata, è una demo di gameplay per carità, però è anche 4K 60 senza problemi. Su YouTube, ovviamente, però insomma è indicativo. Il crash di ieri, come ho detto, io mi aspettavo che crashassero perché appunto volevano buttare fuori a sorpresa la data, però effettivamente, visto che non sono stati utili per cosa? Per niente di fatto, quindi potrebbero effettivamente essere nati da problemi di polishing e tutto, oppure potrebbero essere anche stati costruiti, Dici, guardate, noi dobbiamo giustificare il 2026, quindi vi facciamo crashare il gioco 2 volte in diretta nella presentazione, e allora tutta la gente dice, ma non è pronto, allora. Potrebbe essere anche quello, perché nel senso non sono novità per la Cloud Imperium mosse del genere. Se andiamo a vedere Starfield, da quando è che è uscito, ho scaricato l'aggiornamento e i primi 2 giorni mi crashava. Sì, assolutamente. Poi hanno fatto una correzione, adesso funziona, quindi voglio dire, non è che il crash, secondo me, è vero che ti interrompe l'immersività e in una live così in diretta davanti a 4.000 persone in live, più quelli che ti seguono sui social, e se non è voluto è una roba un po' così. Però comunque, voglio dire, ci sta. No, se nel 2026 escono con un gioco come e devono uscire con un gioco fatto a puntino, perché come dicevi tu ieri sono 10 anni di sviluppo, 11 quel che sia,
e devono dare un prodotto come Dio comanda. Non possono permettersi le cagate alla Cyberpunk, per dire, perché sennò lì veramente già gli hanno messo una croce sopra praticamente tutte le testate che, che trattano gaming, ma probabilmente il gioco non sanno neanche come si accende, però lì è un altro discorso. E però l'opinione pubblica è quella. E uno che effettivamente non sa che cos'è Star Citizen, prima di avvicinarsi al canale di Alicos o dei vari streamer o cosa vai a vedere? Vai a vedere multiplayer, vai a vedere questo o quell'altro, ti trovi una recensione così, dici ok, può stare sullo scaffale, dov'è? E così, lo trovo così. E niente, quello che volevo dire era quello. Oggi vedremo, adesso si vedrà. Cosa a me il base building, sì, ok, non è ovviamente il mio gameplay principale, però ben vengano le aggiunte sostanziose che ti portano a fare qualcosa in gioco, come la ricerca di risorse, più di materiali e tutte quelle cose lì, ci sta. Sarò ben felice di aiutare il buon Alicos a passare le sue 2000 ore per crearsi il suo quartier generale da qualche parte. Sì, faremo 20 anni per raccogliere tutte le risorse. Io vi dico, guardate, devo costruire una roba qua, voi fate il cazzo che volete, l'importante è che entro fine mese mi portate questi materiali, se no siete licenziati. Turibupu. Esatto. Schiavista. Sì, latifondista più che schiavista. Turibupu. No, io sarò proprio da... Cioè, base building, se lo fabbricano bene, perché finché è, diciamo, uno strumento, un apporto secondario al gameplay, è difficile anche che sia solo quello. Ma se lo verticalizzano bene e se effettivamente porta un riscontro concreto e possibilità concrete, vedasi, ad esempio, la possibilità di avere... Cioè, il crafting, io mi immagino che cose che adesso magari devi comprare le potrai fabbricare, idem raffinare i materiali, idem produrre eventuali beni. Quindi sai, quando tu dici cazzo, piuttosto che movimentare che ne so, una ulci di elio che movimento 15 milioni ma ne guadagno 300k, mi fabbrico l'elio in casa, magari ci metto un mese, però sai, cioè, al posto di 300.000 mi entrano 15 milioni. Ovviamente bisognerà star dietro anche, immagino, alle infrastrutture e a tutto, però se verticalizzano in questo senso è ovvio poi che stabilire proprio una presenza a livello proprio industriale, tra virgolette, sarà letteralmente la mia, e poi porterà comunque del gioco a tutto il resto, perché è ovvio che l'elio non lo produci mica l'elio tirandolo fuori dall'aria a caso, devi andare a pescarlo dove c'è, quindi ci sarà chi andrà a minarlo e lo porterà. Farà parte di una catena, le famose catene di produzione, che abbiamo tentato anche di giocare a volte, però adesso è un pelo complicato e un po' troppo macchinoso, però un domani la catena di produzione andrà letteralmente dalla materia prima al prodotto finito. Il prodotto finito può essere qualsiasi cosa, anche i materiali che ti servono da dare all'industria per riparare una nave più velocemente, banalmente. Che tutta la gente che andrà a sbattere coi caccia o esploderà coi caccia dice: oh, il caccia adesso, ora che mi torna con l'assicurazione, passano 5 giorni. Vai nella base che sai che c'ha il ferro, c'ha le paratie, c'ha le componentistica elettronica e tutto, gli porti all'industria quello che abbiamo prodotto magari noi in loco e al posto di 5 giorni ci mette mezz'ora, capisci? Cioè, secondo me proprio è quello che devo, cioè oggi magari non è che lo vedi così dettagliato e in particolare, però l'idea finale è esattamente quella. Sì, ovvio, ma allora se il base building è messo a posto bene, dal gameplay da lavoro praticamente a tutti i settori. Sì. Dal salvaging al mining all'esploratore della situazione che ti trova là, cioè ci sta. Ovvio che questo quando lo butteranno fuori sarà in tier 0, ti daranno un assaggio eccetera, però man mano che si evolve la cosa è una cosa che farà ancora più diciamo spiccare il gioco di squadra, no? Di andare a toccare tutti i settori, i vari settori della Solaris, dal commercio a questo o quell'altro, e più mettono di queste cose meglio è, sicuro. Senza dimenticare quanto possa essere esilarante sentire una riunione Solaris con l'elio in atmosfera, quindi insomma immaginate. Quella è la cosa principale. Cioè, così, no? Tutta la serietà del mondo, no? Magari, ieri hanno fatto vedere il video degli archetipi, no? Io esco fuori magari con tutto bello addobbato, vestito da ammiraglio di qua e di là, esco fuori da 2 mesi di gioco in cui sono dentro la fabbrica dell'elio e comincio a parlare come un beduino. Turibupu, proprio non per dire. Dovrò prendere effettivamente la bombola di elio e quando sono in streaming usare anche quello. Ho detto elio perché è la rotta che preferisco attualmente, però un domani magari ce ne avrei anche delle altre. Bene, parlate, ci sono ancora 5 minuti, io non voglio intervenire più di tanto. Volevo fare un po' l'avvocato del diavolo per Squadron 42, che quello che mi è venuto in mente
a mente fredda stamattina, no? Negli ultimi mesi, anzi l'ultimo mese prima del CitizenCon, su X facevano vedere molto il fatto che stavano registrando la soundtrack di Squadron 42. Quindi secondo me tutta sta attesa che avremo anche nel 2025, forse è più una parte burocratica tra copyright, magari i contratti che hanno a fare con attori piuttosto che hanno utilizzato piuttosto appunto con come si chiama, il compositore che ha composto Camacho. tutta la sound. Sono tutte cose che magari richiedono molto tempo, tra cui anche magari le rifiniture del gioco. Quindi cioè, la demo che hanno mostrato ieri a mio avviso sembrava completa, cioè non manca niente. Poi bisogna vedere però magari nelle fasi finali del gioco, piuttosto a certi punti magari sono combattimenti ancora più intensi di quello di ieri, magari fa crashare completamente tutto. Quindi diamogli questo tempo, ho pensato ok, tanto abbiamo aspettato 12 anni, quant'è? Diamogli ancora questo anno, vediamo come va, speriamo solo che allora a sto Ma punto si perché, concentrino ma un po' perché più. tu sei giovane, qui ci sono persone che ormai, capito? Perché guarda che anche quello fa tanto. Io leggo su Reddit, perché allora Reddit è una fonte inesauribile di spunti. Il problema è che c'è la gente che ha un po' di buonsenso e poi ci sono i beduini, come in ogni posto, no? E ci sono un sacco di persone, perché effettivamente adesso chi è interessato a Star Citizen, chi ha seguito, l'età media, insomma, si solleva, libera un po' rispetto alla media di qualsiasi altro titolo. E su Reddit è un continuo. Sì, ho capito, ma se aspetto ancora qua muoio, vado nella fossa di qua di là. Però, cioè, io adesso magari io e te non ci facciamo ancora sti problemi, però qualcuno potrebbe dire, uè, cioè, che cazzo, è come dire, ho lavorato una vita e muoio il giorno prima di andare in pensione. Ma Dio, ma ascolta, ma tu ribu, cioè, Diciamo che quando ho iniziato a seguire Star Citizen avevo appena finito la scuola e adesso sono padre, quindi non so. Cioè, pensa te, cioè io ero in terza superiore, non per dire, tu ribu. Quindi, no, però sono certo che allora, questa è la mia visione da sognatore, ci darà grandi soddisfazioni, specie per chi ama un gameplay massivo con tanta gente come sostanzialmente. Poi c'è anche da dire il fatto che per lanciare un gioco, diciamo, come questo, un anno di marketing ci va, come lancio proprio del gioco. Sì, in effetti su Squadron non hanno fatto. Poteva essere prevedibile anche in quel senso lì, come dici te, Bas, perché nell'ultimo anno conosciamo Star Citizen. Nell'ultimo anno il marketing di Squadron non è esistito, quindi sì. Esatto, poi per noi esiste, nel senso che noi ci informiamo perché siamo dentro il gioco, ma chi è esterno, cioè chi dovrà comprare Squadron 42 non ne sa nulla. Quindi loro devono ancora partire con questo iter di marketing. Sì, ma secondo me avete ragione un po' tutti, nel senso che se ha problemi tecnici, comunque Cyberpunk insegna che loro hanno lasciato il polishing in 6-7 mesi e poi è uscito una merda. Comunque, come dice Bass, ci vuole diciamo, la parte marketing per tutto quello che riguarda l'esterno e comunque i videogiochi, tempi di burocrazia, distribuzione, licenze e quant'altro. Secondo me ci stai. Poi io sono il primo a sperare che 2026 sia gennaio 2026, perché comunque... Primo gennaio. Sì, proprio, primo gennaio, Dio boh. Ma lì perché comunque io diciamo aspetto Squadron perché so che migliorerà più, perché comunque Nix castrato da Squadron dopo il feature complete quanto è migliorata la più? Anche nell'ultimo anno è cambiata da così a così. Vero. Però secondo me per la data, per il mio CIG faceva meglio andare, cioè era meglio, però ci sta. Oh, scusa, una domanda da ricordo. Allora l'ha richiesto. Vai Martin, veloce che mancano 2 minuti. Tu che conosci Squadron 42, il sistema castra dovrebbe essere dentro? No. Non dovrebbe, perché poi ci sono sistemi che vengono citati o sistemi di passaggio. Io per i sistemi di Squadron 42, quando dico è di Squadron 42, è perché un capitolo di Squadron è ambientato in quel sistema. Poi è ovvio che magari ci passi, ma non ti fermi. Magari fai sorvoli, che ne so, Sherman per andare da Castra fino a... che cazzo di sistema c'è sopra? Adesso non mi ricordo. Comunque, se ci passi è un discorso, se ti fermi è un altro. I sistemi in cui ti fermi, in cui operi delle missioni che sono attivamente coinvolti in Squadron, Castra non è compreso.
Posso farti una domanda velocissima? Vai. Perché secondo te hanno scelto Castra piuttosto che mettere Terra o un altro sistema? È lampante. Castra ha solo 2 pianeti e una sola zona di atterraggio, è molto più semplice da produrre di Terra, che è, lo dicevo ieri, è come parlare Roma, sistema solare, e Costantinopoli, Terra. Cioè, Terra è effettivamente un hub culturale, a parte, al di là del fatto che ha 5 pianeti, valanghe di lune, e tutti i 5 pianeti sono altamente civilizzati, e soprattutto Terra allora, non è un'ecumenopoli, ma è un pianeta che ha una megalopoli che è grande circa 1/3 della superficie, ed è un pianeta estremamente vario, come il pianeta Terra. Quindi una marea di biomi. Probabilmente anche tecnologicamente parlando potrebbe essere complicato. Poi Castra, come detto, è semplice, perché Castra è quello che hai visto ieri nelle slide, di fatto. I pianeti sono praticamente quei 2 lì e siamo a posto. Uno è una luna acida e l'altro è una superterra, tra virgolette, di redwood, del bioma che ci hanno fatto vedere nel primo panel. Bene, allora, aspetta che intanto metto CitizenCon finché urla. Turibupu. Ok, allora adesso base building, vediamo che cosa ci propongono del base building, perché io sono qua per questo. Adesso alzo un po', un attimo che... Lesson here. Back in 2015, the persistent universe was first launched. I think it was November, December, and whatnot. Everybody remember Port Olisar? Ti venderanno qualcosa perché oggi sono più contenti rispetto a ieri. Tutti dimessi. Perché si parla di 1.0. E anche di navi. E anche Oggi, oggi si vende la Fury, quella lì ciccia, il calciapesante. E poi lo metteranno in più lì, è sicuro. Downstairs, back into the hab. Shout out to Bad News Baron if you're watching. No, those were the days. Now, since that time, the precision universe has grown. It's expanded. 3.0 arrived, and it had a whole bunch of new planets and moons and stuff like this. We've got Microtech, we've got Hurston, we've got Area 18, and what's the last one? We got Lorville. If you live with the developers, they still call them Stanton 1, Stanton 2, Stanton 3, so it's hard getting the two realities to reconcile in your head. But since this time, you've all been visitors. You've logged in and you've done your thing. You've gone on adventures. You've fought some xeno threat. You've mined some barrel, apparently, a whole lot of barrel. If we're looking at that trivia from yesterday. But this entire time, you've been visitors. Starting next year, you stake a claim in the universe. Starting next year, the persistent universe truly becomes yours. And we have got a handful of gentlemen to tell you how they're going to do it, how you're going to do it, and how amazing it's all going to be. So please welcome to the stage design director for Star Citizen and Squadron 42, one of my dear friends, one of my DMs. Hey, when are we playing again? That's not a good look. All right, please welcome to the stage design director Rick Porter. Thank you. Thank you, Jared. And thank you, CitizenCon. It is an honor to be here. Yesterday, we presented the verse that we're creating for you. We shared new tech, locations, creatures, giant worm, social features, things we're doing with orgs. We even played the first chapter of Squadron 42 live. How great was that? Yeah? Few minor glitches, but no. Dalla chat dicono la somiglianza col bass è impressionante. Turibupu. Just exciting to talk about. But instead of focusing on what we're creating for you, we want to show you the world that you can build. With crafting, we're going to give you the tools to create your own loot, to build your own home. Crafting will fundamentally change not only how you play the game, but why you play the game. So, what is crafting? Why does it matter? Why should you be as excited as I am about this? Well, first off, crafting is a profession.
It requires its own set of tools, the knowledge of how to use them. Crafting offers progression. You become a better crafter by learning new blueprints and upgrading them. Crafting builds on the existing gathering professions. When you would go out and you collect your materials for crafting, we are adding new depth and meaning to those activities. Crafting provides customization. There isn't just one way to craft something. Like I said, we have upgrades. How you make and upgrade the things you craft is sometimes just as important as what you're crafting. In addition, you can earn cosmetic upgrades, craft unique items, even subscriber flair. But nowhere is this versatility more obvious than base building. We're going to have nearly limitless options for how you construct your home, how to customize your base to meet your own goals. Most importantly, crafting gives you a lot of new choices. The choices will impact your goals in the game, your interactions with other players, and eventually how you see the game itself. So where do we get started with crafting? Well, you can't craft without materials. Luckily, we've got a lot of ways to gather resources in the game. And crafting is designed to complement and expand on all of these existing gathering professions, as well as future additions. Let's take a closer look at mining as an example. We've got hand mining and vehicle mining and ship mining. That's a lot of mining. But with crafting, we're going to introduce a lot of materials. So there's not just more to mine, but we're also going to specialize. So for instance, each type of mining will have its own unique materials to gather. Gathering specific materials efficiently will require you to use the right gathering profession. Let's talk about refining. Currently, only mining resources can be refined, but doing so allows you to turn them into more valuable processed resources. With crafting, we're going to expand refining to include options for all raw materials. In addition to expanding the variety of materials you can gather, refining lets you create processed materials that you're going to need to craft your upgraded blueprints. So now that you've gathered all these materials, what do you do with them? Currently, your only options in the game really are to sell them to a shop or maybe complete a contract. Adding crafting into the game radically changes your options. You can still mine, refine, and sell your resources, but now you have the option to make valuable and unique items, weapons, armor, even vehicles and ships. Right? And by valuable, I mean that the crafted gear that you create has the potential to be better than anything you can buy in a shop. Costruire le navi anche. Crafting just doesn't end with shiny new gear. Sì. Think much bigger. Io sto già male. Crafting enables you to build your own home among the stars. You choose to make a farm, a hunting lodge, an industrial complex, your own trading hub, a military outpost, even a sprawling town with your friends and org mates. Got a lot here, but it's all optional. You can choose to focus on gathering resources and sell them to crafters that need them. You can skip gathering and refining and just focus on being the best crafter you can be. Or you can leave all that gathering and crafting nonsense to other people and just focus on trade and make some money. But that brings me to my last point. Player choice matters. When a player makes a choice, they assign value. Players' choices about crafting and base building will drive player trade. The community's choices will determine the value of the materials and the crafted goods you can all make. The game will still have its own shops and economy alongside players, but now you'll have more options about where you invest and how you prosper. Now, I've given you a nice overview of what we're working on here, and we have a lot more planned for the future. But now that you're familiar with the big picture, I want to introduce some of my fellow developers to come up on stage. They've got exciting details to share with you about the specifics of our new crafting systems, important gameplay improvements,
and most exciting, I think anyway, an update to base building. To start things off, please welcome Jacob Taylor to the stage. Thank you, Rick. And hello, CitizenCon. Hi, I'm Jacob, Senior Gameplay Programmer. È switchato a modalità robot con quel I. Rick has showed us how crafting will link into a lot of existing and new gameplay. But I think it's time we get into some of the details. I'm going to tell you about the new game mechanics we're introducing, starting with blueprints. Before you can craft anything, you'll need a blueprint. Blueprints provide the recipe to perform all kinds of crafting processes, including refining. You can acquire blueprints through various activities. Some you can buy, some you can find, and some can be unlocked or earned in other ways. You can also upgrade your blueprints through research. We'll go into more detail about what this means a bit later. So, blueprints are the recipe, and Rick already told us the materials you gather and refine will be the ingredients. But there's a bit more to it than that. We have a new concept for materials, material quality. Quality is a property we're adding to all resources you can gather. That's an abstract measurement of how good it is at being whatever it is. You can think of this as the purity of a metal, or the ripeness of a fruit, or something along those lines. This quality will be carried forward from raw resources through the refining process to influence what that batch of materials is best used for in crafting. High quality is more desirable overall, but is more rare, and there are still important uses for low-quality materials. More on that later. All raw materials you find in the verse will have a quality rating that's generated based on some rules, the same kind of rules you heard about from the Planet Tech team yesterday. You'll find the same material in many places, but with varying qualities, so you might want to explore to find the best. Some materials that are already rare will be even more valuable if you can find them with high quality. But what's quality for? It's for item stats. Alongside quality, we're introducing a new item stats system to the game. Cubico alla Minecraft. This will allow relevant properties of craftable items to be affected by the quality of materials used to craft them. For resources, just a single quality rating is sufficient to provide variation, but craftable items have such diverse purposes that we need a more detailed system to provide both progression and customization options. We aim to have meaningful item stats for all craftable items, but some examples would be the damage and fire rate of a gun, the wear resistance of a ship component, or even the satiation provided by eating a hot dog. Il pane cubico. Avevo bisogno dei cuochi. So, as I said, the quality of materials will directly affect the item stats, such that higher quality results in better stats. Most items require multiple different materials to make, which may each influence different stats. And in many cases, you'll have a choice of materials to use, which lets you decide which stats to focus on to tailor your items to your playstyle. Here we see I'm making a gun with high-quality aluminium, giving me a nice bonus to integrity. È la fine di tutti. But someone sold me low-quality copper, so I don't get as much fire rate bonus as I could have. To go even further, researching your fabrication blueprints allows you to build higher tiers of an item with improved base stats. So a higher tier item will be better than a lower tier item that was made with materials of the same quality.
Making high-tier items requires more advanced materials, but is also how you access greater choice as to which stats to improve. This means that your high-tier items can not only be better overall, but also more specialized in the areas that are important to you. Most items will have tiers 1 to 3, with tier 1 being the most basic version of the item, and tier 3 being a highly advanced version made with appropriately impressive materials. But you can also craft vehicles. La concessionaria mettiamo su. Oh! Providing a way for you to really invest in making your favorite vehicles excel. Addirittura 5 tier. Many of you have Quindi si already possono bought anche your favorite vendere. vehicles. Sì. So you don't really need to make Ma tu immagina un cazzo tier 1 e un cazzo tier 5, la differenza che può avere. Differenza di materiali anche. Sì, Not to worry. You can still benefit from crafting by using an upgrade blueprint to increase the tier of an existing vehicle, including Ciao Robra. Including the usual stat improvements and customization. Upgrading a vehicle can save a lot of time over crafting it from scratch, so it's a convenient way for established vehicle owners to bring the benefits of item stats to their fleet. Let's take a look in-game at the difference it makes to have high-tier equipment made from high-quality... In-game! See how the recoil is reduced on our high-tier gun. The spooling is faster on a high-tier quantum drive. Ecco perché i pezzi sono Ma lo stesso... standardizzati. Ma è lo stesso quantum? Sì. And a high-tier scraper beam is much more effective. Oh! Tutto! Influenzerà tutto! So, that's an overview of crafting's key game mechanics. I'll now hand over to Torsten to walk you through the full crafting process. Thank you, and have a good day. Sapete che questo vuol dire riscrivere ancora mezzo gioco, vero? Oh, entro l'anno prossimo, secondo me, le basi ce le hanno già. Thank you, Jacob. Hi, I'm Torsten, lead system designer of the CGP system design team. Ma io farmo come un bastardo. È così, saremo tutti a farmare, tutti. We now saw all elements of crafting looked at individually. Let's bring them in order how you, as the player, will experience the crafting profession. You will start with acquiring the correct blueprints as the first step in the crafting process. As Jacob already mentioned, blueprints can be acquired in multiple ways. Golden Age, Turf, Golden Age. Some examples here. You can purchase commonly available blueprints, earn them from reputation and mission rewards, or even find them in loot crates. All content in our game could reward you with a blueprint. Some blueprints will be challenging to find, so players working together may find them easier to acquire. While you may find a blueprint on a datapad or other portable device, the blueprint itself is not a physical item. You don't collect them in a box or stack them on a bookshelf. Blueprints are digital. Questo è fico. Once you claim one, it is permanently added to your personal library. È come il 76, eh. Il discorso dei progetti è come il 76, identico. This library is persistent to your character, and every blueprint you claim is yours forever. They cannot be stolen or traded once claimed. But it does not just end with acquiring blueprints. Those tiers of quality that Jacob mentioned are unlocked through blueprint research. Research requires a research data bank which can upgrade your blueprints. Upgrading here means that you unlock a blueprint that allows you to create a better, higher tier version of the same item using more advanced materials. Note, you will still have access to the lower tier versions if you want to craft the cheaper version.
In order to upgrade a blueprint, you may need to perform certain actions. In this example, we need to craft 100-volt pistols and have one with a higher fire rate. Other examples would be collect resources, complete missions, or acquire research data from the Science Guild. Research is time-intensive, in addition to the action requirements. It will take time for the research data bank to process your research data and unlock the upgrade. You are also limited in how many research projects you can pursue at once. Now that you have your blueprint and you decided what to craft, you also know what resources to look for. Every blueprint you find will have unique requirements in their resource needs. It will not just be, you need iron. We want to make use of the professions we have to meaningfully involve them in the crafting process. Especially for the more advanced blueprints, you can expect that it will require materials from multiple sources. And, as already mentioned by Jacob, pay attention to the quality. If you want to have the perfect item, you also need the best quality. Here, the best way to find the best resources is to get out and explore the world. If you want to find the best hidden materials, then you get yourself a top quality radar. Once you collected the raw materials, the next step is refining them. Refining, like crafting, requires blueprints. Refining blueprints take primary, secondary, and catalyst materials and produce refined materials. The rule is very simple. The quality of the primary raw material defines the quality of the refined material. The secondary material you put in has an impact on the quantity and the time the refining process will take. Alla Menzocraft. An optional catalyst can speed Alla Satisfactory. Hanno pescato proprio a mani giunte dappertutto. If you want high quality steel, you need to put in the best iron you have in the primary slot. Bello Satisfactory. You can put any quality coal in the secondary slot without affecting the quality of the steel. But the quality of the coal will influence how much of it you need to produce steel. As an example, if you put in low quality coal, you might require 4 SCU of coal versus high quality coal that only requires 2 SCU. This is one of the important use cases for low quality materials that Jacob mentioned. You can use refining stations in the world as they will be converted to this new process. You can build your own refineries for yourself, you can get your org to help you out, or you can simply trade for the materials that you need on the open market. Now, we are reaching the final step. You got the blueprints, you gathered resources, and refined materials. Now you can create the item you want. E la crafting machine? And this item can be anything. Sarà unica finché ci saranno item piccolini, probabilmente, fino a un livello di componentistica di nave. Even entire vehicles and buildings. E la piazzerai dentro le basi, ovviamente. Access to the relevant crafting machine. Talking about crafting machines. We will have a variety for you that differ in what process they can support, like a refinery or a dedicated vehicle crafting machine. We will also find them in various places. There will be communal ones like the station refineries you already know, player-owned that can be in your personal hangar, a vehicle, or your base. As all that we have talked about just now, these crafting machines also come in tiers. Here, the tiers will affect how well those machines do their job. You will not only progress in the products you produce, but also in the infrastructure to produce your wares. Ma di cosa stiamo parliamo? Just to give you an idea what you will encounter, here are some examples of the crafting machines. There is the nutrition fabricator, the chemical fabricator. Sono i banchi da lavoro di Fallout, di and even fabricators of a much larger scale we will talk about later. Sta cambiando colore Alicos in camera. Man mano si sta confondendo con lo sfondo. No, sono le radiazioni.
È il mondo di Fallout che comincia a investire anche il verso, no? I would like to talk about the future of crafting and the scale it will have in the game that you all know, and how it will change the game moving forward. As you all know, we have a lot of items in the game, and they all require their own unique blueprints. That means our aim is to have more than 1,000 blueprints that include the creation and the refining blueprints. And each of those can be researched to unlock tier upgrades up to tier 3 or tier 5. That's a lot of blueprints. And it will surely take a lot of time to unlock everything. So I, personally, recommend that you, as the crafter you are, focus on a specific field first and extend your knowledge from there. Collaborate and coordinate with your friends and fellow players. Apri il tuo negozio. If you're part of a group, we invite you to così, share responsibilities with your orc mates. No, Maybe ragazzi, sto you male. will be the FPS Cioè, crafter while your friend... Quando avremo il base building vero e proprio, sceglieremo un posto, costruiremo la nostra cittadina, ognuno avrà il negozio nei componenti che preferisce craftare. È perfetto. Dare una capocciata al monitor da quanto sono impaziente adesso. Or something in between. Pick the blueprints you care about and be the best. Have an exotic shield generator that no one else has the blueprint for but you. Help others and earn credit. Meglio, Turf, meglio. Si deve sempre migliorare dai dual. In the game that will benefit from your dedication and attention. As you can tell, Target che scrive: questo è il vero Beyond Pyro. Turipupu. Even if you do not want to get actively involved, at some point you will stumble over a weapon that got crafted by someone else and you will be using it. People will start selling their crafting goods or the refined materials or even the raw materials for the sole purpose of... Ma pensate anche alla vendita. Che adesso puoi vendere banalmente la roba che lutti, ma la roba che produci che magari non ti interessa però la produci in grandi serie. Pensate anche agli introiti potenziali. With the ever-expanding game we all love, we will continuously expand our crafting to offer you long-term progression that involves the entirety of our game. And you might have guessed it already, but there's one more thing that crafting is the foundation of, and that is base building. I will now hand over to Luke. Enjoy the second part of this presentation. Thank you very much. Bisogno di una tisana, non posso andare avanti così. Io sto male. Sì, no. Altra carne al fuoco. Good morning, citizens. Cosa ti ha portato l'acqua, quindi parlerà tanto, mi sa. Who's excited to start talking about this next topic? Dai, ostia, dai. Let's get into it. My name is Luc Gijsbertse. I'm the lead environment artist on base building structures. Now that we have an understanding of the fundamentals of crafting, thanks to Jacob and Thorsten, we can explore how crafting is the foundation of base building. Up until now, everything in the game we made for you. From here on, we will give you the tools to build your own stories, your own homes, and truly make the universe yours. Join me on a journey on building our own habitable home on Pyro. Keep in mind that the following footage is work in progress, including its UI, design, and visuals. And we're super excited to share this with you. Oh! We found a beautiful location by a lake. This is where we'll build ourselves a home. To do so, we need some resources and the construction graph card. The construction graph card allows us to survey the land, claim the land in a lawful system, and it allows us to build structures. As we've already found a location and don't need to claim land in lawless Pyro, we can straight dive into
building our base. No. Keep in mind, the following UI is work in progress. Oh, è identico, spaccato al 76. Non potevano fare una cosa migliore. A controllable augmented view of the land. In the new structure mode, we'll pick a small basic structure and hit construct. For this demo, the construction will be instantaneous. Ma io voglio tutto but subito, in the final cazzo. product, this will take you quite some time. Ancora Greybox. Hangar! We've done it. We've built our first structure. Let's have a look on the inside. As we walk into the small basic structure, we see an empty interior that is dimly lit. It's up to us to define what we will use this space for. In our case, we will want to make it into a home. We can see that the lights are still off, and that is a problem, because no lights means no atmosphere, no breathable atmosphere. So it's not ideal to live in. So how do we solve this issue? We can improve this by providing the building with power. Let's see if we can build something that helps us out. But before we dive into more building, let's take a quick moment to enjoy the freedom that the survey drone provides us with and admire the aesthetics of our first structure. And I wonder what Declan was up doing there. Keep in mind that base building is still work in progress, but what you're seeing right now has been recorded directly in the client and works seamlessly between first person and the building mode. Okay, enough. Back to base building. In the list of new structures, we see a small fuel generator. That is something that could solve our problem, I think. Power providing structures need to be hooked up to other buildings inside construction ER mode, but we'll explain this later. The fuel generator is one of several structures that provides power, each with their own benefit and drawbacks. Fuel power is quick and easy to build, but it requires a constant supply of fuel besides its regular maintenance. If a structure is not maintained, it will halt its activity. Players will need to maintain fuses to keep the building operational. The better crafted fuse, the longer it lasts. This is where the fuse goes on this building. Next up, we have a terminal that gives us access to the status of our building. And, more importantly, we get to activate it here. That should do it. Let's see if we got power in the building now. As you notice, some of the crates in the background have disappeared, as their content has been consumed during the construction process of the buildings. And it looks like Declan is now hooking up the power to the building. I wonder what he was up to earlier, though. Non avevo capito come sia arredata. Wow. Declan has been busy decorating the place. As we can see, the lights are now properly working. We got atmosphere, and we can start to use the item fabricator now that there is power. Always handy in case we need a fuse. Let's have a quick look at what we've done so far. We've decorated the place. Ma com'è che si è arredata? We made it our own little home. Adesso lo fa vedere, l'ha arredato l'altro tizio. With power. I would say we have a place that we can live in. It might not be much, but I think it's just enough to call it a home. Thank you. Now that we have a rough understanding of how base building works, let's dive into some of the specifics of what we just saw. The construction graph card is one of 4 devices used for base building. The graph card is a mobile device that lets you construct a variety of small structures and has been designed specifically to fit into the smallest ships, like the Drake cutter. The graph card allows us to survey the land
to find a good location, to claim the land with credits when we're all in a lawful system like Stanton, and most importantly, it lets us build structures. To use the graph card, we will first need to deploy it. Once deployed, we see 2 small construction zones inside the card, and the interactive screen gets revealed to us. From here, we can deploy the survey drone from the extended top part of the card. This survey drone gives us a bird's-eye view of the surrounding area using augmented reality mode, ER mode for short. Let's have a look at some UI concepts of how this augmented reality mode will look like. Here's a concept of construction ER. From here, we get a more detailed view of the land. Where can and can't I settle? For an example, inside a nature reserve, construction will be prohibited. Are nearby areas flat enough to place my structures on? Are there any underground extraction deposits nearby? And if so, what are their quality and quantity? Let's say we found a good place to start building our base. Then next up, we need to find a good place for our first structure. On the left-hand side, we can see that we're now in structure creation mode. Underneath that, there is a list of structures that we can build. Once you have chosen a structure, you'll drag it onto the terrain that will be shown then as a physicalized hologram. From here, you can move and rotate to find the perfect position for your structure. Now that we have chosen a position for our structure, we will need to supply it with crafting materials. Just like the crafting interface that we saw earlier, this is where you choose the materials, and the better materials you choose will result in a better structure. Once you're ready, we'll hit the craft button on the right bottom to send the construction drones printing to the buildings. The automated construction drones will take off from the construction graph card and fly to nearby resources to fill their internal storage and then fly over to the construction site to print the building until their internal storage has been depleted. The construction drone then repeats the loop by filling its internal storage again by nearby resources. Printing buildings will take some time. Keep the construction supplied so that you don't delay the process any further. Let's say our building did just finish printing, then what? Then we need power. We need to power the building. All structures will have an unpowered and a powered state that we can manage inside the resource manager. To provide structures with power, we can easily link generators to structures that need power in the resource management menu within construction ER. We can also link multiple buildings together. And we can assess the power consumption and shortage of, inside this resource management screen. Keep in mind that operational structures, like power generators, require maintenance of their fuses and sometimes need supplies coming in and going out to be managed. Now that we have a structure and power, what can we do next? Then we can actually upgrade our structure. Structures can be upgraded from tier 1 till tier 3. The better material you provide, the better the improvement will be. Just like Jacob and Thorsten explained in the crafting presentation. Tier upgrades can, for example, improve the structural integrity of the building or make its resource consumption more efficient. To really make your base feel like home, you will want to decorate your base with a wide variety of furniture pieces that can be bought, crafted, and found in the universe. It's up to you to define what you want this space to be. Do you want to decorate it as a hospital? Do you want to make it into a workshop? Do you want to make it into a luxurious bedroom? It's up to you. Furniture can easily be placed and moved using decorative ER mode as a hologram. This is so your furniture can easily fit through doors. This feature is accessible through nearby construction devices, allowing you to place down furniture pieces
or even crafting machines that otherwise wouldn't fit through the door. And you get to place them directly from your local inventory. The less trusted among you, or anyone settling in Pyro for that matter, may want to mag-lock their furniture into place, so that only you and your friends get to rearrange your decorations. And best of all, decorative ER is not exclusive to base building and can also be used for personal hangers and ships. To recap, what are the essentials for any base? 1. Come prepared, bring the right resources and a construction device with you. 2. Use the resource manager, power generators to make your base habitable and functional. And maintain your base with resources and by replacing out worn fuses. And 3. Personalize your base, personal hanger and ship with decorative ER. And there we have it, our home in Pyro. Now that we have an understanding of the basics of base building, we'll explore how you can go and make more than just a home. But before I hand you over to Declan, the designer behind base building, I'd like to say a quick thank you for those who made this presentation possible. So a quick thank you to Eddie, Brandon, Jack, Dan, Mark, Shao, Stefan C, Dom, Stefan T, Carl, Joel and Rob for your efforts and dedication. Mi sembra come un luce. Alico sei in trance, sta ancora cercando di assimilare tutte le informazioni. Poi va dietro con la testa, non so se c'ho un foro sotto la scrivania. Ragazzi, io devo andare, se riesco vengo alla fine per fare un resoconto. Thank you, Luke. Good morning, everyone. Ci vediamo presto. Ciao, Fede. Buonanotte, ragazzi. My name is Deck. I am the system designer behind crafting and base building, and we've just seen a nice little base, right? That's good for cabin in the woods. Maybe you want to place it down next to big redwoods, go and explore, or a place to stash some loot you perhaps shouldn't have. But chi è questo qua? Do you want to see a big base? Ti piace Martin, eh? Turibupu! Good, because we're going to industrialize. Industrialize! Before we do a video, and we're going to create a base that's capable of crafting something that's bigger than the item fabricator can handle. There's been a bit of a spoiler already as to what it's going to be. Addio Bambi. So to kick us off, called in the help of a friend who has a specialized, not yet revealed base building vehicle, and he's built us this. It is the construction hub. This has 4 automated drones compared to the GravCarts 2. They can build small, medium, and large buildings. So far, we've only seen small. Automated drones are capable of building 1 structure each simultaneously, so 4 is quite a big advantage. We'll pop into our construction AR and we'll get down a generator, we'll connect some buildings together just so we have a place to call home before we begin. Sembri Ruby, sembri. Alright, there we go. So we've settled on one of the brand new underground resource deposits and we're about to exploit it using this. It is our extractors. This particular one is a large solid extractor. We'll also have liquid and gas depending on which type of deposit that you've settled on. We have our output grid here where we're getting all the brand new resources up out of the ground. And it is important to note that once these things are set up, it's not a case of just free resources forever. On key structures like this, there are fuses which will occasionally need replaced, as well as environmental wear which can be fixed using crafting materials.
Now we want to turn those raw resources into the more valuable refined materials we saw the process talked about earlier with Thorsten. Of course we want this, it is our refinery. Once again there are multiple types here. This one is the large solid matter refinery. We have liquid and gas again, as well as biological, depending on the type of materials that you're using and want to produce. Refinery has input and output grids. For input, as you might expect, it's for the resources which you're going to consume, and then the output is for the resulting refined goods. This is determined where you'd select which blueprint you want to use, and therefore which type of refining method you want. A lot of crates here with our extractor and our refinery, so we're going to put down our elevator storage. Base is really starting to build up now, but it's worth me mentioning again here that whilst we're putting these buildings down instantly in this video, large structures like this, they will take some time with the automated construction drones, but the smaller scale base we saw in the previous video, that can be done in a single play session. Adesso ti dice che è occupato, ma non va. We'll just keep on putting down more extractors because we want as much as that valuable resource out of the ground as quick as possible. And with base building, we're introducing the concept of a freight elevator network. What this will allow you to do is it will allow you to link multiple freight elevators together, and in turn they will share the same storage. So as we're doing here, we'll deposit an item on freight elevator A, and then we're retrieving it on freight elevator B. There is a distance limit, but you can daisy chain the elevators together to extend that, and it has to all be contained within the same base. Now, as we expand, we might want to invite more people to join us. This is easy to do. There will be permissions that we can set up, granting people access to our base, and they can even build their own structures if they wish. We can also give them access to existing structures, which is how you can form your org storage using those freight elevators. Now, we always want a safe place to store our ships, so the trusty hangar will do. See, it has this large, we call it a foundation tile. It's quite special in that it can actually deform the terrain around it, making it easy to place such a huge structure like this. You can also place other buildings on it, so it's easy for making large, sprawling bases. However, there is one final piece of the puzzle that we need to achieve our goal, and it is this, our very own fabrication hangar. Does anyone want to guess what we're going to build in a fabrication hangar? An Idris, maybe not an Idris, if I'm honest. We'll have a drive around, we'll go to the entrance and we'll see what's in store for us. Si è craftato la cigua. Looks like whatever it is, it's just about finished crafting. Guardate il reveal che fanno, eh. No, è solo C1, che palle. Of course, we were going to build ourselves a ship. So,
Quick recaps of the gains from industrializing. We've tapped into the brand new resources and we've made use of them by turning into the more valuable refined materials. We've introduced freight elevator networks, which are great for logistics and hauling. And then we've created our fabrication hangar, which allows us to craft big valuable items such as ships. Now, ships are valuable because you can fly them, you can play content with them, but because they are a crafted item, they can also be sold to other players. So, with base building, you're going to be able to set up your own shops, and there's two main ways you can do this. The first is using a dedicated trading terminal. You can link these to your freight elevators, and in turn, any items within can be listed for sale at a price you deem reasonable. This includes resources, refined materials, and so on. Using the terminal, visiting players can browse what's on offer, purchase, and then collect from that same freight elevator. The second method is to set up a physical shop in the world. By using the decorator AR we saw earlier with Luke, you can maglock items and then list them for sale. Once again, browsing players, they can see the price of the maglocked item, purchase it, which then removes the maglock. Of course, the nice thing with physical shops is you can genuinely make it feel like a store. You can put items on shelving. You can even go as far as to make your own ship showroom. You can advertise your wares on a mobile pass for UEC. However, it is important to note that the point of purchase will always occur at the base Anche le armature le puoi craftare. Tutto. Now that we know how to set up shop, I just want to take a moment to talk about why it's so impactful for crafting and base building the game as a whole. Understandably, throughout this presentation, we've been telling you why you want to craft all these things or why you want to build this big base. But maybe you don't have the time to build a big base and maintain it. Maybe you want to spend your time doing the missions, you want to do your beacons, that's how you want to make your credits instead. Shops mean that you can benefit from the players who do want to spend the time making those bases or crafting those specialist items, and then you can purchase them from them, which is very important because crafted items using high quality materials will be the most powerful in the game. On the flip side, if you do specialize, maybe you end up cornering the markets for a particular item or resource, and your shop will then turn into a hotspot of activity, making you loads of credits. Some of you will become infamous because of it. But bear in mind, a successful shop also depends on location. Do you want your customers on edge in Pyro, which tends to have the higher quality materials? Or do you want to spend time hauling them all the way over to safer systems where your customers can be more at peace? We've talked about selling items. Let's sell the look of your base. We have foundation tiles, which can help you divide up the foundation decals, which help you divide up the foundation tile. You can place them freely wherever you want, and they just help you mark up areas like, I want to use this place for cargo, I want this for housing, vehicles, and so on. You'll be able to earn paints in-game and apply them to buildings. Avamposti ha ragioni. Fiamme dappertutto. As well as add your own custom text, so if you're part of an org, the blue buildings that have your name are definitely Quelle yours. ci saranno di sicuro. We have some forms of base building which are either still in the design phase or early white box, but we want to share some details. First up, we have farming and ranching. Farming, it comes in two general types. We have our low-tech farming and then high-tech. Low-tech consists of you acquiring the seeds, planting them in the appropriate environment. If you remember back to yesterday, the Brave New Worlds, we had soil types and such now. That'll play a part. As well as supplying them with nutrients and then just harvesting them when they're grown. High-tech, it's a bit more involved because you've got to make the hydroponic buildings we see here, but in return, you'll be able to grow exclusive strains of plants. Ranching will allow you to keep herds of animals. You'll have to provide them with feed, water, and shelter, but in return, they will provide you with produce. Not every animal can be ranched. I don't really see a sandworm ranch anytime soon, but the quasi-grazer will, of course, will. Not yet. Maybe. No. We have a few more additional archetypes. We have landing pads, garages, roads, fencing, as well as new variants of structures which you've seen today. For instance, the power generator, there'll be solar power, fusion, geothermal.
as well as the XL structure class. So if you remember, everything we've seen today, the biggest we've seen today rather, is large. XL is larger than large. And then you have your defense. So, in lawful areas, you have varying levels of security provided for you. With max security, you are protected by planetary shield tech. However, in lawless, pyro and the likes, you'll have to provide your own defenses. These come in the form of perimeter walls, shielding, which prevents aerial bombardments, and then a range of automated turrets, such as PDC to shoot down missiles, anti-air, anti-vehicle, and anti-personnel. To round up, whilst we spent this entire time talking about how you can expand a single base, you can of course have multiple. These can be across a single planet, moons, across multiple systems. There are advantages and disadvantages of locations and base types. For example, in lawful areas, you'll need to buy your land for UEC, pay a tax to be able to build, and then you'll gain protection in return. In lawless, no cost, higher chance of better quality materials, but no security to fall back on. A small cabin in the woods can be great to set up in a single play session with short build times. However, the large base we just saw will take days, weeks, or even months, depending on how big you want to go. You might want to embark on this endeavor as a team or an org. You can set up a base as an org and own it as the org. For this, there will be permissions available, and you can assign roles and tasks. Ultimately, base building can be your main gameplay loop or a supplementary one, depending on what it is that you value. On that final note, I would like to say thank you on behalf of the crafting and base building teams. We've been very excited to share with you some of the work so far and the vision we have for these systems. But before we go, we have one final video. Esagerati. No, è ora che lo siano. Quindi è follia. Mamma mia. Thank you. I'd just like to say thank you especially to Kian and Zheng Shui. They worked very hard on this, and you might see that base again later today, so stick around. Thank you. È tornato. Hello, CitizenCon. I'm Kirsten, your core tech producer, and I'm here off the back of that amazing presentation with Thorsten. How are you feeling, Thorsten? Much better now. That was an incredible view to what players can expect next from crafting and base building. Do you want to tell us a bit more about the crafting system and what players can expect to Abbiamo un come commento a next? caldo, Alicos. So, no, al momento no. I think we talked a lot about that already. Anche perché non è che c'è molto da commentare. It's a really dramatic change, or an exciting change, I would say, to the game. Because we give the resources a meaning apart from just a monetary value. Now, even with the quality system that we now implement, there will be also a meaning to scout for like the perfect material. And of course, you need a bigger variety of the materials to be able to craft the items you need. And especially now with the tiered system that we will introduce, we also give a meaning for you as the crafter or the player you are to invest the time
to be the best or the specialist, because something that is very important to us is that we treat it as a real profession and we have it as in parallel to all the other professions that we already have. So it's not just about making the universe more dense, it's also about making it more interactive and making everything in it more valuable. And more meaningful, yeah. So something that is also important for us is that everything that we do for this new feature is that we meaningfully integrate it into the game, so it all makes sense, right? So also with like the recent changes we did to the itemization in 324.2, we also, like, this is the starting point of all the changes we will be doing for all items, and that the reason why we did those changes were just because of crafting. So what impact will the crafting system have on orgs? Well, as also mentioned in the presentation, like, we want to see orgs building an empire of crafting or of manufacturing items and being like the get-to point for players to like go to their base and buy in their particular shops the items that they inherit, that they have the best, for example, FPS weapon for. I'm guessing that'll tie in quite well to the biomes we saw yesterday as part of the core engine presentation, right? Yeah, the biomes will also heavily affect what we do for crafting, because it also will give us a good opportunity to spread around resources in more interesting places, like the giant forests you saw, right? For example, if you have a prospector as a miner, it might not be efficient, or you might not even be able at all to go down into the trees to mine anything that is below it. So you need to grab your ROC or your FPS mining gear to actually grab the resources that you can only find in those particular areas. So yeah, we will benefit a lot from this. Super excited. Well, on that note, how has this CitizenCon compared to previous years? You were at LA last year. How is it to be back here in Manchester? It looks a bit smaller, but I got told it's actually bigger. So yeah, so I really like the location, like the theme it has. I like the community area with the cargo crates. So I think it's really nice. Yeah. Is there any specific highlights so far for your CitizenCon today and yesterday? So it's a very subjective take on it, but I really liked our presentation about the orgs and the social stuff, because I'm part of an org myself. So I really looking forward to better tools to organize our trainings, our works, our events. Do you want to give a little shout out to your org whilst you're here on camera? Yeah, so shout outs to Aras. Nice one. All right, well, on that note, we're going to throw to Dan. Okay, he's live. Yeah. Back to the community booth section here at CitizenCon 2954. We are here back, and we are with some old friends. We are here with Test Squadron. And I want to give a quick apology to my good friend O Lefty. Sorry for calling you D Lefty last year. I promise it's not because D is the first letter of my name and I'm a narcissist, but that's probably why. So apologies for that, but awesome. Chrome Ninja, tell us about Test Squadron and why you guys are back here at CitizenCon. What's Test Squadron all about? Yeah, so Test Squadron, we're the largest gaming org in Star Citizen. We've only got like 3,000 people. I think we just checked it the other day. We're just hitting over 23,100. But we're a casual gaming org, and we're here giving away free stuff. We've got all this stuff on the table. Awesome. There's some cool swag here. We got coasters, we got pins, we got pens. Tons of awesome stuff here at Test Squadron. If you guys are looking to join a sort of friendly way to join Star Citizen, Test Squadron is the place to do it. We're going to move on. Thank you so much, Chrome Ninja. We're going to move right along to my good friend Tom Beckhauser. Tom, how's it going? Hi, Dan. So I'm Tom Beckhauser. I'm a real-life racing driver and Star Citizen Twitch streamer. And for this year, Locus 69, Pretty Vanilla, and I decided to make a 1 to 200 scale Banu Merchantman made out of resin. Total of 26 individual pieces of resin, primed,
sanded Mentre and painted. spinge. Tom, this thing looks amazing. I mean, in addition to being a badass race car driver, you're also a badass model maker. This guy, there's nothing he can't do. I see you're giving away some Band Merchant Man little minis. We also have the little, the BMM pins, and we have the Defender mini. Sorry, I got this mixed up. Cercava il fazzolettino. Yes, I just gave me one the other day. This is awesome. Tom, people can find you at twitch.tv/Tom Beckhauser. If you guys are interested in checking out more of Tom's awesome stuff, go check him out. Tom, thank you so much for being here. Look at that. Take a look one last time at the BMM before we move on. So freaking cool. Thank you, Tom, for coming over. We're going to shoot now over to Sam, who is here at Atlas. Sam, take it away. Oh, hi guys. I'm here with Adrian. 2028 ragazzi, 2028. Buongiorno. Welcome Ciao. to the Buongiorno. ESOP vehicle retrieval system. Bisognerà vedere quando metteranno sta roba. Non lo so. È stato il colpo? Sì, abbastanza. Alico su un po' meno, a quanto pare. Sì, l'ho visto, è sparito. Freight manager as well. And this is where you can take, what's this? A hacking card. You have Tiger's Claws that we've been given out. Vedremo. You have to search for them. Già questo secondo me la vedo un pochino più lontano rispetto al crafting di prima. Anti-piracy org, and this is a mongrel hacking chip, so we don't Più want che altro è per come l'hanno descritto loro, ci vuole tutta l'economia, tutto il sistema di crafting di materiale. Certo. Ma però ci vuole proprio tutto il discorso di costruzione. Esatto. Assolutamente. Sì, o probabilmente a prima botta così ti buttano fuori il crafting della casetta e tutte quelle cose lì, dove la fai magari, sai, amatoriale, diciamo così. Ovvio le basi, gli hangar, costruzione navi. Sai, una volta che hai la struttura, a quel punto cosa ci fai fare dentro? Anche lì il costruttore, quello che hanno fatto vedere, il cassone che ti permette di costruire gli oggetti. Oggettivamente in realtà c'è già, se pensiamo che comunque con le cose possiamo creare il tractor. Sì, vero, tractor beam lo crei. Oggettivamente la tecnologia c'è già per costruire gli oggetti, cambi la struttura che te lo propone. Sì, però io intendevo all'inizio gli oggettini piccoli, quelli lì possono, cioè è una cosa che secondo me la butteranno fuori, tra virgolette, presto. Per quanto riguarda navi e robe un attimino più complesse, secondo me c'è da aspettare. Se no, ti ritrovi il verse, cioè tu conta all'inizio che tutti farmeranno, faranno di qua e di là, cioè parlando di org ovviamente. È quello. Cioè, avrai un sistema come Stanton e Pyro dove ci saranno 1000 giocatori e 450.000 navi. No, più che altro immagina tutti i pianeti ricoperti praticamente da insediamenti. Il discorso è quello. A onore del vero, in Star Citizen lo spazio non manca, quindi secondo me per starsi i piedi, cioè bisogna vedere la distribuzione delle risorse sui pianeti, come la metteranno, se sarà una cosa equa o ci sarà da combattere per andarsi a rabattare l'ultimo pezzo di terreno. Boh. Dipende anche quanti sistemi metteranno ancora, perché Ma infatti ora a me è quello, che servono i sistemi per fare quel lavoro lì. Infatti quello che dicevo, serve lo spazio a questo punto. Spazio ce n'è tanto, Sì, appunto. Ma ce n'è tanto, ma guarda che i giocatori non sono pochi. Vabbè, ma tu fai conto che anche se tu prendi un server con 1000 cristiani, vabbè, se fanno il server mashing e mettono giù 500 cristiani solo su Stanton, però sai cosa fai? 500 basi? Non penso. Allora, raga, sì. 500... L'idea è proprio quella di far popolare l'universo dai cittadini, che saremmo noi, quindi sì. Il concetto è quello, esatto. Sei uno Star Citizen. Sì, però a livello di basi, cioè quelle robe lì che hanno fatto vedere, quello vuol dire avere un org bella potente, bella organizzata. Cioè non è 1000 giocatori, 1000 basi, non è 1-1 sicuro, cioè saranno 1000 case, ok, ci sta. Ci sarà l'avamposto piccolo e la base gigante, come in tutti i giochi. Partiamo dal presupposto che c'è gente come me che non gliene frega nulla di avere la base grande o il base building. Esatto. Siamo in due. Base, sappiamo già qual è la Polaris, mi basta e mi avanza.
Però dipende anche da quello che, per esempio, per la Solaris, una base che diventa un'industria è tanta roba. Non una per pianeta. Cerchiamo di allargarci, perché è ora di allargarsi adesso, Quella è d'obbligo. E come le difendi, Alicos, una per pianeta? No, non è questione di difesa. Qui, al di là, allora, ci sarà un aspetto nel base building che sarà la strategia, la programmazione. Io mi immagino ovviamente come ai tempi di Minecraft. Io sono nato su Minecraft, quindi diciamo che è molto pratica la cosa. Avrai 2 basi, 3 basi permanenti di buon rilievo con tutte le infrastrutture necessarie per il size che ci siamo proposti ovviamente anche come gruppo esteso, tra virgolette. Poi avrai le basi di supporto dei singoli equipaggi che trascenderanno dalla dimensione organizzazione, e poi eventualmente avrai anche le basi dei singoli giocatori in base ai loro interessi, come c'è la scala, no, di gioco, avrai la scala anche a livello di insediamento. Ma la cosa bella, la cosa veramente bella a parte il fatto che questo base building richiama all'estremo il discorso standard che dicevamo ieri, e che quindi insomma cioè, è tutta roba. Cioè, io ho visto il 76 in questo, quindi un appassionato di Fallout come me non può che essere entusiasta e molto di più anche. Ma la cosa bella, veramente bella, poi come lo scopriremo e lo affineremo anche nel tempo, giocando ovviamente questa cosa. Tra l'altro l'anno prossimo comunque il livello basico, come avete detto, sicuramente arriverà. In un cosmo in cui tutto è destinato a disperdersi, e Star Citizen ti dà proprio questa impressione, sin dal primo approccio, il base building è finalmente una forma di resistenza, cioè è la possibilità di costruire qualcosa di concreto al di fuori del canone astratto che finora abbiamo avuto e che avremo anche con Pyro. Quindi questa cosa che lascerà il segnale dei giocatori, il segnale degli equipaggi, il segnale dei grandi gruppi e delle organizzazioni in gioco è il vero Beyond Pyro, come dicevano prima in chat. È veramente quello. Ah, guarda che c'è la Pioneer. Allora andiamo a sentire adesso cosa ci dicono delle navi. Turibupu. Un super Beyond Pyro aggiungerei. Un super Beyond Pyro, sì. Ciao, grazie mille. Ci vediamo dopo. Dopo. Construction grav cart. And you've seen how this works. You might be wondering, well, if I've got this... Questo grav cart, che è più piccolo, sarà la prima cosa che avremo al 100%, con la possibilità di costruire quelle 2 o 3 cose molto piccoline, però che ti danno già l'idea, probabilmente. New babbage, but realistically, you're going to need a ship to put it in. It can't carry supplies by itself, so you're going to need to put supplies in the ship, move them, and it has small drones. La barra di Berlusconi, Dello. That's the key aspect there. It has 2 small drones on board. And drones will have sizes. Okay, so yeah, basically everything you're going to be building in Star Citizen has its size class. A lot of you are familiar with how we class our ships and a lot of other things in our game. So it ranges from small all the way up to large and extra large, and our drones kind of fall into those classes as well. But what does it really mean, the difference between what's a small drone, what's a large drone, what's a larger than large and extra large, and so on. And basically, a medium drone, for example, can build any structure up to a medium size. So it can build smalls, mediums, and it will be able to build small structures faster than what a small drone would. So the size makes difference depending on how big you want to go. But the drones also scale in... They scale in numbers, in the, one drone can only make 1 structure at a time. So the grav cart's got 2 drones on it, so it'll be able to create 2 small structures. But a medium, or, if you've got a vehicle that carries multiple drones, you can craft a lot more structures, a lot bigger sizes. And that's kind of really the key to kind of like the upgrade path through the kind of drone sizes. So we've had a look at the small. So what's next? What do you want to build? A medium. So, I know some of you have already seen it, but this is the CSV from Argo. So launching today is the very first ground vehicle from Argo, the Construction Support Vehicle, CSV.
So this specialized chassis is developed to take on all the conditions on all our planets. It's a little rugged beast that really does just go everywhere. And if you're constructing a new settlement, there's two things you need. You need drones to build it, you need supplies to supply the drones to build it. And that's why the CSV comes in two variants. So we have the CSV FM, which stands for Fabrication Module. So this has 2 medium drones on board. And we built it to fit in as many vehicles as we could practically get it to fit in. So it fits in vehicles from a Cutlass Black upwards. It's approximately, and everyone always asks me, what ship fits in what? And I lose track of it all the time. It's about the size of a Tumbril Cyclone. So if you can put a Cyclone in a vehicle, you can put one of these in it. Obviously, 2 medium drones on board, and then it has an internal storage tank for resources. So it has a very small version of a freight elevator built into the back of it. So you feed it 1 SCU crates, it absorbs them into the holding tank on board, and then the drones will come back to the vehicle to refill. And it also has a size 0 serial generator on board for a bit of added protection. What happens when you run out of resources? This is where the CSV SM for supply model comes in. So the second CSV-based vehicle in the game. And this has a traditional 4 SCU cargo grid on the back. So 4 1 SCU boxes, 2 2 SCU boxes, 1 4 SCU box. Depending on what you buy, you can use this to bring it and move it around. So this is the perfect companion vehicle to the CSV FM. Said that. Shield generator as well. Moves about 28 meters a second. I cannot, my brain is fried. I can't remember what that is in miles per hour or kilometers per hour. Ho già fatto. It is available right now to drive in SC Alpha 324-2. Available at PlayerC. C'è anche il pack con la raft, se vi interessa. So now, let's take a little closer look at the vehicle, and Ben's going to go through it. Ma quindi sono differenti trasporto e droni? Certo. Sì. Il drone costruisce il trasporto ancora, perché sbaglio sempre scena, porco demonio. Okay, so what we're seeing here is the in-game version of the CSV. It's complete with its 4 SCU of cargo up on the rear. Cacchio, è veramente grande. Hai ancora le mani appiccicose da prima per quello. Se non bestemmio. Se non bestemmio. Sì, questa è l'unica variante che c'è per ora, perché l'altro è quello dei droni, che ti permetterà di costruire determinate strutture come la bara di Berlusconi di prima, però ovviamente il base building non c'è ancora. Me lo immagino che arriverà magari all'Invictus 2025 d'estate. Sleek lines. Se invece droni fossero solo casse, leggero di 45 euro pure io. Parlava che faceva parte del modello. Quella qua, vediamo se c'è già nel pledge. Il drone fa parte come nella... Ragazzi, l'hanno detto, il base building a livello basico Aquila arriverà l'anno prossimo. Basico vuol dire la prima demo che abbiamo visto, più o meno. But what if you want to go bigger? Bigger? Bigger. Eccola! Eccola Galaxy, eccola! Ah, la Star Lancer addirittura! Va bene! The Star Lancer family. Ok. So, yeah, the Star Lancer is basically a whole new family of vehicles, you know, from MISC, and these are covering a range of different roles. Today, we're going to be talking about the first 3, which are the build, which kind of makes sense, and that basically is for all your large structural construction needs. We have attack, which is going to be for people that want a little bit more defensive or offensive excursions in our universe. And then we have the max, which is a dedicated hauler, but it can still pack a bit of a punch. So we're going to take a bit of a closer look at all of them today. We're going to start off with the build. So this is the Star Lancer build from the outside. The key thing to take away here is you'll see it has the drone bays on each side, and then it has the drone resupply arms for allowing the drones to come back and resupply. Inside that room, you have the drone control center. So you have a single station inside, and this is where you control all your drones from, much like Luke showed you in the previous presentation. So there are 2 large drones held on each side of the room, so 4 large drones in total. And then there are 2 filler stations right at the front here,
And these each hold 16 SEU of capacity, which can then go and load the internal resource tank to feed the drones. Drones that will then be deployed out of their little secret garages, and they go off and do what you've asked them to do. When they need to resupply, they will come back, sit on these arms, suck up their resources that they need, carry on their day. That's the really important thing here, is that all these base building vehicles have enough storage on board to supply your drones. Obviously, if you're going to build 1 million things on your base, you're going to run out. But we want you to be able to have these vehicles and have knowledge that you're not going to be doing endless cargo runs initially to build your foundation, your base. You'll be able to build your base and have storage on that eventually, but these all get you going in the short term. So let's have a quick go over the stats. It holds 4 large construction drones. It's 83 meters long, 52 meters wide, 15 tall. Saw lots of rumors and chatters that people thought this was freelancer size. It is not. It is significantly larger than the Constellation and Corsair. It's almost 600i in size, so it is a big ship. 2 S4 guns for the pilots, 16 missiles, remote turrets, and then 128 SU of cargo capacity in the build specifically. But what if you don't want to build stuff? What if, like me, you just want to burn stuff and destroy stuff? So introducing the Star Attack. Bello il nome. So, like I say, Star Lancer Attack. Designed to be a bit more aggression into the verse. So I think the first thing you're going to notice is the kind of the dual man size 5 turrets. Now these give much better kind of broadside coverage from any of the other variants. And then on top, we also have like a dedicated hangar that has been specifically designed to fit a Mirai Fury inside. And I'm sure we will see plenty of other ships try to be fitted inside. Successfully or not. We'll see. And I think John's going to run you through the interior now. So yeah, let's have a look over the tack from outside to in. So this is the tack in its default paint, so sort of military drab grey. Then internally, obviously Ben talked about the size 5 turrets. Then we have some drop seats behind, and these are on a deployable ramp, so you can do some ground assault. They will drop out, down. If you're doing a bit of ground assault, chances are someone's probably going to get injured, so there is an onboard medical facility directly behind there with 2 Tier 3 medical beds. Upstairs, obviously, there's the Fury hangar. Behind that is engineering. And then forward of the hangar is the refactored habitation and mess hall area, which is specific to the TAC, just because there's so much other stuff crammed in there. We had to redo the upstairs of it, basically, to fit that in. And we'll go over the more normal layout shortly. Okay, so yeah, to sum up, I think the TAC's obviously going to bring a lot more firepower from the other variants. Its shield's been boosted up to anche questa? 2 size 3 shield generators. Infatti. It's got Secure Now med sotto, beds, ragazzi. drop Orco seats, hangar. Carry up to 90. Chissà che non mi fanno bestemmiare, Turibu, la Madonna. La Madonna Quindi ci sono 2 varianti comunque. Madonna puttana. E invece sono già qua. Cazzo, adesso vedrai che le mettono, vaffanculo, va. E non è neanche così brutta. Per essere una misc concordo. Però non ha cargo. Non deve avere cargo, non serve a quello. Sempre aspettando un mezzo per fittarci nei close. 96 SQ c'era scritto. L'attack, 128 la BLD. Che differenza c'è tra attacchi e la BLD? Non ho capito quella differenza lì. La BLD ha i droni da costruzione. Questa è da battaglia, diciamo. Esatto, l'attack è la variante da battaglia. Anche dei tiri medici Diosk. Sei obbligato a comprartela, ricordo. E la Max e la cargo?
La Max non l'hanno fatta vedere ancora, o no? No, però è già in vendita, mi sa. Allora la Max la cargo. Dai, Madonna di Dio, perché Dio Signor, perché? Perché loro hanno per Red? Pensa se andavo pensa se andavo a Manchester, io cosa facevo dopo? Tornavo a casa e non avevo più un soldo, Madonna. Great kind of trailer for the Star Lancer Max, and as you can kind of see, we're just putting the finishing touches on that now. Eccolo, arrivato il momento giusto, cazzarola, quel mona, turibupu. We will take a little bit of a closer look at it now. Madonna signore. Io non le vedo ancora sul pledge, ragazzi. Ma non è possibile, Dio Madonna. Kind of really fully encapsulates Misk's kind of ability to create beautiful ships. It's got this bulbous design that really helps to kind of convey its underlying structure and its underlying strength. Te la fa solo upgradare, diciamo. No, ma può essere che sta qua è roba da IAE probabilmente. No, ma c'era scritto Secures Your Now. Lo so, appunto, ma sarebbe strano, Non è classico della Crown Imperium buttare fuori durante il CitizenCon tutta sta roba. Windows out so the crew can see out into the verse. And it's one of the things that people like is being able to have these kind of little windows out into space. Questa con lanciamissili mi piace. And then above the kind of main habitation area, we've got these big skylights, and they just allow kind of like more natural light to cast down into the cruise area. Ma non te la fa upgradare. For a bit more protection, you've got 8 size 3 missiles up front, and then a further 8 on top. And these are backed up by a set of size 4 remote turrets, both front and rear, that give good topside coverage. And then finally, when we get to the front, you'll see we have a further set of size 4 gimbaled weapons. And again, these just kind of help to fill in those blind spots. Ragazzi in chat, vi sto leggendo ma non ho la forza di rispondere per ora. Arriviamo dopo. I think as a whole, the engineers or MISC have done an exceptional job in creating a vehicle that kind of fully encapsulates the functionality needed while still ensuring that the crew's kind of well-being and livelihood is protected. It's all in a package that kind of really dominates the sky, and I think it really shows off MISC's ability to deliver kind of quite beautiful ships. Right, so don't worry, this is not an Origin 404 moment happening here. So let's have a look inside the Star Lancer Max now. Madonna beata. Quanto lo odio questo, Madonna. Love it or hate it, we love it. The MISC traditional letterbox view is back. Dov'è Golgotha? Guarda Golgotha, dov'è? Co-pilot seat. Dov'è Golgotha? Two support stations at the rear. These are the ones that control the remote turrets by default. Eccola, c'è sul pledge. Then behind that, Madonna, ma basta dire che c'è che poi non c'è, io non... Dio, And then behind that we have the traversal. It's sort of a traversal room. It has a lift, goes between the 2 floors of this ship and goes to the exterior of the ship. And then a ladder for emergency backup. Behind that is the mess hall area. Arriva Turf. Dopo sta roba arriva anche lui. Your crew. And then we move into the 4 individual crew rooms, each with double beds, so very luxurious for a spaceship. Allora, no, ci sono tutte, ma la cosa bella, la cosa bella della Star Lancer sono gli accessori di carico multipli. Ma non c'è quella da costruzione, mi sembra. Allora, l'attacco è in concept, ragazzi. La Max invece non c'è scritto che è in concept. Ma l'attacco non era quella militare? Sì. E la BLD quella da costruzione, che ancora non c'è, mi sa. Esatto. No, quella arriverà quando... Col base building, sì. Però l'attacco al momento è in concept e la Max sembrerebbe flight ready. Addirittura, Madonna rammata, signore. Io mi sa che aspetto la BLD. La flight ready già? Madonna. Non c'è scritto flight ready, la Max flight ready. Sì, ma c'è scritto 3-24-3. Certo, che è l'IAE, ovviamente. Tra un mese, sì. Madonna. Madonna. È partita il millino.
And that is the Starlance and Max. Ragazzi, devono far cassa, lo fanno apposta. Sì, no, ho capito, però così no, a CitizenCon no. Non può, cioè non possono. Tengono famiglia. Non possono, dai, non possono, dai, madonna, non possono, dai. Questa la Max mi intriga un po'. 224 SKU non è male. Non è che ragione multiplayer sono la canna del gas con i soldi. Informazioni per gli spettatori, Starlance Tag Plus a 334 euro. Perché sti cazzi aggiungerei. Beh, oddio, rispetto alla freelancer normale, oggettivamente vabbè, ci sta, un terzo tanto. È più economica quella che la freelancer. Dai, ecco, ma Dio, cosa fanno? Ma Dio! Madonna signore! Dio, 7 anni sono passati! 82 anni sono passati! C'è il rischio che sviene alto. Sì. Non gli porti dei sali. Ali è fighissimo, calmo, te ne prego. Back then, you were building everything on board the ship here. You would fly your Pioneer. This is the area I want to build in. I'm going to build my base on board the ship. And I'm going to drop it down. As you've seen, bases are a lot more expansive now. This doesn't work anymore. So we need to do a Se non little ricordo bit male, la Pioneer of costava some un botto, o reconcepting. sbaglio? No, Reconcepted! No, Reconcepted! No, io voglio stamparli gli avamposti, non è possibile! We know a lot more about how we're going to be constructing these structures now, and Reconcept. the arm didn't really make a lot of sense anymore. All it really did was it made the space you need to land the ship almost twice as big as what it's kind of needed. And we're not real spaceship engineers. We don't make real spaceships. But what we do try and do a lot of the time is we try and take as much reference from kind of real life manufacturing as we possibly can. And I think that's really it's really key to what I think Star Citizen is as a whole across like all the different departments. In that we're trying to make a believable universe. And if you think about the arm, and whilst I can't deny it's a cool idea. I think really from a manufacturing point of view, all it really does is it adds a lot of complication and a lot of manufacturing costs onto what is already a very advanced, very large, very costly ship to make. So that was kind of like one of the kind of real first things we wanted to do. The second thing we wanted to look at was kind of have a little bit of a shift around of kind of like the egress points on the ship. The cargo position has moved, so we needed to kind of update that. We wanted to make sure that the landing pad made sense and had space to kind of come into the ship. And then we also needed a way of getting things out of the ship that we will be crafting. On top of that, we had a few other goals. Like I say, needs to support all the updated kind of building mechanics. On-board facilities for medical, crafting, refining and extraction. Madonna puttina. Madonna signore, ma perché? Per fortuna che l'ho pleggiata, costerà 1300 euro sta nave adesso, madonna signore. Ma Dio signore. Of your crafting and construction ventures. And to do that, we need to add a few extra kind of onboard facilities. So, a med bay, praticamente una base mobile area, the ability to refine. Ti fai le basi, quindi è ancora peggio. No, ma anche a tutte le cose per farla a bordo. Può estrarre. Cioè, è una nave da mining che poi ti può raffinare, craftare e costruire i moduli. Non li può più stampare in 3D e piazzare, ma ti costruisce tutto a bordo. La Prometheus. Avrà i droni. Ah, immagino. E lo spero, perché hanno riconcepito una delle navi migliori che c'era, quindi. Per Alicos oggi è Natale. Madonna, tu non hai idea. Adesso io non ho le parole per metterlo in campo, ma farò un video su questa cosa, quindi. Neanche Natale a 3 anni, secondo me, era così felice.
Sembri un bambino fatto di zuccheri. E non ho neanche zuccheri, cioè sarà 2 giorni che non mangio qualcosa di zuccherato io. Tu Sì, avrà per forza i droni, dai, una volta che costruisci i moduli, che te ne fai? Dio buono, è una nave da 700 euro che costerà 1300 quando esce, se non hai i droni è anche un po'. Tu And then we have the existing small landing pad that transitions from outside the ship to inside the ship. So cargo you can load via new entrance that Ben's going to talk about in a second, but you can still retain the ability to land a ship on top of this ship, inside your ship, all those things. Engineering at the rear, this is now capital components all the way around. It was a weird mix of size 3s before. Sì, è pensata per quello alla fine, lo è sempre stata. Mess hall medical area between the hangar and engineering. And then at the front, we have 4 extra large drones. But we don't just have some pictures like this to show you. Ben's going to go through this in a bit more detail now. È in Greybox, madonna. Like the concept and where it's at on the interior. We start out on the interior bridge. It's very spacious, or command deck bridge, whatever you want to call it. It gives kind of really nice views out over the front of the ship. Guarda che bel ponte. Cioè, guarda che bel ponte, cazzo. È il ponte di una subcapital industriale. Il mio posto, esattamente il mio posto. Ho visto una scritta Alicos sulla sedia, in effetti. Le rifiniture arancioni dicono tutto. To the man turrets that kind of sit above the bridge, and they also have all the escape pods needed for all the bridge crew. Vabbè, Golgotha, tanto c'è. Like I say, we want this to kind of be a home away from home, so we have a very large, comfortable spazio per tutta la org. Madonna, quando questa qua, a parte che sarà nel pool comune di org, sarà in inventario comune, quando c'è da costruire qualcosa, si va, si costruisce. And they allow kind of each crew member to kind of decide like how much privacy they actually want. Consolidated Outland, Murphy. This is the crafting area. We've got the 4 kind of crafting machines. Che in effetti la Javelin sto cominciando a rivalutarla. Turibuku. And as John says, this holds up to 1,000 SEU of cargo. Quella è per combattere. To make it a little bit easier, it's got its own dedicated cargo lift at the back. That again, just simplifies that kind of getting cargo in and out of the vehicle. Sapete che forse hanno sistemato la Carrack? Speriamo. Devono far vedere i moduli della Galaxy anche, immagino che la Carrack possa essere la sorpresa. Devono avergli fatto i cosi che scendono. 4 extra large drones, so they'll be able to craft our largest structures in game. They exit the ship out through the roof. Madonna beata. And they're all controlled by the construction console in this area. Queste sono le postazioni drone. Madonna signore. And finally, we're just going to take a quick look at the crafting area on the ship. So you can see here we've got these blast shields down that kind of protect the crew in this area from what's going on inside. Si stampi lì dentro. Le armi. I side 7. I side 7, i side 8. I mezzi. Bocca puttana tua, Ria santa. Stampi tutto, anche le baldracche. Ah, pure l'hangar di supporto. Pure l'hangar di supporto, oddio. Ma era una Nomad quella? Sì. Non è piccolina comunque la Nomad. No, verrò a far spesa da te, sappilo. 250 metri. 1000 SCU di cargo. Oh, hai gli estrattori da terra integrati. Quelli che prima costruivi, tu ti appoggi ed estrai. Madonna. Capital Components. Passata nave Capital. Extracting the resources from it. Delivery dopo che hanno iniziato a mettere base building. Vabbè, grazie, lo so anch'io, però va bene. Sempre. Now the bad news. When base building comes out,
This will not be their day one of it. Vabbè, grazie, lo sappiamo anche noi. La Polaris. Entra in pipeline di produzione. Ma guarda, basta, io adesso posso anche alzarmi, vi lascio qua, guardatevi la fine. Intrepid. In 12 mesi. La Galaxy, ragazzi. Tanta roba, tanta roba. Look at the now and a bit before. So, oh, sorry, this is Ben. Yeah, so you remember last year we teased these 10 vehicle silhouettes. Ecco la Polaris. Now, these were vehicles that we were planning on working on this year, and we've not quite delivered all of them yet. Non ti dico quanto è salita sul grey market la Pioneer. We did come quite close. Infatti. 1.700. So far we've delivered 6. Parte dai 1.300 in su. No, è sempre stata dai 1.300 in su. No, l'avevo vista qualche mesetto fa intorno ai 790. Ma figurati, quelle da 10 anni. Chi ha un original concept LT la può far pagare 4.000 e gliela compra comunque dopo questa presentazione. Sì, adesso è già 3,5. E ce l'hai giusto, quindi va bene così. No, è che, sai, mi viene anche da dire, ma se la vendo? No, potrei veramente fare 5.000 euro oggi solo vendendo quella, Dio boh. Cos'è questa? La Legionnaire? No, la Legionario che non verrà, esatto. Deliberata perché il gameplay dell'hacking non è ancora stato. Però entro fine dell'anno tutte le altre 3 che mancavano le consegnano. Mirai Guardian? È una Terrapin questa. No, questo è Crusader. Ah, è il rework della Carrack questo. Aspetta. No. È l'Intrepid. No, è un Envil. È il rework della Terrapin e la Intrepid. Che chi lo sa? È l'Intrepid. Size 1, le cannone. È Intrepid. Però lì sono della C1. Sì, in effetti questi sono della C1. A me l'ho fatto vedere un misto. Ma questo è l'Intrepid. No. Questo è l'Intrepid. Oh, ok. Vedi, postazione da 1. Cazzo che bella comunque. Intanto è una Crusader così. Ma però però nel senso pare completa. Vuoi che la buttano flight ready anche quella? Probabile. Sì. Stava nello stand delle IAE già, Forse hai detto UI prima. La Polaris. Non ho perso l'abitudine di mettere porte ovunque. Polaris flight ready all'IAE scontato. Deadline era quella. Viper. Adesso è svenuto lui. Chi è svenuto? Viper. Oh, che bella! Oh. Una marea di porte anche qua. Madonna. Vabbè, è che con l'ingegneria ha senso. Se non hai le porte, si depressurizza, sei morto dappertutto. Turibupu. Che bella, ragazzi, che bella. Viper sta usando tutte e due le mani in questo momento. Sì. Mi ho craftato la terza. Ci vediamo dopo, vado a mangiare. Ciao Mark. Vado. Ciao. Bella. Ciao. Che devi girarci con l'STV lì. Ciao. Ma cos'è dentro un refrigerante?
Motore, generatore di scudi, batterie, che devono essere introdotte in con l'ingegneria. Voleva easy in questo momento. Che dettagli. Ah, eccolo, c'è. Dettagli, ragazzi, stupendi. Oggi hanno voluto esagerare, Mamma mia. Oggi devono far cassa, dopo la brutta figura di ieri. Madonna, guarda quel torpedo. Quei torpedo fanno male, Oh yeah. Questa è la stanza della UI. Della IA e dell'RSI, sì. Mi strattare i capelli questo. Qualcuno ha sparato 3 missili. We've talked about. We also worked on a number of other ships this year, so we're just going to quickly go through them before we get on to what we're doing next. So we delivered the Sulen. A Scream mi è venuto caldo. The Storm. The Cutter Rambler. Bella Madonna. The F7A and F7C Mark IIs. So I always get tongue twisted with these. Ah, le varianti degli Hornet forse mancano. They also did the Santok EI, the Sabre Firebird, the Peregrine, and then most recently the Argo Atlas. So, like last year, where we did a little tease. 12 mesi, hanno dato una data precisa. 12 mesi. Let's have a quick look at just Il secondo mezzo non l'ho capito cos'era. of the vehicles that we're Alcuni working on in the tra next 12 12 mesi, non tutti tra l'altro. Non stanno dicendo niente di troppo rilevante, Delu. Alzo appena posso. Questa è quella dell'ammiraglio, mi sa. La Guardian. Le F7 diverse? Sì, le varianti dell'MK2. Sì. Questa sarà quella da scrapping della MISC. Poi, questo che cos'è? È simile alla Prospector. Dai, una mini Corsair. Cos'è sto cesso? Una mini Corsair. Del Guardian. Qui c'è la Odyssey. Porca puttana che cannoni, questa è RSI. Quella Madonna. Cazzo. Sembra gigante. Questa è ancora più grande. Sì, ma sono tante, cazzo. Ce n'è una al mese qua, Dio Madonna. Che altro l'ultima è imbarazzante. Ragazzi, la Perseus. Io spero che l'ultima sia quella stramaledetta carrier leggera militare che doveva essere la cosa, il Liberator. They give us all this really cool stuff that we can get to stand on stage and talk to you guys about. Some of Non them si are vede probably la hiding at the back, but I just want to say a big thank you to you all, especially for all the hard work on these recent ships. Yeah. Massive, massive thank you to everyone involved in putting these vehicles together. Right, thank you. Thank you. Come? Esce la Perseus. That was awesome, you guys. I swear some of those silhouettes looked a little familiar. Let's give it up one more time for the vehicle team. Let's hear it for the vehicle team, everybody. Woo!
Call and response. We'll work on it for next year. Speaking of awesome ships, we are here at the Planet Ring booth here on the show floor at CitizenCon. These guys have some amazing models that are in prototype right now. We're going to check them out right now. Let's check out some of these awesome prototype models we have right here. Let's check those out. We're going to give our cameraman just a quick moment to check them out. I am here with Ray of Planet Ring. Dai, un po' di... parlate voi perché io non... nel senso... Le navi mi fanno solo incazzare perché ce n'è una al mese, ce n'è. In kit di costruzione questo li dà. Ma chi è sto qua? Troppe informazioni per dire qualcosa. Sì, in effetti siamo un po' sobbarcati, e non è ancora finita. Io non ho capito quante varianti di Starlens erano presentate. 3. Se 2 o 3. BLD, Max e TAC. Con la Max la Max Flight Ready all'IAE, la TAC in concept, quindi non ancora costruita del tutto, e la BLD uscirà anche pleggiabile, quindi in original concept, solo quando uscirà il base building. Quindi mi immagino che base building arriva l'anno prossimo, quindi secondo me da qua a 6-7 mesi, quando avremo una versione tra virgolette molto basica, poi arriveranno anche i concept di quelle lì. Per fortuna la scimmia ha preso la strada di Valeggio sul Mincio. No, per ora guarda, io non ho ancora cliccato niente a parte il CSM, perché vabbè, è piccolino. La BLD è da aspettare, secondo me. No, allora, per il pledge cost che ha, lo Starlancer Max non ha senso. Probabilmente. Infatti io stavo pensando di prenderlo dalla Raft, upgradare alla Max. Ma aspettavo sui 500 euro. Ma va, è Costa piccolino. $250. La variante militare, insomma, è carina, è una gunship carina, può essere un'alternativa al Redeemer, forse no, però siamo lì, a DPS secondo me. Posso fare anche un CCU dall'AES Warbond e poi prendere la Max Warbond, dovrei risparmiare anche qualche dinero. Minchia, più di qualche dinero. Questo si è fatto un paio di pastiglioni. Allora signori, adesso a breve alle ore 13 comincia l'ultimo panel del CitizenCon dedicato alla 1.0 e alla visione vagamente più filosofica di quello che ci aspetta, insomma, come detto e reiterato tantissime volte nel corso di questi 2 giorni. Questo CitizenCon non definisce un orizzonte chiaro come lo scorso, o almeno non lo fa per tutto. Io al momento non mi sento di commentare il discorso base building perché non avrei veramente niente da dire. Mi hanno fatto un regalo stratosferico, mostrando insomma a livello concettuale, ma poi anche a livello vagamente pratico, come funzionerà la costruzione dei basi e il crafting, che a questo punto direi di mettere in cima, almeno per il sottoscritto, alle professioni favorite, ben al di sopra di salvaging, commercio e trasporto passeggeri. Il fatto che nei prossimi 12 mesi vedremo comunque un sistema embrionale che riguarda questo aspetto mi scalda il cuore in una maniera... non so neanche come definirla, cioè lavica letteralmente. E ovviamente il panel delle navi, come tutti gli anni, serve un po' ad attizzare, serve un po' ad incendiare lo spirito. Il fatto che ci siano quasi $700 di pledge in totale nel giorno del CitizenCon non è una buona cosa. Forse vogliono provare a vedere e a capire se ci possono macinare sopra. E il rework della Pioneer, anche questo, io non direi che di queste cose qua parleremo al 90%. Parlerò al 90% in, vabbè, sicuramente nelle dirette del futuro, ci mancherebbe, e però farò dei video dedicati. Finora direi che ne conto 5 o 6 ad argomentazioni. Stringerò un po' il culo e cercherò di darveli tutti nei prossimi 2-3 mesi, in maniera che arriviamo alla 4.0 con già un'idea di quello che ci sarà dopo.
a livello di navi, come detto, gli Star Lancer sono carini, ma sono un size un po' infame, nel senso che li gestisci con un mezzo equipaggio, potrebbe non servirti un equipaggio intero in solitaria, non sono navi fatte per quello. Ovviamente hanno sono varianti, sono carine per essere delle MISC, sono diciamo piuttosto cattive anche a livello di design e tutto. La BLD sicuramente è quella da tenere d'occhio, perché col fatto che ha i droni da costruzione, ha un buono size di stiva anche tutto, con il base building potrebbe essere veramente il sweet spot per quanto concerne quell'aspetto lì. Lo Star Lancer Max è un cargo che, come detto, secondo me non ha molto senso di esistere, avendo solo 100 scudi in più del Freelancer Max. Non lo so, forse è la variante che più di tutte caga fuori dal vaso. La Freelancer TAC, come detto, è una buona gunship anche a livello di size. Adesso di serie non ho fatto i conti un po' velocemente a mente, dovrebbe avvicinarsi anche a Redeemer se la manni completamente, quindi diciamo che se la MR è una base operativa miliziana, tra virgolette, di piccole dimensioni, lo Star Lancer TAC potrebbe essere il suo fratello maggiore in qualche modo, quindi potrebbe servire effettivamente quei gruppi che si dedicano anche attivamente a quel genere di attività. Il rework della Pioneer, come detto, le informazioni sono poche, vediamo se ci sta magari un video di piccole dimensioni. Sapete che io non faccio video e cerco di non trattare nello specifico le navi, perché è una delle cose più soggettive di tutte, e la parte tecnica riguardante le navi è trattata veramente da tantissime persone molto più competenti anche del sottoscritto. Però la Pioneer ovviamente è uno dei miei scafi preferiti, è probabilmente sul podio, e quindi magari un videetto ci scappa su questo rework e su come doveva agire e comportarsi all'origine nel lontano 2017, appunto. E niente, a caldo, come detto, sono in tilt, come molti anche ragazzi, tra virgolette, con noi su Discord. Oggi è stato toccasana, nel senso che abbiamo visto qualcosa di un pochino più concreto, soprattutto per quanto concerne il crafting, e sono veramente troppe informazioni e non ho la competenza pratica e nemmeno neurologica al momento per elaborarle a dovere. Magari passerà, insomma, staremo insieme ancora qualche ora, magari avremo occasione comunque di disquisirne, o comunque farò parlare anche gli altri. Come detto, cercherò di dare la giusta copertura a questi aspetti, perché per me sono fondamentali, diverranno la spina dorsale del mio gioco e del mio divertimento all'interno del verse, e vederli messi in pratica con una standardizzazione così incisa, così veramente approfondita. Il sistema di base building mi ha ricordato sotto ogni aspetto quello di Fallout, quindi insomma sapete, io sono malato di quell'aspetto lì, e quindi vedere una cosa del genere di Star Citizen non può che farmi brillare gli occhi, e non può che farmi andare a fuoco il cuore, ecco. E però appunto ne parlerò in maniera molto più quadrata in un'occasione probabilmente diversa da oggi. Ok, adesso andiamo a sentire il panel della 1.0, come detto una cosa un pochino più filosofica. Vi ricordo che è attivo il giveaway per la Zeus CL di oggi, trovate i link pinnati sia su YouTube che su Twitch. Andiamo a sentire cosa ci dirà probabilmente il buon Cristiano Roberto riguardo la 1.0. Sono tornato. Turibupu. That they've been doing over the last year for Star Citizen and Squadron 42. So please, a round of applause for the developers. It is not easy to stand on this stage in front of 4,000 people, in front of tens of thousands of people at home, and the hundreds of thousands who will clip this and replay it and cut it into other content videos for years and years to come. So thank you so much. I want to do a couple individual call-outs though, because it's important to me, and I'm on stage right now and you're a captive audience. I want to call out Nick Pierce. Nick Pierce from the Characters and Creatures presentation. 10 days ago, we lost our main presenter. He didn't die or anything, he just couldn't make the trip. Nick stepped in with only 10 days to prepare that amazing armor specialization presentation that you saw. So Nick, you're a champion. Thank you so much stepping at the last minute. Stasera, l'ho detto. Posso dirlo anche per me, però lo faccio anche caldo.
Benoit and Ian. Scrivimi cosa vuoi. Benoit and Ian took the reins and delivered multiple presentations this year. You may only see them talking in this presentation or this presentation. You're going to see Ian in this one here, like this. But their work behind the scenes, getting all of these presentations up to the standard that they're required, was amazing this year. So Benoit and Ian, you don't have to clap for this one. This is just for me. Thank you so much, Benoit and Ian. All right, you can clap. That's fine. You might have noticed we went on ISC hiatus a couple weeks ago. We went on hiatus a little earlier than normal because we took the ISC gameplay capture team and we dedicated them to the work of CitizenCon for the last almost 6 weeks. Every year at CitizenCon, the devs spend their time creating their footage for you, their showcases for you, and many of them still did. But the amount of work it takes them away from the work of actually creating the game. So our ISC gameplay capture team really stepped up this year for the first time in CitizenCon history and helped folks create the videos. Those amazing looks at Nyx, those amazing looks at Castra, the amazing looks at the sandworm and stuff. So I want to call out Will, Dave, Toby, Alex, and our newest member, Thomas. Hi, Thomas. Thank you so much, guys. They had never participated in a CitizenCon before, and I think they were a little surprised at first at the sheer amount of work that goes into doing this, but they stepped up and delivered some amazing stuff, the last of which you're going to see some in this next presentation. And then our last two groups of people I want to present, I want to share. Are they back there? Wave if you're back there. You guys ready? I can't see anything. All right, I hope I'm vamping a little bit until Rich Tyra gets into place. I could hide it from you, but I'm not. So the last groups of people I want to thank. Well, let me tell you a story real quick. When I'm back there, and folks are coming up to me, and they're thanking me for this, and thanking me for doing ISC, for doing SEL, for putting this together on the stage today, I'm struck by two things every time I'm thanked. One is that I can't do any of this without you. There is no game project in the world that does a weekly behind-the-scenes docuseries each and every week, and then turns around and does a live talk show the next day after it. And that's only made possible because you guys keep tuning in, you guys keep watching, you guys keep supporting, you guys keep making relatively positive comments about me. I don't think I'm ever going to shave my face again. But it's all right. I just wanted to see what I look like. You know, I'm like, oh, that's what you look like. All right, I agree with the people. Let's bring it back. And then last but not least, there is one person who makes it possible for me to do everything that I've done here. I've been here for 10 years. I've produced 7 CitizenCons. I've produced 3 Gamescoms, a PAX or 2, and a couple digital stuff, and of course ISC and SCL every single week. And really, after your support, the only reason I get to do this week in and week out and have these big moments like this is because of the same guy who makes it possible for all of us to do our jobs. So I'd like to thank, where's the camera? There you go. I'd like to thank Chris Roberts. Chris, thank you. Thank you for not thinking Sandy was crazy when she hired me. Thank you for saying yes to so many things I want to do, and for not saying no or getting angry when I don't ask. So thank you so much. I do operate a lot on a let's just do it and see if I get in trouble afterwards thing. So is that Chris there? Are you ready? All right. So with that, yes, he's angry now. All right. So without further ado, let's get to our final presentation of the night. The Star is My Destination. Introduced to you by the one and only Chris Roberts. Con calma, caffè, deve arrivare la meccanica prima. Well, I hope you had a great day yesterday. And by the way, there's a perfect run through that Rich did immediately after the show. He went back to the office, ran it through, no crashes, no nothing. It's up on YouTube. And by the way, that's a dedication of Rich, is
He's like, okay, I'm going to get it done properly, and he did it, and it looks great, and it doesn't have any screen tearing, because there was some screen tearing. There was a technical glitch in the setup yesterday. So anyway, watch that. And if you're doing comparisons to the old stuff, compare with that video, not from the stream. But anyway, I hope you guys liked this morning. There was the base building, the crafting, and the ships, you'll be able to do it. I mean, for me, the ability to sort of create your own place somewhere in the verse, find the perfect spot for you to make your home or harvest resources, it totally changes the dynamic of what the game will be in terms of exploration and people spreading out, and I think putting roots down in the verse. So I can't wait till we get that in there. I mean, that's one of the things that makes me incredibly excited, because I think it will just add so much to a living, breathing universe. Questo sto contemplando. Sì, sì. No, adesso non ho parole. Non... Star Citizen, how it's grown over the last 12 years, because we definitely did not have that on the initial Kickstarter or the pitches that we were doing. Lui sta pensando, la Pioneer la tengo? And you know, Star Citizen is a living game. No, la tengo. Always adding content and features and tech, as you can see. Cazzo, cioè, noi dobbiamo stampare il mondo letteralmente con quella, quindi bisogna tenerla. Even after we would consider it a released or a shipped game, not an alpha game, we will still be doing. Sì, sono andato anche nell'app della banca, Saggio. Star Citizen 2.0, it will always be sort of Star Citizen that will continue to grow. It won't be like, oh, we're going to do Destiny 2 after Destiny 1. It will just be il cecchino gli sta prendendo il dito. Product. Same for. Right? I don't mean that as a knock at them. I just mean that in today's world, you constantly upgrade and improve things. But the big question really is, at what point would we at CIG, what point would I, what point would the rest of the team consider Star Citizen ready for everybody? Not just you guys out here who are beautiful, wonderful, early adopters, willing to put up with bugs, jankiness, not a great new player experience. We know all those things are things that we want to fix and improve. And we want a game that everyone can just get into at the beginning, understand it, have fun, pulls you into it, and then has a huge amount of depth. So the question is, what is that? And that is what we call Star Citizen 1.0. It's something that we've been talking and looking and designing and thinking a lot about over the past X number of years. And now we thought, you know what we should do, because I think half our sort of initial stuff is from a long time ago that you've seen, and then occasionally we'll talk about things we're doing in, inside Star Citizens or SE Lives. But we're like, okay, let's tell everyone the marker. This is what it is, Star Citizen 1.0. When we hit this is what we consider we're ready to go wide. Everybody in the world can get in, play it, whether you're hardcore or casual, have fun, play in the verse, interact, have a great time. And so that is what we're going to tell you today, is what we consider Star Citizen 1.0. That doesn't mean, as I said, that we'll stop at that point. We'll continue to grow and build and add things. So fishing is not on Star Citizen 1.0's list. But I'm pretty sure, I'm pretty sure it will be not that long after 1.0. But that is the example. We're going to tell you what the marker is. And, to do that, Rich Tyra, who's our senior game director, is going to come out. Ti sei perso 2 panel, Cas, perché tu non hai idea. Adesso lui parla della 1.0, ma è filosofia. Che dire, il gioco è questo qua. Don't crash. Yeah. Hello, CitizenCon. So, my name is Rich Tyra, and I'm the Senior Game Director for Star Citizen and Squadron 42. Now, I've been at Cloud Imperium for many years, and I've read many, many Spectrum and Reddit posts. And one consistent question I always see is, what type of game is Star Citizen? And I've read many, many answers. It's a PvE game. It's a PvP game. What about non-combat? Ultimately, it's all three.
3 types of players, 1 universe. So how do we connect those players to create a cohesive game, and not just a set of features bolted together? And it comes back to that elegant, simple question. What type of game is Star Citizen? Well, today, we're going to find out. Okay, so before we get stuck into Star Citizen 1.0, I think I need to clarify a few things. Firstly, what about 4.0? Where does that fit in? Well, 4.0 is the patch that contains server meshing and pyro. And fundamentally, it's an alpha development patch, which means it's adding further tech, features, and content to our alpha version of the game. Today, though, is beyond 4.0, all the way to 1.0. And the big difference is that 1.0 is the full release of the game. Okay, so what does that mean? How will it be different to a normal patch? Well, firstly, let's look at the 1. The 1 means we're committing to higher base performance and minimal bugs. No longer will we reference that the game is in development. This will be a fully released and polished experience. It means fully rounded gameplay loops, from new player experience to story missions and endgame content. And crucially, it means no more resets between patches. It's a true persistent universe. So if that's the 1, what about the .0? Well, it's just as important. It means we're still committed to continued development, with new content and features being planned post 1.0. But those features will no longer be tier 0. We'll be committing to a higher benchmark of quality for each patch, and most importantly, it's a moment in time. If there is a content, feature, or star system that we've mentioned in the past that is not in 1.0, it just means it will come later. 1.0 is more than just a number change. It's the beginning of a new phase of development of the game. Okay, so we know what the 1 is and the .0, but before we move on, I want to address one important point. And for this, we need to go all the way back to the beginning. Here we are, the Kickstarter. As a backer myself, it brings back memories. And it also reminds me we had a lot of stretch goals. And one of those goals was 100 star systems. But, and there is a but, the star systems of old are not the star systems of today. They were based on the privateer and freelancer model. They were unexplorable planets with an isolated and small landing zone and had automated landings. And we all know how that went. To give you an idea, Stanton had 4 points of interest, and the entire 100 systems only had 90 POIs. Compare that to Stanton today, and we have 1,626 points of interest. And that is going to be dwarfed once we start using the Starchitect tool you saw yesterday. So where does that leave us for 1.0? Well, we will not be launching with 100 star systems, because the game we have today was not just the game that was pitched back then. It's more rich, it's more diverse, and fundamentally, you'll be getting a whole lot more, and I mean a lot more. Okay, so now I've defined what 1.0 is, let's get into the cool stuff. Dipende da quale modello, Mifune. By its very nature, it's a sandbox MMO. Today, you as a player have to find the fun. You have to figure out what you can do and how to do it. If you want to be a hauler or salvager, you have to know those professions exist. You have to know what ships support that gameplay. And you have to rely on outside resources for help. As it is now, the game is not set up to help you. So we're going to add a soft framework, a nervous system, that connects all the professions, ships, and content together. And to do this,
we're going to add a main story. To help new and existing players, to help discover all the exciting features and content we have, to take them on a journey of discovery of what the game has to offer. This story will become the spine of the universe and help onboard players with understanding how to play the game and understand what's available to them. This story will also introduce each of our guilds and what professions we have to offer. Like the United Resource Workers, our core industrial guild, which supports 2 of our main professions, mining and salvaging. They also support many other features and professions, like repair technician, crafter, and builder. Guilds are hugely important in Star Citizen, and as you know by now, guilds are comprised of many factions. As you work for each of these factions, you will gain guild reputation. You can then use this reputation as a currency to purchase guild-affiliated rewards, like ships, blueprints, and items. And each guild will have a unique inventory of what they offer. Alongside economic growth, guild reputation will become a core progression of the game. And to talk more about guilds and our main story, I'd like to introduce David Haddock onto the stage, our very own narrative director. Anche questo è un bel passo, Thank you, Rich. Hello. Non lo so, Aspetto la fine. Awesome. So yes, 1.0 is very exciting, and it's going to provide us probably our first real opportunity to finally inject a massive amount of narrative into the game. But we're looking to do that in several ways. Now, Rich introduced the main story. Allora, nella pratica, per fare un riassunto, loro hanno intenzione di introdurre una narrativa che guidi i giocatori prima come tutorial e poi a recuperare gli strumenti e le entità che si muovono all'interno del verse, quelle NPC ovviamente. Quindi ad esempio se tu hai una storia che ti introduce, ti dice come guidare la nave, come si va a comprare il cibo, come si mangia, tutte le robe basiche. Poi mano a mano che ti inoltri nella storia ti fa incontrare le gilde che abbiamo visto ieri, che sono la serie di fazioni che fanno una determinata professione, e conoscendo le gilde avrai una storia dedicata a quella gilda che ti introduce prima alle basi di quella professione e poi a tutti i dettagli, gli approfondimenti, l'utilizzo dei consumabili per il mining ad esempio, dei sottocomponenti, come funziona. Ti direziona anche magari con delle missioni pensate appositamente narrativamente per formarti come cittadino. Questo è l'intento. Sì, rende sicuramente meno dispersiva l'esperienza che attualmente abbiamo, perché chi arriva, come ha detto il buon Rick, non capisce un cazzo, non sa dove deve andare, cosa deve fare. Se non hai qualche giocatore che dentro magari ti spiega, è anche complicato arrivare a dove devi arrivare, no? It's a great way to ease into sort of the vast lore that we've been developing over 12 years. The gameplay, the locations that the game has to offer, and also give you a sense of upcoming stories that are about to come. But you've been playing Star Citizen for years. You probably know the lore better than me. So what's in it for you? Now, of course, we'll have rewards along the way as you complete missions and whatnot, but we're finally going to offer a big prize for completing the story. Citizenship. So, many of you already know this, but for the uninitiated, in the UEE, there are citizens and there are civilians. Citizens are members of the population who have demonstrated a commitment to bettering the empire, and as such are given benefits that civilians just don't have. Now, what those differences have been debated in the community over years. 1.0, we're finally going to answer that debate. I won't get into the full list of benefits that we're going to offer, but can reveal that one of them will be around land ownership. Citizens will be able to purchase land anywhere in the UEE and enjoy the security that comes with it. But civilians will have a couple of restrictions as to which systems and which planets they can buy on. So that's the why.
So where is this adventure going to take you? Well, 1.0 is going to include 5 star systems. This story is going to weave you through all of them, but where exactly are you going to go? First, we've got Stanton, which needs very little introduction. I'm sure you're all very intimately familiar with these 4 corporate-run worlds. But since I do lore, I figure I could take the next hour and just walk through each one of these. But I'm kidding. We've also got Pyro, Land of the Lawless. A volatile star at the center of the system is the perfect metaphor for the constant struggle between the gangs and survivors trying to hack out an existence here. If you saw Ian's location presentation yesterday, then you know that he reintroduced Nick's system. There's another unclaimed system that's currently home to the People's Alliance, a wannabe independent government formed during the Messer era, but now struggling with the burdens of governance, a growing outlaw presence, and a new threat on their doorstep from Vandal raids. Ian also made another big announcement of our 4th system, Castra. Situated along the former Perry line, this was a key strategic system to launch an attack if the Cold War between the humans and the Xi'an ever escalated. So that's 4. Do you guys want to know 5? Addirittura, Madonna. Madonna! E hanno spiccherato così. Maria Santa. Papam proprio. We're finally doing it. Considered by many to be the new jewel of the Empire, Terra has been a shining star against the more imperialistic tendencies of Earth, even in the darkest days of the Messer regime. Now, many believe that Terra should be the new center of the UEE. I don't know how you all feel about that. Yeah. Quinto sistema, ma parliamo di 4 anni almeno. 3-4 anni. Okay. Però sono i 5 di partenza. Massive level of outposts, POIs, stations, biomes, and exploration options that we've been perfecting with Stanton and Pyro. Per quanto gameplay and you've been seeing in some of the other presentations this weekend. Sì. But we're adding one more level. We're also going to be adding location stories. Now, these will be short, NPC-driven missions sprinkled across our landing zones and cities that will exist outside of the main story, but will help provide an additional bit of lore and character to the location that they take place in. So, that's our main story. Let's talk more about the guilds that Rich mentioned. First, a quick recap. Guilds act as a governing body for clusters of professions and factions with a reputation and progression system that will offer rewards the more you work for them. And I want to call out 2 things. One, I'm not going to have time to dive into all of the missions that you're going to see on this board, but just know that every mission type is either in the 1.0 roadmap or already in production. And second, we're also looking to move missions away from the Moby-Glass whenever possible. Sure, it will always be an easy way for us to get additional game content in, but we want you talking with people. So to aid that, we're going to be adding characters to represent the factions that you'll be working for that will help sell their personality. Now, some, they'll still interact with you via the written word, but some will call and check in on your performance. And others, you may have to meet in person from time to time. So, let's walk through them. Here we have the first guild that Rich showed, the United Resource Workers. Whether you're eager to earn credits, mining valuable resources from remote corners of the universe, sifting through detritus to try and salvage some valuable components, or even just acting as a technician, you'll find plenty to do with employers like Shubin Interstellar, United Wayfarers Club, and more. Next, you have one of the oldest unions in the UEE, the Interstellar Transport Guild. This will be the go-to place for everybody looking to make their fortune hauling and trading. Some of the factions that many of you already work for now, such as Ling Family Hauling, Redwind, and FTL. And we're going to be adding something special for the daredevils out there, the Imperial Sports Federation. Capito TL? Capito TL, le scuderie dove vanno? Aside from the usual racetracks that are both legitimate and illegitimate, we're actually going to be leveraging some of our existing mechanics to build new sports and provide an outlet for all you Murray Cup enthusiasts, cargo Olympians, and competitors to see just who's the best out there.
For those who dream of exploring, I'm sure we have a couple here. We have the Academy of Sciences that was brought up yesterday in the social presentation, if you saw that. This is a science guild that will include factions like the Imperial Cartography Center, who will task you with a variety of missions to better understand our universe, such as sending you into a nebula to do deep scans, or finally seeing what's at the bottom of that planetary canyon. We're going to have a new faction called High Point Wilderness Specialists, who will offer missions associated with the various fauna that we're starting to get into the game, from population control missions to harvesting specific resources for research. Now, I don't know if we have some people who'd like to do combat, but our combat guilds were doing something a little different. Now, previous to this, these are all of our profession guilds. But for our combat guilds, they operate a little differently. See, these two are diametrically opposed to each other. So once you pledge allegiance to one, the other marks you as an enemy. On the lawful side, we have the Mercenary Guild. They represent factions like Eckhart Security, the Bounty Hunters Guild, and even some military contractors. So whether you're pulling together a team of specialists to go assault a ground base, hunting down an elusive criminal, or putting together a recon run to drum up some intel, Mercenary Guild's got you covered. On the flip side, we have the Council. Now, this is a shadowy group comprised of representatives from various gangs, syndicates, and outlaws who mandate criminal activity throughout the verse. You'll be able to throw in with rough-and-tumble gangs like the Headhunters and the Dead Saints, or work your way up to join highline criminal syndicates like the Atonis or the Drop Kings. But remember, the underworld is a dangerous place run by greed and power, so Mercenary Guild reps might not be the only people you have to worry about, as the syndicates are always looking for loyal soldiers who will hurt their competition and tip the scales of power in their favor. So as you can see, there's going to be a universe of exciting storytelling opportunities for you to undertake in 1.0. But one more thing, we're also going to revitalize our social behaviors to make the populations not only feel more alive and reactive and off chairs, but better reflect the tone and flavor of the areas that they're inhabiting. We want to see the people of Loreville slowly trudging through the streets, overburdened by the ruthless contracts, just as much as we want to see the tourists of Orison gleefully moving from attraction to attraction. And all of this is what's going to make Star Citizen be the experience we set out to make. A diverse universe with a rich tapestry of stories, characters, and experiences for you to live in. To talk more about how all this feeds back into player progression, I'm going to turn it back over to Rich Tyrer. Thanks, Dave. Smashed it. Thanks, Dave. Okay, so we have a main story to connect the universe. We have all the guilds and their associated professions, and we have location stories to give the world depth and life. Crucially, though, we have a new core progression in the game, guild reputation. But what about our other core progression in the game? The economy. So, as we've discussed before, we'll be implementing a star-powered dynamic economy that will automatically adjust the in-game prices based on player activity. But for credits to actually matter, though, we need to have an economy where credits flow out as well as in. This means transactions such as repairing, refueling, and restocking need to have value. If everything is too cheap and the money coming into the economy is too great, we'll have massive inflation. And this is where taxes and insurance come in. Boo! We'll have two main taxes: inheritance tax as part of Death of a Spaceman, and security tax for your base that will cover the cost of planetary shield tech. Insurance, on the other hand, will be split between medical insurance, which covers your hospital imprints, and probably the most important one of all, ship insurance.
Now, as we have death of a spaceman, we also need death of a spaceship. Losing your ship should be significant. Right now, for example, over 90% of all claims in the verse are for ships that have not been destroyed. And this is where ship insurance and our new warranty mechanic comes in. First up, we'll have 3 tiers of insurance. With level 1 being chassis insurance. Level 2, chassis and component insurance. And level 3, chassis, component, and decorations insurance. Now, insurance by itself will only pay out credits based on the wear and age of your ship. Insurance, I think you want to listen to this bit because it's important. Insurance with a warranty, though, will give you back a new ship, plus any other equipment or decorations based on the tier of insurance you had. Okay, so this is the bit you need to listen to. All ships bought on the pledge store will come with a permanent warranty and their appropriate insurance. This means you will always get your ships back if they're attributed to your account. Other ships, on the other hand, will require a transferable warranty, and these are rare. You'll be able to earn transferable warranties in-game, such as by completing the main story, as an example, and apply them to any of the ships you own. But there will be a cooldown for transferring it between ships, so choose wisely. Now, what about claim timers? It's another fun topic. And getting your ship back without a claim. Well, we want claim timers to be proportional to the crafting timers. This means it's more beneficial for you to go back and get your original ship. For this, we're going to be introducing a shuttle ship, just like a courtesy car. You'll be able to claim the shuttle at no extra cost to most locations and then fly it back to your original ship. Once back in your ship, the shuttle will automatically return home. If your ship has been legitimately lost, though, then you'll need to claim it back. And as we'll be increasing claim timers, this will mean some ships will take longer than others, with starter or small ships always being readily available, and larger capital-sized ships taking a long time. So it's always better to try and get your ship back if possible. Okay, so we've talked about our 2 core progressions, but what does that mean to you as a player? Well, firstly, it means we have a framework where we can start creating cyclical gameplay loops. But what are they? Let me show you. Okay, so right now in live, if you have a prospector, you probably enjoy mining. And the reward for mining is credits and the enjoyment of the activity. But in 1.0, you might be mining for a whole different reason. And this is where cyclical gameplay loops come in. Firstly, let's add all the manufacturers and ships in. I'll just give you a moment to take that in, because there's a lot. I actually had to ask them to take the variants out, because it didn't fit on this slide. And let's zoom all the way into the prospector, a stalwart of the mining community. But let's say I really fancy acquiring a military Mark II Hornet. Let's go on a simplified journey of how I could get one. Firstly, I know I won't be able to buy it, as it's a military ship, so I'm going to need to craft it. That means I will need the fabrication hangar blueprint. Luckily, I can earn it by doing mining missions to gain rep with the United Resource Workers, and I already have the perfect ship, my trusty prospector. With blueprint in hand and some excess credits, I can now purchase a small plot of land on Stanton and build my fabrication hangar. Step 1 complete.
Now I need to grab the Mark II Hornet blueprint. For this, I need mercenary rep, and more importantly, a combat ship. With that in mind, I will do a few more mining contracts to earn enough credits to purchase a Mustang from the dealership. Now I can start doing combat pilot missions for the Mercenary Guild, so I can unlock the Mark II Hornet blueprint. Okay, step 2 of our simplified loop is complete. I have the Mark II blueprint, but I need the resources to craft it. So I come full circle back to my prospector, but this time I'm mining for resources instead. As you can see, this closes the loop. No longer am I mining just because I like it, and there's nothing wrong with that. But now I am mining for a purpose, and for multiple reasons. For credits, for reputation, for resources, for blueprints, and ultimately as a stepping stone to crafting my own ships to enjoy other professions. And this is just one of many loops. This is the core of Star Citizen 1.0. Players set goals that weave between sandbox gameplay and the soft framework we are adding that give meaning and progression to our professions and features. It's providing the framework for motivation to play the game. That's the journey, though. What about the destination? So Dave has already discussed citizenship and the main story, so let's collapse that for now. Let's talk about endgame content. The content that is designed for experienced players and keeps them engaged. Basically, everyone in this room. So how does that look in 1.0? Firstly, we'll have open world content, including missions, group missions, and server-wide events, like we have today, but tailored to endgame players. While the sandbox element of Star Citizen will allow for large-scale battles, we also want to provide challenging instanced content that will take full advantage of not only multi-crew ships, but fleets of ships. And you kind of know how we do that, right? You saw that yesterday. And as you progress through the guilds, you'll be able to accept high-level contracts from government agencies who will offer prototype and military blueprints as rewards. These missions will require the full coordination of multiple players and an assorted fleet of capital, support, and fighter ships. You will finally be able to become the admiral of the fleet, directing your armada from your hologlobe, which, yes, is a feature included in 1.0. We will also be offering more specialized on-foot missions that see you enter the depths of distribution centers and municipal works in small, tight-knit squads that provide an outlet for our more FPS-focused players. On top of all this, allora, questa presentazione ha una logica lato MMO che è talmente evidente, talmente sensata, che è come se dicesse cose a cui tutti aspiriamo. Ma la cosa più bella che ho letto su queste slide sono le missioni basate sulla strategia e le battaglie di flotta istanziate. Sono la cosa più bella che ho letto. And I'd love to delve deeper, but that's for another day, as we still have a lot to show. So we've discussed non-combat professions and guilds, cyclical gameplay loops, and endgame PvE content. But what about PvP? What about player versus player content? As you know, 1.0 will contain 5 star systems, 3 of these being lawful in Stanton, Castra, and Terra, and 2 of them being unlawful in Pyro and Nyx. So what's the difference? Let's take a look at Stanton. Lawful systems will be a mixture of high, medium, and low security areas. Each of these areas will be monitored by law enforcement agencies. And depending on the location, will dictate the emergency response time, with high-sec areas being the fastest. Initially, this response will be measured, but over time will escalate to overwhelming force. This means if someone is attacked, if they can just hold out for a short duration, help
will be on the way. Pirates will be able to disrupt this monitoring by shutting down the nearby comm arrays, but this will be highlighted in your star map, with dynamic missions being generated to bring it back online. But this is the PvP you already know and experience right now, just without security forces. But before we jump into an unlawful system, let's explore what options you have if you pirate a ship. Okay, so first up, let's discuss ownership. All ships and high-value items that you own will automatically be assigned to you. This means if someone steals your ship, you can mark it as stolen, either via an insurance claim or in your Mobi. This will then trigger a dead man switch on the stolen ship, meaning it will cease to function after a period of time. But what options does this leave as a pirate? Well, you can still salvage it. You can tow it back to your fabrication hangar to dismantle it for resources. Or, if you have a high enough rep with the council, our criminal guild, you can get the dead man switch disabled and pay for a new title deed to become its new owner. Also, if you're in a lawful system, you'll need to find a transient jump tunnel, as all major locations and POIs will have custom security that will scan you on arrival. Okay, so with that out of the way, let's look at the unlawful system in Pyro. Unlawful systems have no laws at all, and with that comes opportunity. Pyro, as an example, has an abundance of high-quality resources and is a hotbed of criminal activity, the literal definition of high risk, high reward. With crafting now requiring resources, you're going to want to create bases to mine and extract them. This is where base raiding will become a new form of PvP, and it's founded on a combined arms ethos. Defending players will be able to add defenses such as walls, automated turrets, and most importantly, ground shields, a localized version of the planetary shields used in lawful systems that absorb the most powerful of weaponry. No longer can you just turn up and drop a Moab. One huge difference, though, compared to planetary shields, is that these shields can be disabled. No Moab, no party. You'll have to strategically assess each base and punch your way through its defenses on foot to eventually bring down the shield generator. Once the shield is down, then you have options. You want to raise it to the ground, you can bomb it from the air. If you want to extract all the resources, though, you'll need to infiltrate the base using explosive charges and hacking while fighting off the defenders. Now, both piracy and base raiding is founded on sandbox gameplay. And again, that's the essence of Star Citizen. But we want to add more. Something where you can log on and immediately find the action and fight for a purpose. So first up, let's go on a history lesson. In the early 2600s, there was a fledgling corporation called SEAL that had developed a new system-wide planetary shield technology, the same technology that will provide protection for your bases today. To prove this tech, they wanted to use Nyx and Pyro systems as a testbed. With the promise of high-quality resources, SEAL lured independent miners to man the shield network in exchange for shield protection for their settlements. As a prototype, SEAL couldn't provide total coverage over all the mining settlements, and so they created the SEAL Tokens program, allowing the most industrious factions to purchase shield coverage for their work. The network consisted of multiple linked bases on the ground that then linked to several stations in orbit around each planet that then connected to the nearest relay in the shield network, which eventually linked back to the shield core, which oversaw system-wide distribution of the shield technology. Factions could then earn SEAL tokens for working on any part of the network.
They could then use these tokens to buy shield coverage. But with the competition amongst factions being so intense, Seal was only able to offer shielding to the hardest workers. Unfortunately, due to outlaw interference, Seal eventually pulled out of Pyro and Nyx and pushed for a more automated solution in more civilized systems. So fast forward to present day, without Seal's backing, they had to pull out and leave it as it is. And welcome to Station Warfare. With the Seal network still in place, but lacking resources, orgs can take ownership of these structures to gain access to planetary shield tech, which, as you know, would make their bases invulnerable. Unfortunately, there's a catch. There isn't enough to go around. And as in the good old Seal days, the system still works via the Seal token program. To earn tokens, you'll have to assault a location and then deposit resources to power the network. This begins with ground bases and ends at the shield core. Each structure occupied will then accrue Seal tokens over time, with larger structures earning more, and at the end of each week, you must then use these tokens to purchase shield protection. With shield coverage being limited, though, the system automatically selects the orgs with the highest bid from across all shards. Allora, concettualmente non è complicato, solo che sta buttando troppe informazioni tutte assieme, quindi la gente è già fusa di testa per le presentazioni di prima, quindi bisognerà fare un bel riassunto, ma di questo me ne incarico io, farò un bel video, perché questo della 1.0 è concettualmente una delle cose più rilevanti proposte probabilmente negli ultimi 6-7 anni. Ovviamente è tutta filosofia, dopo metterla in pratica sarà un palo nel culo letteralmente, però va bene, è una visione chiara, quindi va bene. More about that, I'd like to welcome Ian Leyland, Star Citizen's creative director, to the stage. Mi piace questa visione. La cosa più bella in assoluto è che, nonostante sia complessa, è chiara. È un accostamento che la Cloud Imperium non ci ha quasi mai offerto. Thank you, Rich. Thank you, Dave. So, to continue the conversation of large-scale endgame org activities, let's go back to Pyro 3, where the ground bases were being built earlier today. This morning we saw the small habitat being built by Luke, and then we saw Deck start to expand the base into a commercial enterprise. But eventually we saw a massive example of an org base. But with everything Rich was talking about, with org system-wide activities, we want to give you guys the ultimate end goal. But also the thing we need to protect. And to do that, let's look up into the sky and see what it is. Le stazioni spaziali dei giocatori. No, vabbè, no, non si può. Se la posso lanciare su Hardcore. Non si può, cazzo. Hanno vinto. Grande la 400 euro.
hanno gli utensili. Sì, sì. Già me ne vedo una con la Let me cammetta. introduce you to player space stations. Continuate a dire 1, 2, ma tendere all'infinito non va bene, Turibupu? This will be the starting point for your base of operations, for system-wide org activities. But why is this an end Cosa già in goal? pledge? Well, first of all, to construct your own space station, it's going to require vast quantities of resources and materials. And also will be a large time investment. But how do we start? Well, it all starts with the supply bay. And the supply bay can only be constructed by the Pioneer. Anche qua sì che... Porca puttana. Once it's created, the supply bay then handles the creation of the station itself. Now, we're in Greybox development phase, so the artwork's not final, but let's go on a journey and start building our space base. Ma quanto sarà difficile mantenere tutto ciò per la gente che spacca il cazzo. Porca madonna. Mi è sembrato che sentivo un porca madonna. Sia strana da questa espressione. Perché non lo bevete? Sono tornato nel momento giusto. Comunque quando il tipo ha presentato questa cosa qua, secondo me potevano tranquillamente pisciare sulla folla, la gente avrebbe bevuto senza battere ciglio. Sì. Questa c'è gente che passa. Questo ragazzi è lo stadio ultimo del base building di una orga, ci vuole tanto tempo per arrivare fino a qui. Le uova, guarda le uova. Non sono uova quelle, mi dispiace. Quella è plastica. È diventato l'idolo delle folle. Vabbè, Awesome. So as you saw, the cargo grid of the supply bay consumes resources, and the required resources will be substantial and will need to be topped up over time. So this means orgs will be encouraged to have efficient logistic networks to feed the supply bay. And as Rich outlined with professions, it's ideal if your org is well-rounded in terms of roles. Even the starter player can contribute. The supply bay has automated construction zones, which are used to create the station. And unlike ground bases, many drones are used at once to create the base. Once the station is built, the supply bay then integrates into the station itself. So here we are. We've built our core station module, and it's big. And out of the box,
the station comes readily built with some core functionality. Let me talk you through it. Right on the top is the bridge, which is the command deck. This is where all further construction is going to be managed. From here, we can then monitor the status of the entire station. We have access to power and water management. Power and cooling is something you'll need to consider carefully. It also is an area to set permissions for who can enter particular areas, either divided by the ranks of the org itself or open to the public. And there'll be a radar station to track the activity outside the base. And the terminals to access logs of who has visited the station and see what they did. So let's jump back in game and take a stroll through our bridge. Sì. Non pronto ancora. Sì, però voglio dire, c'è già un Greybox. C'è sempre un Mona che corre, eh. Lo troverò. Come così c'è sempre una guardia che non si fa i cazzi sua. Perché ha ricostruito quei capelli? Mi sono perso. Prima di oggi finirò come Marty. Perché si è visto le basi physically personali. connects the entire station and will provide access to the various decks. Each level in the station will have a centralized lobby area. And this is your Questo station. gameplay praticamente You'll sei be able to tagliato use the fuori da decorator ogni mode, altro gioco. so you'll have plenty of Stai lì, space Star City dalla theme vita. it however you want. Per la vita. Esatto. And speaking of having plenty of space, this Sì, non space li caghi più station gli will altri. have a one-to-one interior layout matching the Non ne hai il exterior. tempo. No magic elevators. Mamma. Non posso! Chissà che non mi incazzi. Come se non lo sapessi, gliel'ho detto 20 giorni fa. Around the entire perimeter, and it's wonderful. Okay, let's jump back in. Quindi tutti a casa di Alicos, nello spazio. Casa nostra, non mia, uè. Holmes Station si chiama, Holmes Station. Sai cosa vuol dire gestire una cosa del genere? Casa solario, ragazzi. Sarà dura. Ci prenderemo il nostro tempo. Con calma si arriva dappertutto. All right. As you can see, right at the bottom of the central transit system leads to the lower Servirà la areas. cooperazione di tutti. This is where you'll gain access to the engineering deck. So like bigger ships, this is where all the hands-on engineering and maintenance gameplay happens. This will serve as the beating heart of your station. Then we have the hangar deck. And as the name implies,
this is where you'll gain access to your hangar network. The base station comes with a large hangar already built, along with 2 docking collars, and also empty slots for another 2 medium hangars when needed. There will be a vast network of internal road systems, meaning you can quickly drive from one hangar to the other. No elevators needed. Okay, let's check back in. Quella che ha comprato c'entra? Posso? Dentro è proprio una miscola pura. Guardali, questo è già lì che guarda. Vabbè, è fighissima, raga. Proprio bella. Allora, se Darta si vuole mettere a sti computer deve essere sobrio in game. Se no non va bene. Cosa? Se Darta si vuole mettere a quei computer deve essere sobrio in game. Quindi sono un caso. All right, so your station hangar will offer some enhanced logistics. For example, there'll be spaces for several freight elevators. And there'll be empty modules for open ship parking for vehicles and ships, vehicles and ground vehicles. And there'll be also exit points where you can simply drive out into your station. Then there'll be also an upper level for the observation deck. From the observation deck, you'll have a control room, and from here, you'll have master control over the freight elevators and the vehicle elevators. This means that even before someone has landed, their new cargo can be up into the hangar and ready to be loaded up. Now, everything we've spoken about so far is what comes with your station. Let's talk about what you can do to expand it. As I mentioned before, the station comes with a predetermined interior network of corridors and roads. And in this network, you'll find an array of bulkhead connectors. Bulkhead connectors will come in tiers 1 to 3, which drives the size of room you're able to build. In the interior build mode, this is where you start to expand the interior of your station. The rooms will require resource and time to construct, and once built, you can rename each room, which will be reflected in the station's minimap. The interior of your station will have ample areas for you to expand. You can build generic empty rooms, and you can fill with items to your heart's content. You can also build specialist rooms, where the theme and functionality is already set for you, such as mess halls or infirmaries or generator rooms. And of course, there are shops. So similar to the small shops we built around the ground base, this is on a much bigger scale. But that's just the interior. Let's talk about the exterior. On the exterior, we have minor hard points. These are attachment points located on the upper and lower surfaces of the station. Using build mode, you can customize your station with a variety of modules, which tailor it to specific functionality. Some modules cater towards resource collection, such as gas harvesters, while others are geared towards defense, like shields or turrets. This goes back to bridge operations of power management. A situation may arise where power priority is needed.
Then we have major Vaccaboia, hardpoints. The follia. core station module comes with 2 hardpoint connectors. Major hardpoints are used to connect substantial wing additions to your station. Sta male. The first example. Porca puttana. Ragazzi, sta male. Portategli qualcosa. Awesome, thank you. Awesome. The first example No, is the follie. cargo wing. Ma di che cazzo stiamo parlando? The cargo wing will dramatically increase your inventory capacity. So this is ideal for orgs who are specializing in holding. Then we have the refinery wing. So you'll be able to refine resources on a vast scale. As it's in space, it's much more convenient than traveling to a ground base. Now, a player could buy resources from your cargo wing and then refine it directly in the refinery wing. And finally, we have the hangar wing. So, all right. So, the bigger your fleet, the more hangars you'll want. There'll be a variety of hangar sizes as well as docking collars to help organize your fleet's deployment. All major hardpoint wings are connected via struts, and like the rest of the station, the struts are also internally traversable. Okay, so let's recap on the exterior expansion wings. Minor hardpoints give us options on how to collect resources or provide automated defenses for your base. Major hardpoints gives us options on how you can specialize your base. Let's jump back in game and see how our base is getting on. All right. Yes, Pedro has been working with us on this as well, so thank you. Looking cool. Customization is just as important as expansion. Dai, continuate a mettere l'arancione, brutti stronzi, continuate. And you'll be able to apply decals for your org logos. Pure il logo. Outside of minor and major hardpoints, your station will come with 2 unique base expansion points. One on the top side behind the bridge, and one on the underside. The top side will be for the crow's nest. Now, all the other modules built so far have very specific functionality. But I'll admit, this is for the org members out there
who want the No, io abito a terra, non in cielo. Space. Dimmi che quello è. Dimmi che è l'attico. La sporreria più sporreria. Dimmi che è l'attico. No, è l'attico. E invece il bordello. È tipo la tua fottuta casa. Dove tu sarai cliente, certo che sì. Dove puoi sfondare o essere sfondato. Esatto. Parola di Martin. All right. So I'm going to be flying around the verse, and I want personal invitations to see what you've done in those rooms, okay? Super cool. I can't wait to see what you do with it. Now let's talk about the underside. This is going to be for the flight deck, which also comes with an additional 3 major hard points. The flight deck is perfect for your rapid reaction forces. It's ideal for fighters, but big enough to fit most ships. It's the perfect home for your station's defensive air wing. And just like the hangars, there'll be an observation deck which can override freight elevators, making rearming quicker and easier during operations. So an org with a tight flight deck crew can be substantially more efficient than others. Now, this one's my favorite. Let's take a look. All right. There's a few little Easter eggs in that video. But why do you need a flight deck for your rapid defenses force? Well, if you've built your super awesome station in a super lawless system, now you're the potential targets for others. Everyone will have their eyes on your resources and wonder what gear you've got in your inventories. And let's say we didn't win the station warfare bid that Rich mentioned. Let's take a look at the inevitable.
spider. Il picco d'oro non si tocca. Oh. Okay, so not only is your station a staging area for offensive campaigns, it's also a defensive fortress. The exterior of the station itself can take quite a beating. It's going to be very hard to damage. So the goal of attackers instead will be to punch a hole through the defenses and get inside. The optimal way to do this will be to infiltrate through the flight deck or EVA hatches and work your way up. Once inside, yes, once inside and you've cleared out a hangar, you may also want to consider airlifting in a tank or two to clear some corridors. Raiders will have to hack freight elevators or bulkheads in order to gain access. And of course, bring enough ships with them to start hauling out the loot. Gaining control of the bridge will allow access to storage, which would otherwise be unhackable. So, as a defender, there are a variety of automated defenses you're able to install internally within the station, such as blast doors, which seal shut, systems to be breached, and a range of turrets like anti-vehicle or anti-personnel. These will all help slow down the attack and give time for your reinforcements to show up. So let's do a final recap. This is one of the end game goals for dedicated orgs, and will be your base of operations for system-wide activities. The station can be customized both in the interior and the exterior, meaning you can tailor it to your own requirements. And it's your very own home amongst the stars. But wait. But wait. There's one more unique module we can build, and that is the dry dock. Possiamo costruirle. This unique slot will be at the back of the station. It has its very own dedicated observation room with crafting stations, and has a transit tram which runs along the inside of the arms, leading to the docking collars where your ship will be constructed. So, the only question dopo lo schiaffo di ieri, questa è la pillola. Sizes of ship can we build? Qui si va su, Let's take a si look. va su col side. I'll just watch the end of the show. That's great. I want to see the reaction. Direttamente una benga? Yes. No, anche non è la benga questa qua.
Addirittura! Puoi attaccare a... Addirittura! No, vabbè. Pratica diventa una fortezza impenetrabile. Thanks, Ian. So now we're talking. Multiple stations linking and dry docks to craft your very own capital ships. The ultimate end goal for any org. Okay, so let's take a step back. At the beginning of this presentation, I mentioned we had 3 types of players and 1 universe. And hopefully you can see we have purposeful gameplay catering to each type of player. But that wasn't the only goal. It was to build a game that connected all 3 together cohesively. And this is where you come in. The community, the lifeblood of Star Citizen. Whether you're a PvE player delving for unique crafting blueprints, a non-combat player mining for high-quality resources or building a base with your friends, or a PvP player fighting for your org in station warfare to protect your base. Each one of you supports each other. You need the blueprints to craft, you need the resources to make them, and you need the equipment and protection to be safe. This is what Star Citizen is. It's a universe that caters to all players. Now, I could probably go on for another 10 hours deep diving into each system. But I'd do Jared out of a job, and he needs future ISCs and SC Lives and CitizenCons. Today was to reaffirm what type of game we are making. And I hope you continue to come with us on this journey as we march towards Star Citizen 1.0. Thank you, CitizenCon, and can we welcome Chris Roberts? No? No? One second. Jared? Ed ecco in arrivo la bomba. Eccolo morto. So Chris is not ready yet. So we're gonna ad-lib a bit. I'm here. Well, LTI is warranty insurance. That's what you're gonna get. I have it on my thing on. Yeah. Welcome, Chris Roberts. Yeah, ahead of schedule. Yeah. I was going 1:30. I don't know. Sembra You don't need this, right? Well, then they're going to scroll it. Thanks, Rich. Rich, Dave, and Ian. I hope you guys and girls loved what you saw there. It's having a definitive line in the sand is incredibly empowering for the whole team, and I think for all of you guys in the community. As I said, introducing the presentation, we will never stop growing Star Citizen, even past 1.0. And part of what makes Star Citizen so special is the symbiotic relationship between you guys, the community, and us, the developers. And I know I can be accused of feature creep, but you only need to look at Spectrum, Reddit, and Discord to see countless great ideas and suggestions that come from people playing a live alpha and seeing areas that the game can grow and improve. And often we take these on board because they will make the game better. And in some ways, while you could say Star Citizen is a Chris Roberts game, I would say it's all our game. The developers, the community, building the game, we're all building this dream game together. And I think that's what makes it special. I think that's why you guys and girls have been here for as long as you have and have supported us through thick and thin, because we're doing something together. And I don't think in almost any other game you have the opportunity to be involved at that level and have your voices heard and impact what we do. Because, you know, occasionally we'll do things and you guys are like, no, that sucks. And we're like, yeah, you're right, we'll change it.
And also, like I said, we definitely read and look and hear all the stuff that you write. Some of it may not be so nice, but a lot of it is really great, and we take it aboard because we're just trying to build this amazing universe for us all to live in together. So, what defining 1.0 does, though, for us is give us a finish line in terms of feature and content we are committed to delivering for when your life in the verse becomes truly persistent, your gameplay to progress your reputation, the money you earn, the material possessions you collect and earn will persist even as we deliver more content and features. And I think that's incredibly important for really finally being able to fully commit and not just go, okay, well, I'll play for a while until the next patch comes out. And it's also a market for the game to be more stable, well optimized, and incredibly friendly for new players as well as experienced ones, which I think all you guys are. But that'll only be the start of our journey together, because the vision of Star Citizen is a game that has no sunset, one that will continually grow with new content and features. We'll always make sure we're on the cutting edge of new technology. We'll never be outdated. I know I occasionally see, oh, in so many years, you guys will be out of date. But as you can see by our constant presentations, we're always looking to make whatever we can do, whether it's the visuals, the audio, various ways to make the gameplay better. That's something we will always be working on. So we'll always keep the game at the bleeding edge of graphics, sound, physics, and yes, we'll support VR. And we actually have that in the background we're doing. Now we got stuff. Così, a secco. So I hope you've enjoyed this year's CitizenCon. We demoed a small prologue that opens Squadron 42 live, with a few crashes to prove it. As I said, there's a really great full playthrough, no crashes, that Rich did immediately afterward that's up on YouTube. And we've given a date to finally deliver the spiritual successor to Wing Commander that the team and I feel comfortable in hitting. We've defined what Star Citizen 1.0 will be and shown features such as base building and monster hunting that we'll be delivering in the next 12 to 18 months. 4.0 and server meshing and Pyro is coming at the end of this year. We're already in Evocati on 4.0. I think some people have been streaming some stuff. And in coming weeks, we'll continually stabilize and improve the experience as it moves into PTU and then goes to live. With this, we will have delivered the majority of what we showed last year at CitizenCon, with the remaining features coming early next year. And there are over 1,000 people committed, 1,000 people at CIG committed to bringing you all this and more. We love what we do, and we're inspired by your passion and support. We know that we are truly lucky to have such a strong community that 12-18 mesi per il base building basico e il monster hunting, ragazzi. Non travisate. Ability to dream and reach for the stars. And I truly mean that, because as a developer, it's very unusual to be able to build a game of the ambition that Star Citizen is and Squadron 42 is, and that's all down to you guys and girls. So thank you very, very much. And then over this past year, an incredibly passionate group of people have worked behind the scenes to bring this weekend's event to life. And I want to take a moment to thank Leah and Ed, Tyler, Jared, Kat, and so many others have poured their hearts into making this weekend special for all of you. And a huge thanks goes out to our presenters and teams supporting them, whether they're here with us today or watching from one of our other studios around the world. In the words of Admiral Bishop, I'm proud to stand with our teams and everyone that put this show together. And all of the CIG staff working on the show floor, your hard work ensures everything runs smooth and keeps the energy alive throughout the event. And finally, a heartfelt thanks to the community members who volunteered their time to run this year's show. None of this would be possible without their dedication and support. I thank all of you very, very much. And you know, many of us in the team are going to, myself included, are going to head down the road to the Factory International for the Enter the Atmosphere event that Atmos is doing. So I hope a fair number of you will manage to make it over there. There'll be a whole night of racing and esports, a bonus developer panel with Yogi
Klatt and Richard Towler, which I think are, as always, they're good panels. And with that, Citizen 2954 comes to a close. I hope you enjoyed what you saw, made new friends, reunited with old ones, and marveled at the creativity on display at the community booth, which was pretty awesome to see. And CitizenCon always underlines what makes Star Citizen special. So that's you. You guys here coming together, supporting, watching, giving us, the team, the energy to make this game. So thank you. And we'll see you in the booth. Bloccata la Cambialicos o? Ho avuto un ictus, ha sbattuto gli occhi però. Sì, è vivo. Allora, È finita? È finito. CitizenCon finito per chi non vuole restare. Io adesso devo andare a mangiarmi un boccone perché devo assumere qualcosa prima di stramazzare in terra in qualche modo. Facciamo una mezz'oretta di pausa. Chi vuole, dalle 3 in poi, in attesa anche della fine del giveaway e in attesa di collegamenti direttamente da Manchester, direi che parliamo un po'. Io non so quanto parlerò perché sono sopraffatto letteralmente da un senso di comunione che è difficilmente descrivibile, quindi facciamo così, ci ritroviamo qua fra una mezz'oretta, tempo appunto di pranzare, e anche i ragazzi in chat che ho visto che siete stati attivissimi, vi ringrazio. Se rimanete poi abbiamo maniera di interagire, e io soprattutto di interagire con voi in maniera molto più diretta. Dai, ci vediamo fra una mezz'oretta, va bene? Va bene. A fra poco. A dopo. Ciao. Va bene, Ok, buon grazie. pranzo. Dopo. Dopo. Scrimmi.
sì, me l'ero dimenticato, Nibel, chiedo venia a tutti quelli che magari hanno sentito rumori molesti in questa sospensione. Allora, è difficile, nel senso che organizzare la miriade di informazioni di questa seconda giornata mi porterà via probabilmente il prossimo mese. Mi sono messo via che appunto probabilmente 5 o 6 video di riassunto delle cose principali, e su tutte ovviamente base building 1.0 arriveranno, ed è un programma che cercherò di tenere il più stretto possibile, soprattutto per quanto concerne me stesso e i miei ritmi di produzione, perché questo CitizenCon mi ha fatto capire anche che devo un po' cambiare modalità di approcciarmi a questo universo che ha scalato in una maniera così esorbitante, esacerbando in ogni senso il potenziale che ha, che insomma, come cambia lui in qualche maniera devo cambiare anch'io, e quindi insomma cercherò, non voglio promettere niente, però la mia intenzione è di essere molto più fitto su quello che è l'universo persistente, sia a livello di gioco che a livello organizzativo, e poi ovviamente a livello informativo. Tutto mantenendo quello spirito che sapete contraddistingue questo angolo di rete, ovvero molto cacciarone, molto alla mano e senza drammi e senza regole, e con tanto e anzi direi troppo buon senso talvolta. Allora, il CitizenCon, per chi insomma si collega adesso, si è collegato di recente o ha notato la sospensione di questi 20 minuti, mezz'ora, è finito mezz'ora fa con i 3 panel di oggi. Oggi è stata una giornata, devo dire, che ha scalfito il cuore di una persona che fa veramente fatica a emozionarsi in senso soggettivo, sì, nel senso comune, ecco. E sono infinitamente vivo e profondamente grato, diciamo, alla Cloud Imperium per quello che ci ha mostrato oggi, che io vedo che c'è un sacco, ho letto insomma la chat, c'è un sacco di dibattito sul quando, sul come. Cristiano Roberto è stato molto chiaro. Le dimostrazioni base del base building e del monster hunting, per capirci così, quindi l'introduzione anche di una fauna un po' più attiva e un po' più sensata per quello che è il gioco, arriveranno nei prossimi 12-18 mesi. Ora, io non voglio fare i conti perché oggi è una giornata a tratti epocale che mi compie come pledger letteralmente, però tutto quello che abbiamo visto sulla 1.0 la allontana di almeno 3, 4, forse anche 5 anni. È positivo, perché sapete che quando il buon Cristiano Roberto ha citato per la prima volta la 1.0 all'inizio dell'anno, io sono rimasto un po' stordito, perché per me e anche oggi hanno detto la 1.0 è il gioco completo. C'è di mezzo fra l'alfa, ovvero lo stato attuale di produzione, il cantiere aperto che è Star Citizen, e la 1.0 che loro considerano gioco completo. Non ci hanno infilato neanche una volta la parola beta, e non hanno infilato la parola beta una volta neanche oggi. Il bilanciamento sarà talmente corposo una volta che la costruzione della marea letterale di novità che abbiamo visto oggi sarà portata a compimento, che ovviamente ci vorranno degli anni anche solo per quello. Perché se la 1.0 è il gioco pulito, rifinito, completo, deve recare in dote naturalmente anche e soprattutto un gioco bilanciato in ogni senso, da quanti scudi alluminio ci vogliono per produrre il modulo abitativo dell'avamposto piccolo, passando per quanti colpi può portare un cannone laser in base a quel determinato motore, a quel determinato generatore, e in base ai tier delle varie componentistiche di bordo ed eventualmente della nave stessa e degli attacchi stessi. Quindi le variabili, e questo ve lo dicevo ieri nella premessa nella premessa al CitizenCon, ieri ho richiamato più volte il concetto di entropia, e appunto l'entropia è quello, è il disordine che conclama in maniera esponenziale, e le variabili
in base a quello che abbiamo visto oggi, noi sappiamo che le variabili nel verse già adesso, già in questa 3.24.2, sono innumerevoli. Provate a immaginare le variabili di un sistema finalmente molto chiaro, ma altrettanto complesso come quello che abbiamo visto oggi. Parlo di base building, parlo di 1.0, ma possiamo tranquillamente riferirci anche a banalmente al reticolo di dati che presto popolerà i pianeti, cose che noi non vedremo ma che saranno fondamentali per l'aspetto simulativo. Non hanno parlato della simulazione ancora, anche se i cenni all'economia nel panel della 1.0 strizzano un po' l'occhio, però bisogna capire il fatto che non hanno parlato della simulazione. Questi anni, questi 3, 4, 5 anni di distanza dalla 1.0 sono ulteriormente legittimati. Cosa dire? Io ho veramente pochissime parole oggi e come posso dire, adesso fra poco ci colleghiamo eventualmente da Manchester con il buon Philly, così ci dà qualche idea a caldo anche lui, che ha vissuto questi momenti storici direttamente dal vivo, e dopodiché andiamo in tavola rotonda e lascio letteralmente parlare gli altri. Eventualmente qualche spunto lo colgo di qua e di là, però sono già proiettato a cercare di ordinare le informazioni perché sono veramente tante, e lasciarle magari qualcuno di voi, evidentemente, visto che siete in tantissimi, mi considera anche bravo ad andare a braccio, ma oggi le nozioni, le novità sono talmente vaste, talmente complesse, talmente numerose che non me la sento di andare nello specifico, perché sicuramente mi sto perdendo qualcosa. Passerò la prossima settimana, da domani mattina fino al prossimo venerdì, a setacciare questi panel più rilevanti, tra virgolette, per cercare, come detto all'inizio, di darvi dei video che facciano un po' la sintesi in maniera il più essenziale e ovviamente avvocato e appassionato possibile di tutti questi concetti, perché sono veramente tantissimi e immagino che moltissimi di voi, come anche noi, in qualcosa ci siamo persi, soprattutto nel panel della 1.0, che come previsto è stato un panel molto di filosofia, molto di visione, ma la cosa buona di questo panel, e questo lo posso dire con certezza, è che la Cloud Imperium, al di là del quando, ci ha dato il come in maniera chiara. Ha definito cos'è Star Citizen e cosa mira a diventare. È una cosa che non ha mai fatto perché sapeva che poteva essere pericoloso. Oggi invece non si è solo presa il rischio l'ha accartocciato e ha fatto canestro. Questo ovviamente secondo il mio personale punto di vista, quindi ribadisco, metto ancora il disclaimer, qui non siamo dei professionisti, siamo presi dalla strada, un gruppo di amici che ha guardato il CitizenCon e lo commenta. Non dovete considerare le nostre come opinioni professionali o di esperti in nessun campo, perché non abbiamo le competenze e soprattutto non abbiamo nessun diritto e nessuna legittimità in merito. Ok, allora, un attimo che scrivo a Philly, che mi ha scritto qua in generale, e almeno glielo dico, perché ci sono, così almeno nel caso facciamo un collegamento da là, lo peschiamo e ci racconta un po' insomma come ha vissuto l'esperienza e tutto, e poi appunto andiamo in tavola rotonda vocale. Allora. Un attimo che arriva. Allora, intanto leggo un po' di messaggi finché mi risponde. Sì, scusate il microfono, però appunto, a parte l'essere sobbarcato, sono anche esaurito, perché sapete, io non sono abituato a fare in 48 ore, 20 ore di live, è una roba fuori dal mondo per me. Qui poi delle date ho già citato prima. Ciao Uplod, ben arrivato, buon pomeriggio, benvenuti anche a tutti i ragazzi, ribadisco, che si sono uniti a noi magari a diretta in corso. Oggi non ho avuto l'opportunità di interagire tanto con voi in chat per ovvi motivi, ho voluto tenere centrale panel che tra l'altro per me sono speciali, proprio perché il base building, il crafting sono il mio gioco, lo sapete ormai, è quello che cerco esattamente, quindi vederli anche e rimanere stordito dalla bellezza di quello che ho visto, ovviamente ho voluto dare priorità a quello. Comunque nelle prossime dirette non so ancora se farò un post mortem, è possibile, dipende magari da quanto tiriamo per il lungo oggi. Comunque, come detto, per forza di cose vi farò dei video di riassunto e vi darò qualche idea mia personale anche direttamente su quelli, in maniera che possa organizzare le informazioni.
Marcus ha gettato la spugna. Crotalus, ci sono tantissimi altri, non ci sono solo io, anzi, in live adesso c'è ancora il buon Stray Dog che gioca Star Citizen con buona costanza e porta un sacco di gameplay, come anche il Tizio Spaziale, che ha un canale YouTube di tutto rispetto, che vi invito a raggiungere e a recuperare, perché anche lui ha sicuramente più costanza del sottoscritto nel fare le cose. Io spero di cambiare, ma sapete, è sempre difficile come dire, avere l'intento e poi farlo per davvero, anche perché voi continuate a scrivere, sì, il saggio continua a dire, sì, devi andare full time streamer, sì, ok, però nel senso, io con che diritto io vi dico da oggi a domani mi dovete pagare per fare delle creazioni di contenuti? Ma io non penso proprio, cioè non esiste neanche lontanamente un'affermazione del genere. Faccio bene, lo so Nemesi, infatti qualcosa si perderà sicuramente anche delle conversazioni, per quello voglio fare il disclaimer. Considerate che anche noi, come tutti voi, l'abbiamo appena visto, il CitizenCon, e reagiamo a caldo a quello che abbiamo visto. Poi faremo tutte le osservazioni del caso nella miriade di dirette che ci aspettano da qui alla fine dei tempi, anche mentre giochiamo ovviamente a Star Citizen stesso. Sì, anch'io aspetto i video tuoi, mi sono perso parecchie volte con l'inglese troppo veloce. Infatti, allora, l'inglese in realtà io lo capisco bene, lo parlo bene, quindi non ho avuto problemi a seguire, però immagino anche per chi ha difficoltà a star dietro, oppure effettivamente non lo capisce, potrebbe essere stato tutto molto vago. E sarà un bel lavoro organizzare le informazioni. Non so da quando partiranno sti video, però io comincio subito già stasera a mettere giù qualche bozza, qualche storyboard così, per non perdermi anche la presa mentale che ho adesso, perché se comincio fra una settimana devo rielaborare tutto, rianalizzare tutto. Mi faccio già una scaletta già stasera, in maniera da poterveli offrire nei prossimi mesi, insomma, magari entro la fine dell'anno. Fra il dire e il fare c'è di mezzo il verse, è proprio vero Elettrovolt, questo potrebbe essere uno dei motti della Cloud Imperium. Buon pomeriggio, ti saluto, questa live la lasci? Allora io vado avanti con la diretta, nel senso che adesso andiamo, appunto, come detto, facciamo un collegamento da Manchester, poi facciamo un po' di Tavola Rotonda, che è una conversazione fra amici riguardo il CitizenCon. Andremo avanti secondo me massimo un paio d'ore, e dopodiché ci salutiamo e ci vediamo eventualmente in settimana, probabilmente. Scherzando, dicevo, pensare di diventare full time streamer content creator è come core game Star Citizen. Sì, lo so, cioè sapete che io tanto, nel senso, non porto mica altro, ci ho provato in passato, ma non porto mica altro rispetto a Star Citizen di titolo, perché è quello che mi interessa, quello che mi ha anche formato, ha contribuito alla mia formazione umana come persona, letteralmente. Però è una cosa che non... Per quanto sarebbe bello, ovviamente, è una cosa che sicuramente poi non posso chiedervi, perché cambierebbe il paradigma con cui comunico con voi se entro in quel senso lì. E rendere un lavoro qualcosa che finora è stata una passione può essere forse più deleterio che altro. Poi, insomma, se l'impronta mi permetterà un domani di vivere di questo, sarebbe figo, però non miro a quello, e come sapete evitate di abbonarvi, che a me rompe solo il cazzo. Quando andrò a mangiare dovrò apparecchiare per 3, io la mia ragazza è la fottuta scimmia. Vabbè, Lele, insomma, è legittimo, Tanto vedrete che fra qualche diretta qua di fianco ci sarà una scimmia di peluche seduta sul letto tutto il tempo, perché oggi ne hanno veramente tirato fuori il meglio di loro. Più che altro fai diventare la tua passione anche il lavoro, visto quanto ti ha preso questa conferenza. Sicuramente non è facile, però sai, sarebbe figo. Lo so, sarebbe figo, è il sogno di persone innumerevoli una roba del genere, però non lo voglio fare in maniera strutturale. Se questa cosa arriverà in maniera spontanea, bene, se no di sicuro io non tendo direttamente su una roba del genere, poi vedremo. Passo di qua che Twitch salta ogni 3 minuti. Io vedo che non ho problemi, però può essere, ieri Twitch aveva problemi anche con la diretta di Star Citizen stesso, quindi. Allora, intanto grazie a tutti i nuovi follower di oggi, grazie ai nuovi abbonati. Sapete che fino per un altro paio d'ore, 2 ore e mezza, c'è pinnato in cima alla chat il giveaway di una Zeus CL, dopo che ieri il buon Finfor ha vinto una TLS e il buon Lo Steven ha vinto la Zeus MR. Quindi insomma oggi chiudiamo con il Clipper. Allora, vediamo se Philly mi risponde.
Così se Fili mi risponde facciamo proprio un collegamento al volo da quelle parti là. Dai, ditemi anche voi ragazzi in chat intanto un po' di opinioni, impressioni, voglio sapere anche da voi come avete vissuto tutte queste rivelazioni, perché la giornata di ieri è stata relativamente normale per un CitizenCon, quella di oggi invece ha voluto strafare al punto che appunto mi ha... Avete presente un randello sulle ginocchia che dopo non riesci più a camminare? L'effetto è esattamente lo stesso. Io continuo anche a starnutire. È l'allergia al tempo, all'attesa che avremo per questo base building Turibuku. Mr. Z scrive, poi va a puttane Star Citizen e si ritrova disoccupato. Il lavoro fa bene a tenerselo stretto, anche perché io il lavoro l'ho comunque tarato su Star Citizen, nel senso che io non faccio... Guadagno come un full time, ma non faccio full time, volutamente, altrimenti non sarei qua, non avrei la forza e neanche l'energia. A me, mortacci loro, è toccato lavorare sia sabato che domenica, ed accade una volta al secolo. Complimenti, proprio il weekend del CitizenCon. Energy, secondo me, intanto benvenuto, secondo me tante cose saranno pronte tra 3-4 anni. Come detto poco fa, quello che abbiamo visto oggi, avremo le basi nei prossimi 12-18 mesi, e va benissimo. Anche il base building molto basico, con la sola barra di Berlusconi che ti permette di produrre magari i moduli piccolini, è già comunque tantissima roba attorno a cui costruire del gioco. Tutto il resto, Star Citizen 1.0 stesso, è distante 3, 4, 5 anni. Parliamo veramente di decine di mesi ancora di attesa. Quindi va un attimo... La cosa che oggi bisogna fare è in qualche maniera è cercare di digerire questo fatto, perché è tutto bello in prospettiva, ma ci aspettano mesi e mesi ancora in cui questa cosa non c'è. Quindi noi dovremo trovare la forza, dopo la bellezza di oggi, di tornare a giocare allo Star Citizen attuale, che per carità si fa e si fa volentieri, perché si gioca assieme, la base è quella, no? Però ovviamente dopo aver visto tutto questo ben di Dio, molti di voi hanno scritto e detto prima io voglio tutto subito, ed è una volontà che appunto prende il nome nel dizionario di Star Citizen di scimmia, giustamente. Devo ancora capire tante cose che mi sfuggono, ma con calma, assolutamente sì Baldo, con calmissima. Anch'io, come detto, non voglio tirarla per le lunghissime, però devo organizzare le informazioni prima di poter parlare con cognizione di qualcosa. L'importante è che le patch rimangano piene di novità, assolutamente mister, e però abbiamo visto che nel 2023 il cambio di rotta su questa cosa c'è stato, quindi vedrete che... Grazie mille Ignis del follow intanto. Beh, diciamo che quando parti poi puoi cambiare, comunque lui fa un lavoro aggiunto per sovvenzionare tutti i pledge, quindi ci sarà dentro con tutte le scarpe con Star Citizen. Sì, cioè non è che faccio il lavoro aggiunto, non è che lo faccio per Star Citizen, perché sennò mi fai passare saggio per un mezzo scemo. Io l'ho sempre fatto il secondo lavoro, però di fatto quello che mi entra da quello io lo dedico a Star Citizen, perché posso, non perché voglio. Cioè, perché voglio e perché posso. Scusate, mi sono perso il... però, nel senso... dopo quello che entra qua sapete che va in giveaway. Fra ieri e oggi i $400 di giveaway sono andati via, ovviamente, perché voi siete troppo generosi. Cioè io non mi rendo ancora conto del fatto che dei beduini mettono abbonamenti, mettono donazioni, mettono bit finché io posso fare giveaway per il valore di $400 nel giro di 2 giorni. Cioè per me è una roba anormale, è una roba completamente da fuori di testa, da schizofrenici pazzi scatenati che siete. E quindi se me li tenessi io potrei dire vabbè, allora cazzo, potrei vivere di questo, ma io non voglio, anche perché sarei vincolato da questa cosa. Come dicevo ieri anche sui giveaway della CIG, io potrei entrare dalla Cloud Imperium a chiedere i giveaway, ma non voglio essere vincolato, perché è ovvio che se loro mi danno le navi per promuovere il mio canale, tra virgolette, che cazzo, che senso ha? Cioè quello che mi date effettivamente poi mi resta, cioè, lo scambio che c'è a livello di comunità dopo viene meno, capito? Hitman, ciao intanto, ben arrivato, tutto bello, fighissimo, e sarebbe da stupidi aspettarsi che esca in tempi brevi, ma quello su cui speravo fortemente era la data certa e chiara di Squadron. Ne abbiamo parlato ieri, Hitman, e tutti se lo aspettavano, meno che il sottoscritto. Io sapevo che andavano a parlare con il periodo, e quando è periodo vuol dire che non uscirà in quel periodo. Lo Star Citizen attuale è già, a netto di tutti i bug, una meraviglia. Concordo, Caspe, però hai visto il potenziale di una meraviglia oggi? L'hai visto e ti sei riempito gli occhi anche.
Gorlois intanto ben arrivato, grazie del follow, grazie degli abbonamenti, che so che voi appunto vi siete abbonati, avete fatto il follow durante la convention ma non avendo seguito la chat, grazie davvero Gorlois. Per me la conferma di Pyro 4.0 a fine anno è stata una bella conferma, l'ha detto Chris Roberts, non fidatevi fino in fondo. Bello, se noi le vacanze di Natale saremo a Pyro, tanta roba, però, e su questo fatto bisogna che cominciamo anche a organizzare la spedizione, però non ci metterei la mano sul fuoco. Sta cosa l'hanno anticipata troppo, non avranno niente da mostrare in recente uscita, esaurito l'argomento 4.0. Easy. Potrebbe anche essere che questa visione a lungo termine nei prossimi CitizenCon venga scomposta in fasi più piccole, perché il base building arriva l'anno prossimo. Quindi io adesso non penso che a settembre dell'anno prossimo staremo già costruendo qualche base in giro per qualche pianeta o qualche luna, Lele la lepre che dice, adesso arrivo anche in vocale, sto aspettando che Fili mi risponda. Lo stavo dicendo prima, sono rimasto spaesato, sbalordito come all'inizio di tutto, quando ti facevano vedere cose che non esistevano, con la differenza che adesso sai che possono essere fatte. Troppe informazioni, sono assolutamente concorde. Hanno veramente buttato tantissima roba e anch'io, che di solito sono abbastanza ricettivo, sono andato in tilt. La vita è dura di quel che sembra, è più dura di quel che sembra andando avanti. Passarla su Star Citizen è follia. Un conto arrotondare, sa benissimo come gestirsi Alicos, ma farne un lavoro ti metti a rischio serio. Ma di che parli su? Quando hai mutui e figli è un altro mondo. Io mutui e figli non ne voglio, quindi. Turibupu. Dove si può rivedere tutto? Mi sono perso. Allora, I Speak. La replica integrale in inglese pulita la trovi sul sito di Star Citizen, sia del giorno, sul YouTube di Star Citizen, sia il giorno 1 che il giorno 2. La nostra invece, che comunque è praticamente quella, con i nostri commenti, eventuali sintesi proprio alla mano di certi concetti, la troverai disponibile. La giornata di ieri è già disponibile sul canale YouTube nostro, c'è in descrizione, in calce c'è il link, l'ho già divisa in capitoli, in maniera che il panel che ti interessa te lo vai a vedere. Quella di oggi, finita la diretta, appunto, la sistemo e avrete anche quella. Lo Squadron 42 cancellato per ora dalla mente, mi baserò solo sull'oggi. Cosa c'è da giocare oggi è quello che c'è nella patch, che è una buona filosofia, mister, anche perché noi stiamo giocando l'universo persistente. Non Squadron, non abbiamo mai toccato Squadron in tutta l'esistenza. Oggi me la sono persa, si sono visti pezzi in game o cinematiche? Si sono viste cinematiche di Greybox upload, quindi vuol dire qualcosa di mediamente lontano, di norma. Ciao Ghostmax, ben arrivato, grazie del follow. Ignis, domandina perché non ho idea su come fungono i giveaway, ma come si... Ma mi arriva tipo una mail Sì. Alla fine, quando viene annunciato il vincitore, ti viene segnalato via mail che tu hai vinto il giveaway. Poi io ovviamente ti contatterò, visto che tu Ignis sei qua su Twitch, ti mando in chat Twitch eventualmente ti dico guarda che hai vinto le informazioni che mi servono per mandarti la nave. Non sei off topic, il giveaway fa parte della giornata di oggi. Si dice, allora aspettate un attimo che però potrei essermi perso YouTube avendo visto solo Twitch, Turibupu. Arrivo ragazzi. Allora Stefano Marchetti senza parole da 2 giorni addirittura. Ciao Giacomo Cecchetti, anche a te ben arrivato. Bisogna godersi il momento, Marco, oggi ci siamo goduti tutto e tutti, te lo garantisco. Crotalos da YouTube scrive: base building tanta roba, perlomeno ha un senso la hull D che presi, ha un senso l'intero set di hull che ho io. E io infatti, parlando del discorso un impatto sull'universo, il base building è esattamente quello, ve l'ho detto tante volte e ne parlerò in maniera un vagamente editoriale anche sul discorso nel video che farò dedicato, che saranno 2, uno alle stazioni, uno alla base building di terra. Quello è il segno che lasciano i giocatori all'interno del verse, che può essere negativo, positivo, grande, piccolo e indifferente, però è bello che ci diano gli strumenti per lasciare un segno, cosa che adesso fai in un hangar istanziato o all'interno della tua nave. Ma sul mondo di gioco l'impatto che hai è veramente poco. Il base building cambierà del tutto questa cosa. Mangio da YouTube, io sono fiducioso, tanta carne al fuoco certamente, ma gradualmente voglio godermi quello che ci danno mese per mese. Sì, perché oggi abbiamo una marea di informazioni che ci sono state proiettate addosso a destra e a manca, ma come detto passeranno mesi, abbiamo tutto il tempo di digerire e di goderci un pezzettino alla volta, fino a che il gioco definitivo che Star Citizen mira a essere sarà compiuto.
Senza pensare troppo al futuro, assolutamente sì. Ikino, sono preoccupato. Iki scrive che è preoccupato. Sembra di essere tornati a 4 anni fa, quando sognavi Pyro e le meccaniche di oggi. Ora sembrano aver aumentato esponenzialmente. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Questa è un'altra prospettiva interessante, ma come ho detto ieri, noi dopo la 4.0 effettivamente non abbiamo mai avuto niente di disegnato. Non sapevamo dove andassero a parare. Questo CitizenCon ha un po'... ci ha un po' indicato la strada. Non ci ha detto cosa c'è in fondo alla strada, e la strada è molto nebbiosa. Però ci ha detto vai di lì. Non andare a ovest, a est, a sud, vai a nord. Che va già bene, perché effettivamente non sapevamo cosa aspettarci Beyond Pyro, che alla fine hanno scannato malissimo il panel di ieri, perché Beyond Pyro c'è il base building ovviamente. Allora, e un attimo che recupero anche la chat di Twitch. Si dice in rete che abbia agganciato il 2026 per Squadron 42 per usarlo come lancio di 1.0. Per me 1.0 nel 2026 però non ci sta. Sì, ne hanno parlato parecchio anche nella chat di YouTube durante proprio il panel. È un'idea logica, è legittimo pensarlo, però 1.0 2026 sono d'accordo con te, è un po' improponibile. Per tutta la carne che c'è al fuoco è un po' improponibile. Iki, ricominciare a vivere la giornata, non penso che sia sostenibile ciò che vuole creare a livello tecnico di server e PC, giocatori, sia a livello organizzativo di org. Allora, il discorso organizzazioni... Sapete qual è la... Sapete cosa hanno di male gli MMO? Che tutti riescono a padroneggiare l'intero gioco, cioè ad arrivare all'endgame. Ma io, sinceramente, quando ho visto questa marea di informazioni e la difficoltà eventuale di mettere assieme una struttura, un'impresa del genere, fisicalizzata nella presentazione nella stazione spaziale, ma io mi immagino anche stazioni spaziali su ogni pianeta o in ogni sistema planetario per le org molto grandi. Il fatto che l'endgame non sia un passo dovuto da parte del sistema di gioco, ma possa non essere raggiunto, per me è un game changer. Tutti gli MMO hanno un endgame che gruppi di giocatori raggiungono agilmente. Perché? Tu puoi anche sforzarti e non arrivare al risultato, e quindi scalare verso il basso. Per me questa è un toccasana a livello di concetto, Iki, per me, ovviamente. Ciao Anakin, sai quanto durano gli sconti attuali negli starter pack? Secondo me dureranno ancora una settimana, soprattutto quello del CitizenCon, che è veramente un best value per chi deve approcciarsi al gioco. Secondo me potrebbe veramente fare un affarone con con lo starter della Titan, che attualmente è a 63 euro. Ciao Ghostmax, ben arrivato. Runners, io sono arrivato solo ora oggi, ma a quanto ho capito si è trattata di una bomba la conferenza. Non hai idea, una bomba che più bomba non esiste, Runners. Gentilissimo, vai tranquillo Ice, siamo qua anche per quello. Allora, vediamo un po'. Dico in generale, non solo per Alicos, è ovvio che lui fa bene e fare cosa si sente. È ovvio che lui fa bene a fare cosa si sente, giustamente. Sì, perché io, nel senso, fisicamente io non reggo 2 dirette di 18 ore in 48 ore, non ce la faccio. Cioè ieri 10 ore di diretta per me sono stati fuori dal mondo, però l'ho fatto volentieri, perché momenti epocali come ieri e oggi per lo sviluppo del gioco, essere presente, ma soprattutto essere presente con voi, insieme a voi, poterli guardare letteralmente attorno a un tavolo, attorno a un focolare, con voi, fa tanto. Poi dopo che sia strenuante a livello fisico, sì, però nel senso è strenuante anche farsi 4 ore di discoteca. Cioè, lo strenuante per me, 10 ore di diretta, è lo strenuante corrispettivo sempre per me se vado un'ora in discoteca, per dirvi. Quindi va bene, si fa molto volentieri. Luca da YouTube, ciao ragazzi, domanda, ma se mi sbatto per prendere la nave, è possibile che in un wipe mi tolgano le navi? Solo se allo stato attuale del gioco le acquisti in gioco. Se tu acquisti la nave in gioco e non la pleggi, la perdi col wipe. Fanti, ieri chi ha vinto? Ieri ha vinto il buon Steven. Oggi invece faremo l'estrazione fra un paio d'ore. Il CitizenCon è finito, almeno per quest'anno, Iki. Ma non hanno detto nulla riguardo l'IA, giusto? Tipo per l'FPS di Terra o altro. No, Maverick, non hanno citato assolutamente niente né per archetipi di intelligenza artificiale e né tantomeno per la simulazione.
Ignis scrive: comunque ho preferito la giornata di ieri, tutta la presentazione lato tecnico dell'implementazione della Global Illumination, Ray Tracing e Virtual Texture Streaming dovrebbero fare un bel salto generazionale a livello grafico, per non parlare del sistema procedurale della disposizione degli asset. Altra cosa molto interessante anche i cluster di asset. In pratica danno ai giocatori il compito di riempire i mondi, che è una cosa positiva, Marco, perché già oggi i mondi li riempiamo noi, perché non sono vuoti. Poi avremo la genesi degli assetti che ha citato il buon Ignis sopra, ma dopo è ovvio che il carattere, la storia del mondo, la storia dell'universo dovremo farla noi, nel piccolo, nel medio, nel grande. Per i nuovi non è così male alla fine, non hanno il peso di aver aspettato anni e anni dal nulla o quasi, assolutamente. Capisco chi è qua dall'inizio che può essersi rotto il cazzo, ma buona parte dei giocatori che frescamente si approcceranno al verse nei prossimi 2 anni vivranno veramente un'evoluzione del titolo, inteso anche non solo tecnologico, ma proprio di gameplay, che non ha eguali nella storia sua. Eccolo il subcomandante. Io sono un giocatore legal, mi preoccupa come quelli che giocano illegal possono rovinarti il piacere di giocare, quali meccaniche metteranno per bilanciare i 2 modi di giocare e quanto funzioneranno. Nella 1.0 hanno rasentato anche questi discorsi. I legal, tuttavia, possono servirsi degli illegal per ovviare a problemi. Ed è una cosa su cui io premo parecchio anche adesso. Nel senso, i ragazzi della Spectra, ad esempio, per me sono, a parte che è tutta gente in gamba ed è estremamente competente lato PvP, ma il fatto è che intendono il giocare magari in maniera un pochino, come posso dire, un po' più rigida rispetto a noi, anche proprio a livello di vocazione, a livello di obiettivi, no? Però è bello perché quando tu ti focalizzi, ti specializzi, poi loro hanno comunque un peso specifico lato combattimento che è notevole. Per questo mi piace un gruppo del genere, perché io un domani potrò dire: ragazzi, guardate che noi adesso abbiamo la nostra squadra di sicurezza, ci mancherebbe, però sai, dobbiamo andare a Bloom su Pyro e dobbiamo stare lì un pomeriggio, 3 ore, 4 ore, perché abbiamo trovato un grosso giacimento. Se venite a darci manforte vi paghiamo. Per me questo fa tutto, e la parte gestionale amministrativa a monte sarà fondamentale. Per quello io ho anche, tra virgolette, paura per il futuro, non tanto perché non riusciremo a fare le cose, però dovremo essere organizzati, e soprattutto diciamo che il lavoro di chi sta in cima spesso sarà lavoro d'ufficio, per mettere nelle condizioni di praticare il gioco che la gente, che chi gioca insieme, insomma, preferisce. Quindi c'è questo aspetto, secondo me, Karma, che ti può preoccupare, sì, però hai già adesso gli strumenti per ovviare a questa cosa. Se ci pensi, devi essere un po' tattico e devi essere disposto a scendere a compromessi e a perdere eventualmente a dedicare parte del profitto a quella che è la sicurezza, che è comunque un concetto chiave e che da lore non c'è un posto sicuro nel verse, da lore. Tutto meraviglioso, oltre ogni più fantasiosa immaginazione, scrive Caffè. Personalmente però mi sarei maggiormente soffermato sul breve termine. Hanno fatto anni a soffermarsi sul breve termine. Basta Caffè, basta, signor del Dio, basta. È uscito il trailer dello Starlancer che hanno fatto vedere anche durante il CitizenCon. Runners, ovviamente, quindi le notizie circolate ieri online su alcune testate di un progetto stagnante in difficoltà economica sono assolutamente infondate. Questo non possiamo saperlo, Runners. Non abbiamo i libri contabili sotto mano. Possiamo intuirlo, possiamo fare qualche speculazione, ma non possiamo saperlo per certo. Viper, siamo sinceri, magari dopo con la chiacchierata potremo integrare, ma 1 anno per il base building non è molto, e poi non sarà inserito in tonso, ma pezzo per pezzo, quindi nel tempo si potrà provare anche prima dell'anno. 1 anno secondo me è già tanto. Io me lo immagino anche fra 6 mesi, 7 mesi, dopo la 4.0 e il polishing dedicato. Ignis, tra l'altro ringrazieremo un sacco i nuovi giocatori che arriveranno, che apriranno il borsello perché noi old ormai abbiamo finito i finanziamenti. È verissimo, Ignis. Perdonatemi, cosa vuol dire il pledge di una nave? Luca, il pledge è quando scegli di donare del denaro al progetto per lo sviluppo e in cambio ottieni una nave. Lo fai sul sito ufficiale del Rover Space. Di Roberto Spazio. Il vero succo del gioco, scrive Mr. Z, è la capacità di un videogioco di creare gioco collaterale, creato dai giocatori per i giocatori. È il divertimento, e Star Citizen potenzialmente ne ha pacchi di sta roba, il gioco tra i giocatori. Su qua non posso aggiungere niente. Sicuramente i nuovi uffici in Gran Bretagna non sono costati poco. È un'ottima osservazione.
Allora, ok. Vediamo se Filli mi risponde. Filli, rispondi che mi hai scritto. Io ti ho scritto dopo 3 minuti, ma non mi caghi più. Turibupu. Allora, intanto guardo come è messa la tavola rotonda, se ci siamo, così almeno... Perché li vedo tutti muti, non vorrei che siano a mangiare o in giro o a cazzeggiare, che voglio sentire un po' di opinioni da tutte le personalità che insomma ci hanno accompagnato in questi 2 giorni. Perché come detto io mi piacerebbe dire tante cose, ma non voglio dirle cadendo, inciampando, quindi lascerò veramente la parola a loro. Signori, turibupu. Eccolo. C'è un po' di eco. C'è un po'. Ragazzi. Ciao. Cyber che fa eco. Occhio, Cyber che fai un po' di eco, occhio. Allora, aspetta che è arrivato Figli adesso. Si può che io cambio scena, arriva? Aspetta. Allora, un attimo che facciamo entrare Figli in canale, così mi dà la camera, io ce la piazzo se la spiazzo proprio sulla... Sposta Nomad perché così non si può. Nomad? No, Nomad. Nel caso tienimi, finché non intervieni, tieni il microfono mutato, così non fai eco. Ecco che ho perso il messaggio. Candala, ostia. Arriviamo, un attimo che si collega il buon Filli. Allora, intanto dalla chat scrivono il buon Ignis. Comunque, in entrambe le streaming del CitizenCon ho notato che nelle chat della live che molta gente si lamentava di quanto detto e presentato. Continuo a non capire questa ipocrisia di gente che si lamenta del progetto ma continua comunque a finanziarlo. Beh, non è detto che chi si lamenta lo stia finanziando comunque, occhio. Dopo, il fatto che tutti siano in dovere di lamentarsi, questa è una cosa su cui non posso che stringerti la mano, perché succede ovunque e in ogni ambito. Filli, vedo che sei in canale. Quando c'hai il video, prima di farti intervenire, dammi il tempo di metterlo nell'overlay quando sei online, così ti piazzo per bene e poi andiamo. Io lo attivo intanto così puoi fare i tuoi... Esatto, così mi faccio la prova, grazie. Arrivo, Allora, qui ci mettiamo Manchester, però non è questo, dobbiamo mettere... Io posso tirarlo fuori... Non quello che pensate voi, madonna puttana, non si può di... Intanto comunque parliamo di una cosa seria. Parliamo di una cosa seria, ragazzi. Fra un mese avremo la Polaris. Voglio parlare di questa cosa perché è bello tutto, però parliamo delle cose nette e molto vicine. Guarda, sto vedendo adesso il video della Polaris. Proprio quello che è stato fatto oggi lo sto rivedendo a rotella e devo dire che è anche più bella di come me l'aspettavo, e non hanno neanche mostrato tutte quante le stanze, perché insomma dentro c'è il medical bay, engineering, che ancora non hanno visto, non hanno mostrato, e con l'avvicinarsi della data d'uscita l'hype è ancora più intenso. Che dire, ragazzi, la Polaris è la Polaris, cioè, che volete, cioè? Che volete da me? Che volete? È la Polaris. La Polaris è la Polaris. No, allora, il gioco subcapital sulla nave del genere fra un mese, e quindi qualche mese prima di Pyro, forse anche 1 o 2, insomma, è tanta roba. Perché la Polaris avrà, tra l'altro, un ruolo chiave, visto che tra l'altro Viper, intanto annunciamolo, è rientrato in Solaris, oggi ufficialmente, avrà un ruolo fondamentale per Pyro, e sarà parte integrante della flottiglia che dedicheremo alla prima spedizione. Allora, un attimo che sto finendo di ritagliare. Arrivo, figli, dammi ancora qualche minuto. Dai, parlate, ragazzi, che io non posso fare 18.000 cose assieme. Dite qualcosa. Dite qualcosa. Sì, ma non solo. Allora Fili lo sta già facendo da solo, perché si collega da Discord. Allora, Turibupu. 200, perfetto. Forse l'hangar è un po' più piccolino di quanto mi immaginassi. Non so se riesce ad entrarci un Vanguard. A occhio forse è stretto. Io non so se gli altri hanno visto il video, non so cosa ne pensano. Ma non era per il Vanguard? Non sbaglio, era tratto per il Sabre. Sì, era per il Sabre, però magari dicevano che lo avrebbero ingrandito, però forse
non c'entra lo stesso. Mi sa che l'ha lasciato così. Comunque è molto molto bella, ragazzi. Sembra una papera spiaggiata. Vabbè, questi poi sono Con le chiaramente... zampine sotto, poi sembra proprio un pollo. Sembra la papera proprio spiaggiata in orizzontale. Ah, il pollo uscirà nella parte dell'anno, che sarà contento mio amico Mocer, che approfitto per salutare. No, ragazzi, è bellissima cosa pollo, ma cioè, vogliamo andare in giro con quella lì con le navi storte, con le ali storte, cioè, mi ricordo manco il nome. Cioè, Cos'è? sì, la usate solo perché c'hai i cannoni grossi, ma è storta. Cioè, La cosa più bella che hanno presentato oggi è il furgoncino, ragazzi. È bellissimo da andare in giro. Invece, comunque l'attack come dropship per chi fa quel tipo di gioco, secondo me... Se qualcuno vuole provare le navi che hanno presentato oggi me lo dica, perché a me le hanno date, quindi... Beh, tutte e due? Sì. Sti cazzi. Ok, allora, vai Philly, sei in diretta. Ti chiedo, a parte farci vedere la bellezza della location, di girare a destra manca, allora tu sai cosa interessa a me, e oggi sai cosa è successo oggi, quindi per me il panel di oggi, la 1.0 è stato orgasmico, cioè non dovevo fare, a una certa sono dovuto andare in bagno per forza di cose, ma io voglio sentire da tu che hai vissuto sulla pelle questi 2 giorni di CitizenCon, comunque un CitizenCon molto denso, nonostante la prima giornata sia stata molto normale anche per questo tipo di convention. Ti chiedo effettivamente come l'hai vissuto, come è stato vedere dal vivo tutta questa maraglia di persone e vedere dal vivo, toccare con mano effettivamente la punta di diamante dell'anno di sviluppo. Allora, mi sta chiedendo un po' tanta cosa, tante robe allo stesso tempo. Con calma, anche una risposta mi basta, lascia perdere le altre 18, una basta. Ho parlato con gli sviluppatori, senza dire troppo, che non posso dire perché non voglio problemi legali, sono tutti abbastanza carichi. Quindi avevo di fianco oggi tutto il giorno uno sviluppatore che non poteva dirci ancora nulla riguardo al 2.0 che aveva annunciato, però ha fatto intendere, e il fatto che sono carichi mi fa stare bene, ecco. Personalmente la roba di Squadron io la trovo molto figa, anche perché il gioco mi potrebbe interessare a sufficienza. L'unica cosa che adesso è un po' così è che io ho visto bene, poi stavo un po' ornando, ho visto bene com'era Chris Roberts quando è crashato, perché noi eravamo abbastanza vicini. Non era molto contento, ecco. Beh, si è visto, ha tirato 2 occhi laser ogni tanto, quando ha provato a scherzarci Rick alla fine della demo, e ha tirato delle sforbiciate, turibupu. Quello sì, anche perché ancora non posso dire molto, ma io credo quando loro hanno detto che i giorni prima non era crashato. Non posso dire perché lo credo, ma lo credo. Quindi è stata proprio la sfiga della diretta. Ma che tu sappia, quella macchina era stata testata o era già presente lì sul Era sito? quella sul palco, era sempre quella. Quello che probabilmente è successo è stato un aggiornamento, secondo me è stato un aggiornamento di Windows. Sì, possibile, ce n'è uno che dà problemi. O quello, oppure il fatto che semplicemente il sistema di capture forse è cambiato da ieri cioè dal giorno prima a ieri, quindi sono le uniche 2 cose che possono essere cambiate, perché i computer sono sicuro al 99% che funziona lo stesso. Non è che è un 14.000 che ha tirato un po' spike ed è morto il processore. Anche perché lo stesso computer poi hanno detto che è sempre lo stesso quello che hanno usato per fare i video su YouTube. Quindi è stata la sfida della diretta, lì c'è poco da farci. Vabbè, ma ci sta. Che comunque dipendeva dalla macchina, non erano, ma si vedeva, faceva fatica anche forse col 4K a far uscire la sorgente, buttarla sul proiettore e poi doverla... Non lo so. Quello non lo so, il fatto è che io so per certo che
venerdì non faceva così tanto tearing come ha fatto ieri. Chi è che fa ecco che gli do un pugno che gli spacco la testa? Turibupu! Ah, ma mi sa che comunque, è il microfono del telefono di Philly, quindi non posso spaccargli la testa. No, vai tranquillo, No. cioè dovrai pur sentirci anche a noi. Turibupu! Il computer lì venerdì non faceva così tanto tearing come ha fatto ieri. Ed è questo già quando si è visto così tanto tearing subito abbiamo capito che noi che c'era qualcosa che non andava. E quello è stato l'incipit che ha dato l'impressione di problemi. Poi sì, poi i crash sono i crash. Ma mi sa che comunque è il microfono del... Se uno aveva bisogno di una prova che era in diretta, quella è la prova abbastanza convincente. Sì, che non c'era dietro un cinese che ci stava giocando e lui faceva finta. Sorry. Vi riporterei nella hall D, l'unico problema è che la stanno smontando, quindi adesso non posso evitarci senza avere la giacchettina quella casa di frangente. Ah. Vai, allora, raccontaci un attimo l'esperienza. Basta fare eco, non può andare per l'eternità però quell'eco lì. Allora, raccontaci invece a livello umano. Hai conosciuto persone, hai interagito a dovere, è un evento sociale di rilievo? Se non è un evento sociale di rilievo questo, qual è un evento sociale di rilievo? Miglior risposta non potevi darmi. Turibupu. Poi vedi che c'era in fondo? Vai a salutarlo, digli, saluta la Solaris, Turibupu. C'è la coda adesso, aspetta un attimo in caso. No, nel caso se hai occasione e vuoi fare un video poi lo condivido. Fai te comunque. Ok, ci provo. Fai la coda. Sono qua per rompere il cazzo a Jared. Grande Jared. E l'ho beccato l'altro giorno mentre stava mangiando. Solo che non volevo disturbarlo perché porello, dopo tutte le ore sul palco e che andava in giro, non volevo disturbarlo. Legittimo. Aricos, comunque mi sai che tu due sorgenti audio. Come cazzo faccio ad avere due sorgenti audio? Sì, sento 2 volte che riparte da Ma sono io? Madonna, dov'è? No, io non ho niente, ho tutto disattivato qua. Ah, aspetta. No, sono uscito anche da là, quindi no. L'ho beccato l'altro giorno. Onestamente non lo so. No, comunque va bene, tranquillo. Qui abbiamo tutti... Abbia preso una pizza da lì, è corso dietro da dove eravamo noi a lavorare, l'ha mangiata in 20 secondi, poi è tornato di corsa fuori ad andare sul palco. Pensa quanto è sotto pressione quell'uomo lì questi 2 giorni. Parliamo di Chris Roberts che si fa le sue puntatine sul palco all'inizio e alla fine. Pensa a lui che è il volto effettivamente della comunità. E Manchester, mi avevi accennato che forse è stato Corinzio, che magari dopo si collega anche lui. C'è la possibilità di vedere gli uffici nuovi? Mi aveva detto? Mi stai chiedendo una cosa che io non so se posso rispondere. Ok, niente, allora devo rispondere. Hai già risposto non rispondendo. Turibupu. Okay. Perfetto. Ok, dai, se avete domande ragazzi qua in Discord fategliele pure, liberi, che poi lo lasciamo tranquillo. Che ovviamente deve godersi le ultime ore. Ok, adesso c'è da smontare tutto. Hanno già portato le casse per smontare il Port Olisar e la Retribution. Perché questo alla fine va a Francoforte, questo. Fili, i programmatori con cui hai parlato, di che si occupavano? Te l'hanno detto? Allora, ho parlato con alcuni dello sviluppo di rete, del networking, e sembravano abbastanza convinti. Ho speso un sacco di tempo con quelli che hanno fatto alcune robe di merchandise, però loro, vabbè, chiaramente sullo sviluppo non ne sanno tantissimo. Però alcuni animatori loro vedono bene le animazioni che sono nel gioco e hanno detto che da quello che ho capito erano abbastanza contenti dei risultati. Per il resto, purtroppo non ho avuto possibilità di parlare con sviluppatori magari di Squadron, perlomeno se lo erano non me l'hanno detto, penso per motivi di accordi di non divulgazione. Certo. Però hai parlato con quelli di rete, tanta roba,
ci dai una bella notizia, non mica poco. No, loro erano contenti perché i test del meshing stanno andando a quanto pare abbastanza bene. Io non ho partecipato, quindi. E loro da quello che ho capito si aspettavano peggio, ma sta reggendo abbastanza bene. Quindi. Ottima notizia. Grazie, Piddi. Vai, Siamo abbastanza. domandate ragazzi, se no poi lo liberiamo. Io gli chiedo solo una cosa a Philly, se vai da Jack di fargli fare il verso della scimmia, così gli facciamo il meme. Lo mettiamo nella soundboard, lo mettiamo. Esatto. Posso provare a chiedere, non penso lo farà, anche perché penso che dopo 2 giorni di fuoco così sia un po' stanco, però. Sì, vabbè, immagino. Spiegagli che siamo pleggiatori di navi, quindi è per quello che lo vogliamo. Pleggiatori seriali. Seriali, ecco. No, Gigi, Comunque- fai bene Gigi a dire sta cosa. I 12-18 sono per il base building base e per il monster hunting. Niente a che fare con la 1.0. Vai, Filli. Comunque, qua hanno anche queste. Ce ne hanno anche di molte altre nell'altra hall. Ma le Sono molto vendono belle. quelle? Queste le vendono sul sito a breve. Ah, ok, che fighe. Sì. Adesso, purtroppo Questa non come ho le pleggiarle, circa. E Ho guardato in questo. giro. Sì, questo non hanno le pile e qualcuno qua sfonda quel tasto. Però hanno anche le luci dentro. Potrei essere scontato, ma hai visto una Polaris in giro? Magari gli dicessi di sì. Ma No, Ready vabbè, to Fly dai, intende dai, però dai. lui. No, va bene, anche se l'hai vista così c'è tanta roba. No, lui intende in cielo. Scala 1-1 in cielo, più che altro. Uno mi sa di no. Faccio così, disattivo un attimo il video, provo ad andare ad entrare a prendere una giacchetta e vado a vedere se le hanno ancora messe fuori. Ok. Perché se le hanno ve le faccio vedere. Ok, C'è uno allora. degli altri asiatici, non so se sono cinesi o coreani, che hanno fatto l'intera flotta. Ma che Ah sì, quelli che hanno parlato ieri, sì. Dove c'era quello col foil sfalsato? Ma non lo so. Sì, Non quello, ho visto la sì, quello col foil sfalsato, sì, proprio lui. Sono quelli di Portolisa. Però, allora, Gigi, il discorso, anche Fanti che scrive che io ho capito che la 1.0 esce con base building e Monster Hunter tra 12 e 18 mesi. Allora, il base building base fra 12 e 18 mesi e il Monster Hunter sempre base probabilmente fra 12 e 18 mesi. La 1.0 fra 12 e 18 mesi è improponibile, perché la 1.0 non è solo il base building e non è solo il Monster Hunting. Tutta la parte narrativa. Chi è che fa tutte le narrative delle gilde in 12-18 mesi? Per carità, ci stanno lavorando 1200 persone, perché Squadron, in teoria, il polishing prende qualche decina, ma bisogna vedere, perché il ritmo del 2023 è stato un ritmo forsennato rispetto al passato. Se mantengono questo ritmo, magari fra 18 mesi avremo un base building anche bello assortito, chi lo sa. Però ragionando con un po' più di criterio e conoscendo la Cloud Imperium, anche se lui ha detto, poi dopo, sapete che Chris Roberts dice e mantiene una volta. L'anno scorso l'ha fatto, più o meno, insomma, alla fine di quest'anno più o meno faremo tutto, però gli anni scorsi ha parlato un sacco, ha detto un sacco, ma poi non c'è da fidarsi quando Cristiano ti dà una data precisa. L'abbiamo detto anche alla fine del CitizenCon dell'anno scorso, eppure ci ha stupito, magari ci stupirà anche quest'anno, chi lo sa. Ciao Sergio, ben arrivato. I sconti dureranno un'altra settimana probabilmente. Vai Filli. Fatti sapere quando sei là. Io intanto... Ho preso la giacchetta e mi sto dirigendo là. Vai. Vai tranquillo. Non so se posso fare tutto. Vai tranquillo, io intanto ritorno sulla tavola rotonda. Allora, dai ragazzi, io come ho promesso alla chat non voglio sfracassare i coglioni più di tanto perché devo organizzare le informazioni. Cominciate a costruire un dibattito, a dare qualche impressione a caldo, e lo chiedo ovviamente ai ragazzi webcam, ma anche a chi c'è su Discord. Chi vuole unirsi, sapete che i nostri canali sono sempre aperti, quindi buttatevi che è morbido. Dai, apro io col dire che... Esatto. Comunque oggi è una giornata wow, nel senso un po' da senza parole.
anche se a me il base building non mi piace, cioè non è una cosa mia, e anche, come diceva Ick in chat, hanno alzato di molto l'asticella da quel punto di vista, anche se vedremo scusate, perdonatemi, è tanto. Si sono un po' fatti perdonare ieri, effettivamente. Poi non ho ben seguito la parte, diciamo, assicurazioni 1.0, però questo lo andrò a rivedere. Oggi comunque tanta roba, ecco. C'è da riprogrammarsi un po' tutti da ritararsi, sì. Esatto, su come gestirsi anche singolarmente, cioè dal singolo al discorso di org e tutto quanto, perché è scalato molto, ecco. Un po' come si è visto con le navi ultimamente, col discorso ingegneria, anche l'universo sta scalando di conseguenza, quindi c'è un po' da lavorare, ecco. C'è un po' da lavorare, è letterale questa affermazione. Poi non parlo delle navi perché sennò poi lì... Sì, vabbè, navi, insomma. Dopo, allora, c'è stato il momento... Ah, scusate, l'audio è basso ancora, madonna, puttina, un attimo, Dico, il discorso delle navi è un po' improponibile, perché ovviamente hai tutto l'entusiasmo del momento, ma poi, insomma, bisogna ragionare anche un po' logicamente. Mi ha fatto un po' strano che per il CitizenCon abbiano rilasciato, tra l'altro, 2 scafi medi, che sono le Star Lancer come concept, però, insomma, ad esempio il Taka, che è la variante gunship, è un pledge forse un po' altino per l'abitudine del CitizenCon. Niente di strano, Questo lo fanno perché sanno che all'IAE, oltre a potersi risparmiare di lanciare dei concept nuovi in quella settimana lì, potranno vendere la Polaris, la potranno far aggiornare, quindi sono tutti soldi che entrano, aumenterà di prezzo anche quella, quindi avranno fatto questo conto, questo scambio. Oddio, se parliamo della versione militare, se la raffrontiamo alla Drake Steel, il pledge più sì, che vabbè, ma accettabile. anche tu che cazzo di paragoni fai? Cioè, scusami, cioè, che Come cazzo? dropship, l'unica Sì, per ma ho adesso è capito, quella ma la che Steel, l'unica nave che si è presa merda da tutta la comunità indifferentemente, e che è l'unica nave che non vedrai mai nel verso, non c'è mai da nessuna parte, è proprio quella come metodo di paragone, ma non è mica possibile. Tu ripupu. Poi hanno fatto la vigliaccata che comunque la Stallenzer normale, la Max, costa quanto la Corsair, quindi non puoi nemmeno upgradarla alla fine. Sì, quello sì, però considera anche che non sono navi accostabili. Continuiamo a accostare degli hauler di medie dimensioni alla Corsair, che è comunque una nave con capacità di esplorazione. Quindi io capisco che la Corsair era apprezzata, che per me è una scatola di gomme da masticare andata male, però lo capisco, però adesso anche sulla scala che abbiamo visto oggi, ad esempio, no? I ruoli, gli archetipi, le specializzazioni non solo dei giocatori ma anche delle navi cominceranno a contare qualcosa. Tutto il discorso legato all'esplorazione che abbiamo visto con la 1.0. È ovvio che tu con uno Star Lancer Max non fai quello che fai con una Corsair, e a tua volta quello che fai con una Star Lancer Max non lo fa, cioè a viceversa non lo fai con la Corsair, quindi sono navi differenti, e il paragone quando noi paragoniamo navi allo stato attuale del gioco, a me viene sempre male, perché si considera la versatilità dell'attualità e non quello per cui sono state concepite. Anche il Mercury Star Runner è una nave spettacolare che però è bistrattata perché gli manca un pezzo. Ma già il fatto che gli manca un pezzo, cosa lo usate come metodo di paragone per navi complete? Stessa cosa lo Star Lancer Max, ad esempio, capito? No, ma io non lo... Cioè, forse poco fa si parlava in chat e quindi dicevo sta cosa perché si diceva in vocale poco fa. È una tattica di pledge. È una tattica di pledge, dici? Sì, perché comunque hanno buttato merda sulla corsa ultimamente. Dico, anche da me è bisfrattata la corsa, infatti non ce l'ho e non lo voglio avere. Però chi ha preso la Corsair, diciamo, poteva pensare di andare a prendere la Max, che comunque a livello di armamento è uguale, a livello di gioco ci può anche stare che sia molto simile allo stato attuale. Non gliel'hanno fatto fare sto giochino. Cioè, ah sì, uguale, ma guardate che, cioè, basta che guardi il discorso con la Ironclad d'assalto a inizio anno. Costava $5 in più dell'M2,
appena hanno visto che tutti prendevano solo quel Warboard upgrade lì, l'hanno aumentata senza dire niente a nessuno di $10, facendola arrivare a 15. Ma è perché in 24 ore. esatto, ma la Cloud Imperium agisce così. Quando non si sbaglia e deve correggere, non si sbaglia a monte e quindi ovviamente non ti fa fare quel genere di giochetti lì su navi, come dici te, molto popolari. Sì, però vabbè, ci stiamo dilungando su sto aspetto di questa cosa e diciamo la finiamo sulle navi che la scimmia sennò poi aumenta. Sì, prende il volo. A livello di pledge per le dimensioni che per come ho capito io sto guardando è più o meno una medio grande tipo la Taurus, costa poco più della Max se non ci vuol fare, cioè non è che costa moltissimo sopra la Freelancer Max, parliamo di stessa casa e di stesso diciamo stessa logica di nave, quindi secondo me da quel punto di vista ci può stare, ecco. Poi che sia il momento di farla o di pleggiarla è un altro discorso. Tokyo 80, grazie del follow. Ignis, grazie dell'abbonamento. Andate ragazzi, parlate, che tanto aspettiamo Filli. Parlo in un attimo, allora, aspetta un attimo. Allora, purtroppo stanno già montando in una fase molto... cioè hanno già tirato via tutto, quindi non posso far vedere all'interno della hall B. Vai tranquillo. Mi dispiace, sono arrivato tardi. Non c'è mica problema, oh. Devi mica dispiacerti, ostia, tu rivupu. Posso provare a chiedere al mio coordinatore se sanno quando escono le varianti del... Ma aspetta, in che senso? Tu hai un coordinatore? Allora, ci sono 2 coordinatori dell'evento che gestiscono l'evento. Poi ci sono i coordinatori dei gruppi, che sono altri volontari come noi, che fanno quello che devono fare per gestire le altre persone, e poi ci siamo noi. E ok. noi possiamo parlare anche con le persone della Cloud Imperium, perché anche loro lavorano qua, Certo. molti. Ok. Io se vi dico qualcosa, poi in caso mando un messaggio sul Discord, anche perché adesso la fila da Jared è No, 6 infatti, minuti. no, tu vai tranquillo, fai una roba, Filli. Se per caso hai opportunità di trovare Jared o magari Francesco, che ieri ha presentato il discorso delle coperture, se vuoi far fare loro un saluto sarebbe fighissimo, altrimenti alla mano, non sentirti... Il problema di Francesco è che se lui ha fatto una presentazione vuol dire che non è esecutivo. E quindi immagino che stia nella zona di serata, che noi abbiamo accesso a cui anche noi. Ok, perfetto, va bene. Quello che riesci, se riesci, non sta lì a correrci dietro, mi raccomando. Vai tranquillo, Filli, dai, ti lasciamo così ti godi questi ultimi momenti nei pressi della convention e poi ci aggiorniamo. Bene. Grazie Filli, grazie davvero del POV, è stato fighissimo avere un insider / inviato da quelle parti lì. L'anno prossimo, a costo che si faccia in America, ci andrò io, quindi fanculo tutto, turipupu, e ci aggiorniamo, dai. Va bene. Grazie Filli. Grande Filli. Ciao Filli. Bene, allora, continuiamo. Adesso faccio una domanda generale di spunto, poi dopo lascio parlare anche senza necessariamente la risposta. Io voglio sapere chi, tra virgolette, non è rimasto in qualche maniera sorpreso da un qualsivoglia panel del CitizenCon. Chi effettivamente, diciamo, non ha avuto nessun tipo di emozione, le presentazioni non hanno sortito niente di che, se ce n'è qualcuno, perché non lo so. Mi sa che il silenzio è molto esplicativo. Sì. Non siamo noi. Non siamo noi. Dio porco, che notizia, ma come l'ha messa dentro, Dio cane, ma via. Ok, allora adesso voglio sentire chi effettivamente è saltato sulla sedia. Perché, nel senso, io, l'ho sempre detto, non sono una persona brava a emettere emozioni, non lo sono mai stato. È un mio tallone d'Achille, tra virgolette, però è ovvio che io oggi ho mentalmente rantolato dietro a certe cose. Quindi voglio sapere qual è la cosa che ti ha fatto saltare sulla sedia. Ma dico una roba al volo, poi Vai, lascio tutto vai. agli altri. 1000 robe. A me quel manifesto con i loop completi, con il purpose, con l'obiettivo, con il mezzo, finalmente che si chiudono e con dentro building, crafting, risorse, eccetera,
mi ha dato un senso di completezza che sta per arrivare e allo stesso modo anche di perpetuità della gestione, diciamo, del gameplay. E poi il fatto di potersi costruire le navi. A parte tutto quello che abbiamo visto, ancora abbiamo negli occhi, ma il fatto di potersi costruire le navi, non lo so, m'ha dato quella botta in più che non mi aspettavo. Magari voi lo sapevate più addentro, ma io no. Inoltre, e chiudo, tutta la questione relativa agli hangar personali, cioè scusatemi, alla base a livello di org e all'endgame a livello di org, io non penso che semplicemente sia accessibile l'endgame a qualcuno no, ma semplicemente ne esisteranno di più. Cioè ci sarà l'endgame del player e l'endgame del gruppo, della squadra, Scalerà. l'endgame Scalerà le esatto. famose dimensioni, individuo, equipaggio, organizzazione. Assolutamente sì. Ed è solo l'inizio. Poi va bene tutto, va bene. Tutto il resto va bene tutto. Va bene tutto. Molto bene, molto bene. Io se devo dire la mia... Devi, no se devi, devi. Per citare tutti voi, devo dire che la cosa che mi ha sorpreso è che qui l'affare si ingrossa. Perché questa scala di gioco, diciamo, delle org, delle guild, eccetera, eccetera, ci dà l'idea che effettivamente avere un'org grossa comunque bisogna averla. Nel senso che io ho sempre pensato che una squadra di 4, 5, 10 persone, un'org piccola, fosse l'ideale, no? Potesse essere il fulcro di gioco, diciamola. In realtà un'org come la Solaris, che è grande, diciamolo, è comunque piccola. Cioè, su questa scala è comunque un org non enorme, no? Diciamo così. Sì, sono sì, org è vero. migliaia di persone. È vero, è vero. Quindi, immaginando di dover gestire una base spaziale come quella che abbiamo visto, cioè diventa complicato, bisogna che tutti facciano veramente tanto, il che è bello. E quindi niente, questo è quello che mi ha colpito un po' di più, perché finché non ho visto l'ultimo panel, appunto, non avevo un'idea così concreta di quanto è grande, diciamo così, Star Citizen. Non eri pronto, non eri pronto alla scala, nessuno di noi era pronto alla scala. Cioè io più volte ho continuato anche a ribadire negli anni: guardate che noi vediamo solo un pezzo, guardate che noi abbiamo i paraocchi, guardate che nessuno si rende conto della grandezza, ma io ho 1% di arroganza, perché tutti ce l'hanno, ma 1% su 99. In quell'1% di arroganza pensavo di aver, tra virgolette, padroneggiato la scala. Ma poi, cioè, anche come te l'hanno raccontata oggi. Cioè, loro sono partiti dal craftare la pistoletta. Loro hanno cominciato il panel del crafting dal craftare la pistoletta. E ti hanno fatto vedere 6 stazioni interconnesse con centinaia di giocatori che vengono gestiti alla fine. Cioè, in 3 ore ti sono passati dalla scala individuo alla scala organizzazione. Che è una roba improponibile anche a livello proprio di storytelling. Io ovviamente lavoro in comunicazione, quindi la presentazione di oggi per me è esemplare. Io la userò a lavoro per far vedere come si presentano i concetti. E dirò: direttore, allora adesso noi facciamo le cose un po' a cazzo di cane e voi mi fate fare le cose a cazzo di cane. Se facessimo una roba del genere saremmo 4 volte più grandi, 5 volte più grandi, perché è spettacolare a livello professionale quello che hanno fatto, quello che hanno allestito per presentare questa visione. Come ha detto il buon Bass, tutti i veterani con quel % di arroganza dicevano: ma noi sappiamo dove si andrà a parare. Col cazzo, perché tu lo sai, hai il senso logico, puoi avere l'intuizione, ma loro sono stati bravi a scriverlo, l'hanno messo per iscritto e hanno proposto una visione che più chiara di così, come diceva Skyforce, non c'è. Ed è quello che secondo me ha lasciato estasiati molti. Adesso c'è un'idea precisa di dove si va a parare. Non c'è un ma sì qua, ma sì là, non c'è solo Pyro. C'è Star Citizen 1.0. Non c'è solo Castra, non c'è solo la professione ingegneria, c'è tutto. C'è tutto a un livello ovviamente ancora molto ideale, perché come detto passeranno anni, 3 o 4 secondo me, prima di vedere una roba del genere. Tuttavia il 2023-2024 ha segnato un cambio di rotta a livello di produzione. Perché? Perché Squadron è finito e quindi le risorse umane di competenze e di talento ci sono adesso. Chi lo sa, magari fra un anno avremo già le nostre basi, magari fra un anno io non volerò più, starò seduto oppure inginocchiato nel fango a raccogliere pomodori, chi lo sa. Parlate, che poi leggo un po' di chat. Dico io una cosa giusto veloce. Stando al discorso che stava facendo il buon Bass,
ok che le organizzazioni possono essere grandi o medie o piccole, però da concetto che puoi organizzare, se la vostra organizzazione è specializzata in sicurezza, uno si può dedicare, come la org nostra, la Solaris, al mining, sappiamo che ci abbiamo dietro un'organizzazione che fa sicurezza, che se c'è bisogno di difesa, roba del genere, possa intervenire, e diventa un concetto di collaborazione tra org, che è una cosa molto più, secondo me, molto più bella, cioè inizia ad avere un concetto molto più ampio di gioco, vedendo quello che hanno fatto vedere. Questo è un mio pensiero. Sì, perché la scala, giustamente, come dici tu, va oltre l'organizzazione, è proprio l'insieme dei giocatori, quindi su questo sono d'accordo con te, ed è proprio questo che mi ha un po' colpito, perché effettivamente insomma, vederlo lì su carta, tra virgolette, cioè su video, ti dà un'idea chiara di dove vogliono andare, ed effettivamente è molto interessante. Ma infatti quando si sono viste le stazioni interconnesse, comunque, vedendo la mole di quello che ci doveva stare dietro nel craftare, comunque fare una stazione e gestirla, quello che ho visto io è una stazione arancione, una stazione rossa, una gialla, nel senso varie org, magari piccole, che però cooperano per fare qualcosa. Certo. Comunque un org, anche se la nostra è abbastanza grande, non può far tutto. Si deve comunque specializzare in 2-3 cose. Poi che abbia Per farle bene, questo per farle bene, perché giustamente l'hanno anche raccontato, no? A un livello ideale si può arrivare al punto in cui un'organizzazione diventa effettivamente riferimento, non magari a livello universale, però a un livello settoriale. Banalmente un'organizzazione basata su Stanton che riesce ad estrarti oro in grande quantità o rame in grande quantità, piombo, nickel, titanio, quello che sarà, e poi magari ti produce componentistica elettronica a prezzo di saldo rispetto a quello che è il commercio normale di NPC e compagnia. È ovvio che poi, se le informazioni passeranno, perché oggi non si è visto come passeranno, ma passeranno, i giocatori diranno: vado ad area 18 a prendere un scudo di circuiti per 18.000, o vado alla Solaris Station che te lo vende a 12.000 e magari ti offre anche un caffè o una serata con Martin. Cioè, capisci che è assolutamente ha strizzato l'occhio proprio a quella visuale lì. E anche il fatto della reputazione, che abbiamo visto il teaser tra virgolette ieri, col discorso dell'affiliazione alle gilde e alla lealtà alle organizzazioni nella parte sociale, no? E questo fatto qua, la costruzione di una reputazione, cioè, sarà fondante per, come dicevo prima, lasciare il segno. Perché sì, tu lasci il segno, magari metti giù le infrastrutture, costruisci di qua e di là, però quanto è bello quando così dal nulla, dall'altra parte del mondo, fra 8 anni, una persona scrive nella chat di cittadina: oh, guardate che io ho incontrato questa stazione Solaris nel sistema X, cazzo, lì vendono tutte queste robe qua, le vendono a buonissimo prezzo, gente cordiale, abbastanza ben protetta, se dovete andate là. Cioè, quando si comincerà a far passaparola, no, su la riuscita di imprese, perché qua si tratta di imprese, di mezza imprenditoria, da parte di organizzazioni, ci saranno quelle stragrandi enormi che faranno tutto bene, quelle un po' più piccoline che dovranno scegliere, come ha detto Rumo, ma potrà esserci anche l'individuo, Nulla toglie a un individuo che abita sui monti di Houston andare a minare l'oro. Infatti, va là, fa la tifondista, dice: dove vado a prendere da mangiare? Vado là che mi vendono i pomodori a 2 centesimi al chilo. Cazzarola, meglio di così, turibupu. Una cosa però ce la portiamo a casa, che non conta solo la grandezza ma anche l'hardcore. Sì. Perché comunque il grinding qua si andrà veramente a livelli folli. Cioè folli proprio. Quindi piccole organizzazioni di pazzi. No, ma anche piccoli pazzi in organizzazioni. E anche piccoli perché, pazzi. Guarda, io arrivo dal mondo di Minecraft, io ho giocato, cioè, quello che sto vedendo qua è esattamente quello che giocavo io sui server town di GDR di Minecraft. È esattamente la stessa identica cosa. Chi c'era? Turf, Araton, i fondatori, quelli tecnici, tipo Giamma, tipo Alecorna, il buon Junk, persone che voi non conoscete e probabilmente non conoscerete mai, a meno che non tornino. E abbiamo giocato, cioè, Minecraft in questi server effettivamente tu partivi dal niente e potevi tirare su nazioni, imperi, potevi fare l'imprenditore, tirare su chissà quale, costruirti un tuo mercato in quel senso lì. E lo facevi perché?
Perché c'erano quelle 3-4 teste di minchia che al posto di giocare 2-3 ore al giorno facevano 15-20 ore in miniera a tirarti su decine di migliaia di diamanti per dotarti l'esercito di armature. E queste figure qua, che sono letteralmente i martelli pneumatici del grinding, e ci sono in tutti gli MMO, e ci saranno, e ci sono anche adesso in Star Citizen, saranno motori anche di questi aspetti qua. Se hai 2-3 pazzi del genere in un'organizzazione anche piccola, rischi di poter lasciare comunque un segno, magari non su tutta la galassia, però su quel sistema planetario, o anche all'interno di una città, perché sai, c'è da considerare che un domani i negozi ce li avrai anche ad Area 18. C'è chi magari non si interessa un cazzo di andare in giro per gli avamposti della gente, si prende le città grandi a riferimento perché sa che ha tutto, magari ha anche poco tempo per giocare, però in quel tutto non c'è solo l'admin, non c'è solo il negozio specializzato di NPC, c'è anche il negozio del giocatore, che magari ti conviene di più, che magari vai lì e, come detto, compri una pistola, io ho talmente tante munizioni che ti regalo 4, 5, 6, 18 caricatori. È tanta roba, è veramente tanta roba l'interconnessione. Io l'unica cosa che non ho capito, che hanno fatto vedere nella stazione spaziale, quello che vende le armature. Ma ci sarà uno dell'org che vende le armature? Allora, virtualmente non sarà uno dell'org, ma gli shop saranno automatici come succede nel 76. Cioè tu avrai una zona dedicata a negozio e avrai un inventario di quel negozio che potrà essere fisicalizzato, quindi puoi letteralmente allestire la vetrina. Quindi tu puoi dire, al posto di mettere i terminali e basta, ci metto un bello scaffale con in vista le armature che puoi vendere, così la gente va lì e le compra. Però in automatico, non ci sarà uno che deve stare dietro al bancone tutto il giorno a comprare. No. Me lo immagino come anche qua il 76. Nel Fallout 76... parlo perché io, nel senso, migliaia di ore, sono un veterano, ci ho sempre giocato, quindi so come funziona. E i sistemi, anche se su 76 sono molto più grezzi, sono esattamente quelli. Nel 76 tu puoi costruire un camp. Il camp è il base building di Star Citizen, è la stazione spaziale di Star Citizen, ok? Ovvio che il 90% dei camp sono delle scatole di legno con il primo venditore di merda, che sono 2 cassette di ferro buttate lì a caso nel buio, senza neanche la luce, talvolta nascosti dall'altra parte, quindi devi girare attorno alla casa. È ovvio che ti passa anche la voglia di comprare. Perché io, se devo cercarlo il venditore, sto cazzo, viaggio sul prossimo e magari mi godo un camp costruito bene. 1. 2. Il camp costruito bene, al posto di avere la scatola di legno, ha costruito un pub, stile Spickenisi anni 20 magari, con la scaletta che va giù, con la gente che canta, la musica del jukebox, tutti i tavolini con le sigarette sopra, da bere di qua e di là, e dietro al bancone c'è il robottone che ti vende. Puoi comprare e vendere in tutti e due i sensi. Il grosso del lavoro che farà chi dovrà allestire lo shop è rendere lo shop bello, appetibile, e poi eventualmente anche popolarlo, perché chi ti dice che mentre sei in stazione ti arriva la notifica, guarda che ha richiesto atterraggio una nave che non fa parte dell'org. Tu magari la chiami, gli chiedi, uè, che cazzo fai? Cioè, scusa, è la nostra stazione. Vorrei comprare perché ho sentito, ho visto, ho letto la vostra pubblicità che fate i prezzi bene, allora lo fai a dedicare nell'hangar e tutto, poi magari lui va in stazione e gli dici, guarda, puoi dirgli, lì c'è il negozio, oppure puoi accompagnarli e dirgli, guarda, questo è il negozio, questa l'abbiamo prodotta con i materiali provenienti da un cimitero di navi di una battaglia fra Test Squadron e Nova Intergalactic di 2 anni fa. Sono tutti materiali tier 5 che abbiamo recuperato da cadaveri, quindi pirati e cannibali ci andranno a nozze, e capisci, cioè anche lì si va a generare quel connubio complessivo fra la meccanica, il gioco di ruolo e poi l'esigenza e il bisogno di un giocatore. E è spettacolare, secondo me. Non so se ti ho risposto, Screen, perché io adesso mi sto facendo prendere un po'. Mi sto facendo prendere l'entusiasmo. Sì, vabbè, pensavo anche io che ci sarà un NPC che sarà dietro, ma le armature saranno tutte quelle prese dall'org, cioè quelle che produrremo. Non necessariamente. Qualsiasi. Okay. Può essere quella che produci, è ovvio che avrà senso vendere le robe che produci, a meno che non facciamo come oggi, che andiamo in un bunker, tiriamo su tutti i cadaveri e la roba in più la vendi. Però lì la vendi a stock, la vendi agli NPC. Sono cose molto... Dimentichiamo che le possiamo vendere in cioè, stavo dicendo MMO magico, tra virgolette, con un tier più alto, noi che fabbrichiamo. Esatto, per quello... ma anche lì, cioè, lì effettivamente, diceva Rumo, dovrei specializzarti in 2 o 3 cose. È ovvio che quando tu dici noi comunque siamo nati come org industriale, non so come andremo a finire, però l'idea è quella, no? Se noi abbiamo dei minatori bravi, dei salvager bravi,
È ovvio che recuperi materiale che può essere anche di tier alto e non vai a vendere il tier alto agli NPC, lo vai a vendere ai giocatori, costruisci un mercato che trascende dagli NPC su una roba del genere, perché sì, magari hai urgenza di fondi e allora dici vabbè lo vendo a Area 18, chi se ne fotte, ma se non hai urgenza di fondi, anche perché Area 18, gli NPC e compagnia, non si è parlato di economia, ma saranno limitati. Tu non potrai comprare un XL1 tier 5 all'infinito all'Area 18. Avranno uno stock che se non viene rifornito, se giocatori o NPC non lo riforniscono, per del tempo non ci sarà. Mentre magari su quella stazione sai che hai sempre disponibile l'XL1 tier 5. Sì, ma infatti il crafting, diciamo, tra virgolette, basico lo vedo molto per il singolo giocatore, perché se io mi specializzo a fare tier 5 un fucile, anche all'interno dell'org stesso, Ci sarà una marea di spazio da decorare, Mizu. Sì, l'impero di Sylvendar. Intanto bisogna passare ad archetipo imperiale. lì fai girare quel tipo di gioco lì, quindi il crafting o il base building, perché magari ognuno se la fa nella sua base primaria, piccolina, Esatto, che c'ha in giro per esatto. il mondo, e fa magari le armature di org, le armi per l'org arancione, poi tutto il resto magari le fai per commessa, perché comunque l'org del basso, dici io, noi siamo 3, 4 persone, 5 persone, ci servono fucili da cecchino per andare a fare le nostre operazioni, le vogliamo gialle, fucsia, tier 5, le vado a prendere da quell'org lì. A lui, se le prende a stock, gliele vendo a poco, se arriva, che so, Martin che lo vuole rosa, glielo vendo a tanto. Comunque è scalabile da quel punto di vista lì, secondo me, il crafting, che il singolo giocatore si può specializzare in 2 o 3 cose fatte bene, perché magari se ne va a minare il singolo, va a cercare solo il materiale che gli interessa per fare quelle cose lì e va a guadagnare su quella specializzazione, un po' come l'artigiano, ecco, il singolo. Un org più grande naturalmente avrà tutto scalato verso l'alto, andrà a minare, minerà tanto, però anche lì come diceva Alicos, è tutta poi questione di organizzazione, cioè nel senso quell'org comunque deve essere molto organizzata, e io per quel poco che conosco delle org, le org comunque numerosissime, da 1000 e passa giocatori, non è che ci sia tutta questa organizzazione, c'è più comando, tra virgolette, ma non organizzazione vera e propria. La democrazia Guarda, è Rumo, fallimentare. secondo me ci danno la parte piccola per iniziare a prendere la mano su quello che diventerà poi la parte più grossa, sulla parte Quello è industria. sicuro, Perciò anche lì è sempre, dici ok, partiamo dal piccolo, tu metti giù 4-5 case tutti assieme, dici, uno va a minare, dici ok, prendo su tutto, poi Ciao Valente, ben arrivato, rappresentante di Bar Citizen. Salutatelo tutti. all'armatura piuttosto che... Però secondo me è già il presupposto di iniziare col piccolo a fare qualcosa per il futuro. Come l'ho vista io, interpretata io, quando ho iniziato a mettere più pezzi. Ma quello è sicuro, perché comunque all'inizio sarà il singolo avamposto che ti faranno fare con magari 2-3 strutture, non più di quelle. Anche all'inizio comunque si dovrà vedere come funzionerà il tutto, ti daranno comunque solo qualcosa da fare, veramente ti faranno fare la pistoletta e poco altro. Ma alla fine io penso che sia stata evidente la scalabilità del base building, un po' come poi è la crescita del personaggio all'interno dello Ma è l'intero gioco. Il concetto di scalabilità si adatta all'intero gioco, ma già adesso. Se voi pensate a quello che può fare il singolo e a quello che può fare il gruppo già in questo stato grezzo, la scalabilità, come dite voi, su tutte le dimensioni tu potrai partire e arrivare all'endgame. Semplicemente gli endgame e i punti di partenza saranno diversi. Sì, ma anche perché comunque noi, cioè, adesso abbiamo, cioè su Star Citizen purtroppo, per fortuna, questo non lo so, tra virgolette abbiamo poco. Però cioè, partiamo dal presupposto che comunque ci sono persone o comunque giocatori che di alcune parti del gioco se ne fregano. Cioè, a me del base building non me ne frega nulla. Se io mi devo fare la casetta, magari la faccio. Però se già vi parlate di
e avere una nave per fare base building, per andarmene a cercare materiale e quant'altro. Cioè, non è il mio tipo di gioco, a me non piace, non lo facevo su Fallout o su altri giochi, figuriamoci su questo. Questo però da singolo giocatore, ma anche da org, perché magari ci sono org che non gliene frega nulla di farsi la base. Chiama Alicos, dice guarda, mi fai le basi buone, ho visto i camp su Fallout 76, la tua org sa fare, fammela tu. Cioè, è molto scalabile. La vedo un po' troppo come sogno, ecco. Però nel senso che comunque passerà un bel po' di tempo. Però è molto scalabile. Forse la cosa più cioè, nella fantasia nel fantasia o sogno di oggi, comunque è una delle cose un po' più concrete, un po' più sensate che hanno fatto vedere. Intervenite. Io sto zitto. Turibu. Voglio sapere da te invece, cioè, non hai parlato tutta la live. Sì, ma io no, ma ragazzi, non cominciate ad alzare il tiro con sei tu la persona, ma che cazzo? Non ho parlato tutta la live perché, cioè, io ero già morto quando mi hanno fatto vedere che potevo craftare una pistola, cioè, ero già morto, quindi no, effettivamente io ho perso completamente la presa mentale, ma perché? Perché sono cose che io adoro, cioè il mio tempo libero, il mio divertimento in un universo di intrattenimento digitale è quello, cioè è quello che hanno fatto vedere. Quindi io ho cominciato a macinare e non mi sono più fermato. Chi è che deve fare 2 domande? Ma non fatele a me, fatele agli altri, madonna. Io. Sei pronto a mettere le tasse anziché a pagare gli stipendi e a strutturare, che ami tanto sia l'una che l'altra cosa? Allora, parlando di tasse, chi era con me ai tempi di Minecraft sa che le tasse saranno minime, ovvero dobbiamo mantenere una base? Siamo in 25? Facciamo il mantenimento della base diviso 25. Poi, idealmente, sempre parlando a livello di concetto, perché poi bisognerà metterlo in pratica, dobbiamo ingrandire l'impresa in un certo senso, tipo hai la tua base, abbiamo le nostre operazioni nei sistemi che preferiamo e tutto, vogliamo estendere l'impresa su un altro sistema? Ci sarà un fondo dedicato a contribuzione e faremo le operazioni che facciamo adesso, quelle comuni, avranno una percentuale che verrà trattenuta per riempire quel fondo. Quando quel fondo verrà riempito si farà. Non ci saranno tasse del 50% come nello Stato italiano, anzi, e a proposito di stati, è ovvio che la Solaris non sarà più un'organizzazione commerciale, ma traslerà a diventare un impero, così io posso rimettermi la corona in testa dopo 10 anni e tutti possiamo costruire una lore da Warhammer 40k, costruendo tutti i capitoli e compagnia cantante, e buttiamo su qualcosa di un pochino più cattivo anche a livello di lore. Facciamo proprio la traslazione, visto che non c'è stata questa cattiveria nel periodo in cui la Solaris era a braccetto con Messe, non la facciamo adesso. Sì, lo so, Darte, lo so, io lo faccio apposta per te, non pensare. Tu che sarai prossimamente in leadership, Darte, lo faccio per te questo, perché dovrai costruirti il tuo capitolo, che dovrà fare tutte le robe di qua e di là, sei anche un ottimo diplomatico, quindi tanta roba. Martin, il tunnel di lancio è pronto, manchi solo tu. E la seconda... Nel senso quello della sala torpedo? Qual è quello? Ah, quello della sala torpedo, sì, ci mettiamo Martin al posto di uno dei sites X della Polaris. Fra un mese ci mettiamo lui, Turibu. La faremo la wiki, Araton. Araton, guarda, io sto finendo di scrivere la pagina sulla campagna dei 3 elementi di maggio, che è la prima paginata di lore che leggerete mai sulle attività della Solaris nel verse, solo che la sto scrivendo su un sito e non su una wiki, e mi sono già rotto il cazzo, perché io 10 anni fa scrivevo una pagina wiki per ogni pelo del culo che si strappava qualcuno nella mia città di Minecraft, quindi è ovvio che bisognerà imbastirla una wiki, e verrò a chiedere a te. Qual era la seconda domanda, Skyfus, che mi è scappata? No, era 2 in una, cioè la gestione delle tasse, comunque delle risorse economiche, e dall'altra concatenata, diciamo, la vocazione nostra un po' alle strutture leggere che allora, si sposa. Non ho mai risposto. Ma allora sì, al di là del discorso appunto tassazione, il mantenimento, è ovvio che il mantenimento un domani avrà un peso, però è un peso che non faremo mai dalle nostre parti pesare sul singolo giocatore. Tanto si sa. Io adesso gioco 2 volte, 3 volte a settimana. Si sa che quando ci sarà il base building starò lì tutte le sere, però nel senso
3-4 sere magari giocherò per cazzi miei e 2-3 sere giocheremo insieme per l'obiettivo comune. Però l'intento è cercare di comunque mantenere queste strutture leggere. A meno che l'impresa non sia più grande della leggerezza delle strutture stesse, perché è ovvio che tu ti proponi l'obiettivo una volta uscito appena esce la base di base building, è ovvio che chiederò un po' di impegno per raccogliere materiali, per raccogliere denaro, per costruire una base comune. Poi dopo quelle che fate voi a livello di equipaggio, di gruppo vostro singolo, sono cazzi vostri, però è ovvio che un riferimento ci sarà. Però la Solaris non sarà un impero tra virgolette centralizzato. Ci saranno tante cellule che collaboreranno attorno a imprese molto più grandi di loro, che potranno fornire a quelle imprese più piccoline tutti i bonus del caso pagando praticamente niente. Io mi immagino che ad esempio se mai arriveremo a costruire una stazione spaziale, quella sarà comune di tutti, ma i membri della Solaris avranno accesso a tutti i servizi gratuitamente, ovviamente, per il contributo che danno, per le tasse che pagano, perché alla fine le tasse che pagano è il mantenimento esattamente di quella stazione. Però niente di troppo radicale, a meno che, ma io dubito altamente perché non è fattibile in Italia, a meno che fra 8 anni non saremo in 1000 o in 2000. In quel caso lì io mi licenzierò da lavoro e mi dovrete pagare a me, non in gioco, per mantenere tutto il sistema e costruire l'infrastruttura, no? Perché Turibu. L'idea è quella, poi le idee sapete che possono cambiare. Adesso qua si parla per sentito dire, letteralmente, ma avremo tutto il tempo di vedere come funziona, di adattarci e di capire se anche lo spirito del nostro gruppo può adattarsi a certe cose, a certe imprese o ad altre. E mireremo dove potremo, ovviamente. Sì, comunque io ribadisco, l'ho detto ai ragazzi in chat, non ho intenzione di andare troppo in profondità oggi perché le informazioni sono troppe e potrei dire delle straccerie che preferirei evitare. Invece io ho una domanda sulle assicurazioni, che è una cosa che è passata un po' in secondo piano, però in realtà è una cosa che attualmente abbiamo e molti di noi, anzi diciamo tutti noi, girano sul fattore LTI, questo e quell'altro, no? Hanno parlato di diversi tier di nave, quindi 1, 2, 3, 4, 5 attualmente, e quello che può essere assicurato o no. L'LTI, nello specifico, nel senso, cosa ti ridarà? Innanzitutto ti darà sicuramente, cioè ti dà la possibilità di non pagare una quota costante in gioco per mantenere la tua nave. Lo scafo. Ma no, non solo lo scafo. Lo scafo, no, cioè il pacchetto completo, l'LTI. Vai Dart. No, io ho sentito che hanno una cosa che non sapevo, cioè la distinzione tra insurance e warrant, poi me lo andrò a risentire perché ho sentito a caldo. Da quello che ho capito io dell'inglese che hanno detto loro, però una frase mi è rimasta, cioè quello che pledgi ha sia il warrant che l'insurance. Confermo. Quindi stai a posto. LTI se è LTI 10 mesi, 10 anni, quello il warrant per sempre e l'insurance a seconda della relativa dose temporale. Io ho capito questo, ma l'ho sentito una volta sola come voi, quindi in teoria sui componenti non c'è l'assicurazione sui componenti che monti. Se tu cambi dei componenti e non li assicuri, quelli li perdi. Ok. Quelli ti dovrai fare un'assicurazione a parte, ovviamente. Perché tu hai assicurato la nave al momento in cui l'hai comprata, perché se la nave che l'hai comprata ha quei sites, quelle armature, quello è. Ma se tu metti su, non so, prendi l'M2, la 2, gli metti sull'XL1 e gli metti il repeat al posto dei cannon, roba del genere, quelli li devi assicurare. Se no la prima volta che esplodi li hai persi. Beh, allora io penso che adesso era, tra virgolette, il progetto pilota della 315p. Comunque non so se poi ti daranno la possibilità anche in pledge eccetera, customizzi, spero a posteriori anche le navi comprate, gli puoi aggiungere tipo il pacchetto battaglia, quel cazzo che è, e ti rimane già sulla nave così com'è, perché sulla 315 puoi comprare dei pacchetti anche come la 350R che ti rimangono poi già fissi sulla nave. Sì, quello lì è un archetipo che è stato costruito e poi lasciato in sordina perché non è stata data priorità a questa cosa. Allora, per chiarire, ovviamente qua adesso non l'ho rivista ancora la diretta, però come scrivono in chat, i livelli di assicurazione saranno 3.
presenti sugli scafi. Assicurazione e warranty, che non so come tradurla propriamente in italiano in base al concetto che hanno dato. Garanzia. Sì, però assicurazione e garanzia, cioè in italiano si cavalcano un po', no, come concetti, quindi non è facile distinguerli. Allora, quando voi pleggiate una nave con l'assicurazione, voi avete lo scafo e la componentistica di serie che ha sia il warranty che l'insurance per il tempo che volete. Questo vuol dire che voi non pagate mensilmente la quota per quell'assicurazione lì in gioco, fino a che avete l'assicurazione. Se è assicurazione a vita non la pagherete mai, se è 10 anni, al 10 anni e un giorno pagate. 1. 2. Assicurare tutti i componenti ulteriori, la configurazione di serie. Dovete fare un passaggio dall'assicurazione e dire: guarda, adesso non è più questa la nave che ho assicurato, ma è questa con l'XL1 nuovo, con le armi nuove, compagnia cantante, assicurami questa. Se lo scafo è già assicurato nel pacchetto di pledge, è il costo di assicurazione complessivo meno il costo dello scafo e dei componenti di serie, con i componenti aggiunti che invece vengono pagati in WEC o a WEC, a seconda di che periodo saremo dello sviluppo, indirettamente in gioco. E la stessa cosa varrà per le assicurazioni e per le decorazioni, chiedo venia. Nel campo decorazioni rientrano anche i carichi. Quindi se una nave è caricata di la stiva completamente, quelle casse lì potranno essere assicurate su questo livello che ha appunto a che fare con la decorazione, tra virgolette. È ovvio che se assicuri un SCU di idrogeno lo paghi 1 centesimo, e se assicuri una SCU di oro lo paghi 5.000 WEC, perché hanno valore diverso, come anche i componenti hanno valore diverso. Per questo si è sempre fatto il discorso, anche nelle dirette dalle nostre parti, l'assicurazione a vita conta poco su navi piccole, medie e medio-grandi, perché i componenti sono comunque abbordabili con le attività quotidiane. Se tu ti prendi una nave della stazza della 8,90 con un'assicurazione 6 mesi e hai deciso di pleggiarla, cioè non l'hai comprata in gioco, hai deciso di pleggiarla, è un po' una mezza inculata. Per quello si sprona sempre durante l'Invictus, durante l'IAE, a cambiare le assicurazioni basse con quelle più alte. Le navi stragrandi, ovvero quelle pleggiabili da $1.000 in su, e che anche in gioco poi ovviamente hanno una stazza notevole, arrivano tutte con l'assicurazione a vita. Per questo motivo, ovvero scali verso l'alto, lo scafo di una Javelin, se lo devi assicurare in gioco, e potremo costruire le navi, quindi vedrete quanto costa una Javelin, solo lo scafo di una Javelin da assicurare, sarà talmente vasto che, se noi pensiamo manteniamo una base operativa, sì, ma bisognerà anche mantenere l'assicurazione delle navi. Cioè, se tu tieni una Javelin acquistata, costruita in gioco, magari assicurata in gioco, la tieni ferma da bellezza, questa qua ti affossa le finanze e ti manda in bancarotta. Devi movimentare, devi gestire la flotta in base alle esigenze che hai al momento. Anche perché uno può dire: costruisco la Javelin, la uso fra 3 anni, intanto la metto in naftalina nell'hangar, la lascio lì, non la muovo, non la tocco, non faccio niente. Faccio un esempio banale: la nostra ammiraglia, che è la Javelin del sottoscritto, arriva vuota, solo lo scafo. Il pledge che ho fatto io ha solo lo scafo. Ora che ci mettiamo a bordo le navi, i componenti, le vettovaglie, a parte che dal day one passeranno dei mesi, se non un anno probabilmente, ma col cazzo che la tiriamo fuori al day one, la Javelin. La si sta lì, la si mette nell'hangar, prima quello comune, poi quando avremo un avamposto o una stazione, quello che è, la traccheremo lì, però prima di allestire, e poi di avere un motivo. Perché nel senso, fai la Javelin per fare una trade run? Ma sti cazzi, la UC ti costa molto di meno per fare una trade run, per quanto ovviamente non sia un destroyer corazzato che se non hai una flotta non lo butti giù. Però tutto questo bilanciamento / equilibrio ha a che fare con le scelte, con le conseguenze eventuali anche di una scelta, e le assicurazioni a loro volta. Perché se tu usi un daily roamer e non te ne fotti un cazzo dei componenti perché ti piace andare in giro a fare le foto, puoi anche di base puoi anche solo assicurare lo scafo. Al massimo assicuri il quantum drive, sistema di supporto vita, cioè i componenti quelli principali, delle armi chi se ne fotte, delle decorazioni chi se ne fotte, tanto le uso per muovermi, no? È come l'auto aziendale, chi se ne fotte, no? Però se ti vuoi prendere la Porsche perché vuoi fare lo sborone oppure vuoi battere tir su un percorso, è ovvio che sai, è meglio assicurarla tutta, perché la pensi a livello di combinazione per quel determinato scopo.
Questo per chiarire sulle assicurazioni. È quello che è emerso dai panel. Poi si sa che tutto può cambiare, però è una delle tante cose molto in linea con il passato. Cioè quello che hanno annunciato nel Kickstarter di fatto è questo, anche se l'hanno approfondito nel corso di questo CitizenCon. 20 milioni al mese, sì. Potrebbe essere turismo. Ma lì fa quello che si dice sempre, nel senso che le assicurazioni contano fino a un certo punto e dipende da che nave. Come dici tu, o la nave grossa, secondo me nell'ET ci sta anche su navi come il caccia che tu hai già assicurato e ti danno i componenti base con cui te la vendono, e comunque sono componenti militari. Ma alcune tipologie di navi conta e non conta. Ha più senso l'assicurazione sul discorso carico, perché comunque chi fa trade lì dovrà assicurarsi sempre il carico, o comunque se fa delle rotte o commercia dei materiali costosi, gli conviene assicurarsi sempre il carico. Comunque l'economia è quella. E al di là di tutte queste cose, andiamo sempre molto nello specifico, ma a noi piace speculare, perché sono robe che vedremo fra degli anni, però è bello far viaggiare la mente, no? Parliamo delle navi, visto che Rumo non voleva, allora parliamo delle navi, giustamente. Allora, non volevo perché sono sul Play Store, quindi non volevo. No, ma chiudi il Pledge Store, finché parli, chiudi, che sarà mica un problema. No, allora, parliamo delle navi, nel senso che è ovvio che il panel delle navi è spesso molto atteso per tanti motivi. Lo sarà un po' di meno quando avremo più meccaniche e più ciccia in gioco, ovviamente, perché se c'è il base building io delle navi, cioè, a grandi linee potrei cominciare a fottermene proprio malamente. Però, allora, la cosa che mi ha un po' sorpreso, tra virgolette, è il fatto che hanno effettivamente una nave per mese nei 12 mesi a venire. Ora, ci consegneranno tutte le navi meno una di quelle che hanno promesso l'anno scorso, ma erano 10, quest'anno che viene sono 12. Che la tendenza sia esponenziale anche da questo punto di vista. Abbiamo visto degli shape piuttosto interessanti, su cui si possono fare anche due chiacchiere. Come sappiamo, buona parte delle navi, soprattutto flight ready e in produzione, hanno a che fare con le meccaniche venture prossime in arrivo all'interno del verse. E abbiamo visto il salvaging, ad esempio. La nave da salvaging la vedremo all'IAE, per fortuna non l'ho fatta vedere oggi. Sarà sicuramente uno di quegli shape che sono stati, tra virgolette, liccati. Però insomma, appunto, volevo una vostra impressione. Questa tendenza letterale ad aumentare i potenziali original concept, i potenziali pledge. È un modello che si protrarrà anche con Star Citizen 1.0? Perché è un dibattito che in passato si è tenuto. La mia idea è che il modello non fosse sostenibile oltre, ma per quello che hanno fatto vedere oggi potrei dovermi ricredere. Non vuole parlare nessuno, inizio io allora. Dico anche alla gente in Discord, non solo su camera, quindi se volete intervenire siete liberi, lo sapete. Vai Rumo. Secondo me il discorso delle navi una ogni mese ci può stare se diversificano quello che danno, perché comunque io mi lamento sempre ultimamente basta caccia, però se ci sono competitor di una nave, che so, penso alla Taurus o alla Mole o a qualsiasi altra nave che è specializzata e c'è il suo competitor, quello ci può stare. Da quel panel in cui c'erano le navi, comunque hanno liccato più o meno le navi che ci saranno, e per quello che ho visto che c'è scritto ci possono anche stare, perché comunque sono delle tipologie di navi che mancano in certi settori. Penso, ho visto lì la Terrapin, hanno liccato una Terrapin Medivac che va a contrastare, diciamo, la Catlas Red, quindi c'è la scelta almeno, ecco. Beh, ma tipo ci sarebbero anche le Apollo che però non hanno ancora Sì, visto ma- la luce sotto quel punto di vista. Ma una di quelle quando hanno scorso le navi, una di quelle che almeno per come è stata liccata era la Apollo. Poi c'è il Sì, c'è caccianuovo della l'Apollo. Mirai,
Comunque sono navi, alcune sono navi che hanno già, tra virgolette, vendute, messe in pledge, forse ce ne sarà qualcuna nuova, però il sistema, cioè, siamo qui per le navi in realtà, cioè, a tutti piacciono le navi. Io non ho trovato un giocatore statistico che mi dice, mi piace minare col multitool, ecco. Comunque le navi sono la base. Quindi lì il sistema di finanziamento è quello, secondo me continuerà anche dopo la 1.0, forse in modo diverso, forse con una nave grossa l'anno, con un qualcosa di diverso, però il sistema diciamo, per far finanza sarà sempre quello. Penalista in canale news c'è, tra virgolette, comunque molte Sì, di queste sì. navi alla fine, cioè le Hornet sono 3 navi alla fine, di tutta quella che hanno fatto vedere. La Terrapin devono cambiargli gli interni, la Guardian e la Fortune sono già in codice di gioco, quindi figure pure la Intrepid, l'Apollo 1 anno, la Star Lancer l'hanno già fatta vedere, la Perseus si sa già, la Ironclad e la Pioneer, cioè alla fine è tutta roba che avevano già paventato, non pare ci sia nulla di nuovo. Hanno detto che sono solo una parte quando le stavano presentando, però alla fine è tanta roba che comunque probabilmente ci stavano già lavorando. Sì, ma comunque alcune sono varianti di navi che già ci sono. Quindi Esatto, come le Hornet e la Terrapin, non è che devono fare non facile. chissà... A me per quello fa incazzare quando adesso che è uscita la Zeus non c'ho la MR, io cioè che cacchio devi cambiare solo gli Tra l'altro interni. non si è vista neanche lì, comunque, adesso che ci penso. Cioè, mi fa incazzare perché loro dicono sì, non ti metto la nave perché non c'hai il gioco strutturato per quella nave, però ce ne sono state tante navi del cacchio messe lì, cioè, penso al Redeemer che per anni non ha fatto nulla, cioè, abbiamo fatto di tutto, siamo andati a fare trade, a combattere il Xeno quando non aveva gioco. Ecco, quando tu fai uscire una nave in pledge come la MR, che io dico la MR adesso, ma com'è la E1 per le Spirit, sì, non hai il gioco, però ce l'hai già fatta, cioè fammelo uscire. Almeno mi togli tra l'altro l'owner, che ogni volta io mi ritrovo con 4C1 come l'owner, la Catas Black che non me ne frega nulla, la Catas Blue che non me ne frega nulla. Cioè, fammelo uscire, non hanno il gioco me lo invento io. Ci trasporto Alicos da Area 18 allo spazioporto con l'E1. Cioè, a te che te frega, fammelo uscire. Cioè, non penso che sia, soprattutto su navi che non hanno, come si dice, cioè, non hanno un gioco particolare, che so, se hai una nave da mining deve funzionare per il mining, ma queste navi qui possono anche farlo uscire, ecco. Invece si ritrovano sempre che te la daremo fra qualche anno, forse... Sono navi di legno. Sì. Volevo dire, ma me la sono persa io o grande assente anche la Galaxy? Cioè, io me la immaginavo Sì, più no, ristretta. era nelle previsioni più certe, ma non la Galaxy intesa come ti diamo la nave, il modello. La Galaxy ha un modulo per la colonizzazione. Esatto, base Non se building. n'è sentito. Ecco, e poi un'altra cosa che volevo dire era relativamente alle formule di pagamento. Cioè, secondo me quello che stanno facendo vedere adesso ha a che fare con come vogliono finanziare, come auspicano di finanziare tutto il lavoro che c'hanno nei prossimi 5 anni. Poi forse in 1.0 io mi immagino un sistema, cioè prima o poi dovranno passare a una forma di finanziamento delle subscription alla Warcraft o qualcosa del genere. Cioè, Sì. io almeno lo auspico, ecco. No? È probabile. Già adesso hai di fatto un piano di sottoscrizione per lo sviluppo. Quindi, ad esempio, prendo Gigi, che è una persona che ha un sacco di criterio sul discorso pledge, molto più di molti di noi. Lui fa una cosa: una volta all'anno spende quei $120-130 solo per l'abbonamento. Gli ritornano ovviamente navi da provare, gli ritornano i flare e tutto, però $130 di abbonamento o il doppio se scegli il tier successivo non sono poi così tanti se ci pensi in un anno. E il fatto che non siano tanti, ma comunque il fatto che già oggi siano di fatto la parte di finanziaria che fa
vivere quotidianamente da Cloud Imperium, perché è con quei sottoscrittori lì che ci paghi gli stipendi, già adesso, come dice Dart, è molto probabile un modello del genere. E mi immagino che un modello del genere però possa essere accostato alla vendita di navi, nel senso che sei un abbonato, una nave ti costa di meno, che è esattamente quello che succede su 76. Ti abboni? Nel tabellone della stagione hai accesso a più ricompense. Se prendi un bundle di oggetti per il camp, paghi il 25, 30, 40% in meno. Accostando queste due cose è probabile che il discorso diventi sostenibile. Anche perché, per quanto Squadron 42 possa andare bene, i soldi prima o dopo finiscono. E Star Citizen non ha un orizzonte di 2 anni. Cioè è un gioco che ha la stoffa per avere la longevità di World of Warcraft una volta finito, quindi parliamo di un titolo eterno che non può basarsi solo su Squadron. Poi c'è da considerare che esce Squadron, ma è comunque episodio 1, per così dire. Ce ne sono altri 2 che vanno prodotti, quindi potrebbero avere un programma in merito, però è troppo presto per parlarne. Allora, leggo un po' di chat per evitare che il silenzio vada a uccidere le orecchie. Però devo tornare un po' indietro perché è Turibuku. Allora, aspetta che recupero qualche messaggio, vediamo. Massimiliano che scrive da YouTube: quelle organizzazioni grandi ti busseranno alla stazione per chiederti il pizzo e se non gliele dai te le buttano giù. Turibuku. Allora io gli dico, al posto di dare il pizzo a te, vado a dare il pizzo a un banda di mercenari che cui fa il culo a strisce, che è comunque tattico anche quello, Turibuku. Risparmi la stazione, spendi gli stessi soldi, più o meno. Qui dopo c'è un po' di roba del pledge. Allora, il buon Mr. Z. Allora, Cristiano Roberto disse più volte che se non hai una nave grande, l'assicurazione non è un problema da porti, che è quello che diciamo tutti sempre, perché ha senso, è come avere l'assicurazione di una Panda o l'assicurazione di una Ferrari del 1950, capisci che sono 2 robe diverse. Un po' presto 1950, ma va bene. Vediamo un po'. E dopo la 1.0 continui a vendere navi, uccidi il leveling in game ed accade come Elite con la Painite. Salta tutto il sistema economico. Io Elite non lo conosco bene. La Painite presumo che sia tipo gli atomi di Fallout, quindi la currency che compri con denaro reale. È un minerale. Adesso, per un po' di anni ha durato sta cosa, poi è ritornato in bolla da solo. Ok, quindi si possono generare delle bolle sicuramente. Si sono generate quando il gioco non c'era ancora. Il gioco dei pledge è vecchio. Prima della 1.0 si pleggiava, si facevano i giochetti di qua e di là. C'è gente che ha pleggiato tanta roba nel 2012-2013 e vive di rendita per la vita, di fatto. Quindi, ok. Painite era un minerale da minare, aveva un valore enorme. Minavi e compravi qualsiasi nave in 10 minuti. Sì, però lì è un problema anche di bilanciamento. Presumo. Bene, allora, ditemi dai ragazzi se avete altro da dire, se no io ho finito gli spunti perché sono anche esaurito mentalmente. Turibuku. Prossima volta che andiamo a Dupré con gli ape con dietro 4 scudi vuoti di... Sì, sono già pronto. Sono pronto. Tempo di sistemare i capitoli sulla diretta di YouTube, poi vedo se riesco a entrare in punto 2, volevo fare una roba del genere, quindi Turibuku. Sei un pazzo. Esatto. Non sai che cosa ci aspetta in quel caso. Allora, vediamo. Sono entrato prima, ho beccato un 30k dopo. Io non sono. Ho provato ieri, ma non sono riuscito. Infatti, ho detto: se va bene, bene, se no vado a letto. E martedì sera, se ho voglia, farò qualcosa. Sì, ma penso che un paio di giorni adesso che rientrano alla base. Yep. Poi sistemano, quindi Yep. come è sempre stato alla fine. Ciao mister, buona giornata. Io ero andato a mangiare di terra. Come avete reagito con questo annuncio in più? Un porco di eccetera. Io ho visto già dove mettere la base, la casettina spaziale vicino al mare. Vicino alle palme, ho visto. Sono arrivato che c'erano le palme, ho detto a posto siamo. Allora, se torno indietro su Ark la metterei sulla lava direttamente in mezzo, con la lava che cade giù in mezzo alla base. Se torno indietro su Ark. Però visto che qua non c'è Ark mi toccherà metterla vicino alla riva al mare. No, più che altro
il fatto di vedere gli altri sistemi ti fa ancora più incazzare per Squadron, perché sai che quello blocca molto. Magari c'è Ma un probabilmente appoggio. se non c'era Squadron Terra era ancora in alto mare, Esatto. Cioè sotto quel poi magari uscirà comunque a tempo debito perché se no ti perdi anche il fattore esplorativo tipo di Squadron. Penso che abbia delle buone parti della Per un momento storia anche, come si dice, non mi viene la parola, ambientate su Terra e sul sistema, quindi non so se ti vogliono togliere la sorpresa di esplorarlo prima di giocarlo. No, ragazzi, però dobbiamo considerare che Terra è il quinto sistema. Arriverà sicuramente dopo Squadron. Sicuramente. Perché il massimo che possiamo avere prima di Squadron è in X. Se proprio vogliono darti un'anteprima, un assaggio, perché comunque è un sistema abbastanza brullo. E in Squadron dovrebbe in teoria essere ambientato su Squadron mezzo capitolo su un X, quindi magari ti dicono, ti danno un assaggio anche di certe cose, un assaggio del discorso narrativo della 1.0, un po' di roba così, però Castra e Terra li vedo dopo Squadron, cioè non aspettatevi nei prossimi 2 anni, neanche lontanamente. No, però Io ripeto, in questi 2 giorni comunque ho visto tanta roba tecnica, ma a livello di quello che devono fare gli art designer, eccetera, a parte le navi, devono fare il base building e sti pianeti. Era Sono- telefonata comunque la cosa del poco roba tecnica, perché effettivamente è un CitizenCon che dopo 3 CitizenCon che ti vertevano su Pyro, su server meshing, quello che c'era dopo potevano avere le idee, ma poi sai che è lunga cioè non so se lo sai, però per la Cloud Imperium è molto lunga passare dall'idea al programmare rigidamente e al darsi delle deadline. Per Pyro ci hanno messo 5 anni. 5 anni. 5 anni. Vabbè che c'era la pandemia di mezzo, 2 glieli possiamo abbonare, ma 5 anni. È lì il problema, ed è il problema Senza della Cloud dover Imperium. riscrivere, perché il problema è che si dovevano, o non so se l'hanno fatto adesso, dovevano decidere, perché è sempre il problema poi di scrivere un codice per poi doverlo rifare e via andare. Se prendono una strada, una linea retta, comunque saranno 1200, ma lavorano a compartimenti, cioè non è che quello che ti fa la nave ti può andare a lavorare su server meshing, quindi comunque le persone si possono spostare, ma fino a un certo punto all'interno di una struttura di sviluppo. Quindi a pari passo, una volta che ci sono determinati asset, eccetera, che comunque hanno già prodotto per Squadron, eccetera, li devono solo posizionare, l'altro team si occuperà di altro. Come questo team della base building comunque ha un team leader e ha un team che ci sta lavorando a parte, non è che quello che fa server meshing va a fargli quello del base building. Quindi sono tante linee parallele che ci mettono di più, di meno, ma se partono col progetto e danno la struttura dello sviluppo, ognuno lavorerà per sé. Quindi non Considerando dipende solo dalle complicazioni tecniche che possono trovare nel mentre. Ma se decidono, CryEngine è questo, c'è quello che è fatto così, il meshing funziona così, farle andare d'accordo probabilmente ci vuole anche meno. questo è verissimo e fai bene a dire questa cosa adesso, perché adesso hanno anche le risorse umane. Fino a un anno fa esatto, oltre 3/4 della forza lavoro era su Squadron. Quindi Ma perché hanno prodotto gli asset che vedremo poi anche di qua. esatto, e il traslare che c'è stato nell'ultimo anno è esattamente quello. Cioè, gli MFD e tutte le altre robe li hanno fatti di là. Se dovevano iniziare da capo dopo che avevano finito Squadron, ciao. Altro che 2042 come data vera. Turipupu. Bene, allora. Stai girando bene, il gioco. Sacramento, dopo provo a entrare anch'io, adesso devo un attimo. Sta migliorando. Devo uccidermi un attimo intanto prima di fare qualsiasi cosa. Allora, parlando di giveaway, adesso visto che la diretta chiude un po' prima del previsto, quindi fra una decina di minuti, massimo 20, io abbasso il tempo del giveaway così almeno vi do l'ultima opportunità per partecipare, vi metto anche il link a breve e poi facciamo l'estrazione così sapete chi vince. Allora. Un attimo che guardo però fin dove. L'estradizione. Un gran bel CitizenCon.
Perché comunque io sono entrato col CitizenCon della 400i e secondo me quello di quest'anno, con questa giornata, non con quella di ieri, mi è piaciuto, è quello che mi piace di più. Secondo me sono stati più focalizzati su un singolo argomento, tra virgolette. Tipo oggi sono state 3 ore che ce le siamo mangiate, perché sono andate via all'hype e tutto quello che vuoi, però alla fine hanno parlato di crafting e base building, più la storia, ok, tutto. Però alla fine quello è stato. Loro si sono dati la cosa di dire vi presentiamo questa cosa e lavoreremo principalmente su questo. Cioè non è che c'è stato molto altro. Tutto molto bello, con tante cose, con tante implementazioni, ma è quello. Non hanno cominciato a spaziare da una roba a un'altra, come io me ne sono recuperati un po', avevo visto dei CitizenCon, anche se non, diciamo, non in live, però mi è sembrato un po' tutto più ridimensionato e più realistico forse quest'anno. Dio, cosa ho fatto adesso, madonna. Cos'hai combinato? Dio, madonna, aspetta un secondo. Ha disattivato il giveaway, quindi non lo può fare. No, aspetta, ostia. No, che cancellato, Maria Vergine, che cancellato. Sto pensando di fare una cosa un po' folle per l'IAE, sto pensando di fare una cosa un po' folle per il giveaway, quindi vedrete. Sì, ma dai, ma perché mi fa... Dio. Folle in che senso? Roba grossa? Roba fisica. E non roba fisica la maglietta. Sì, ho capito. Porto Olisar. Sì, allora io se volete metto in palio quella cosa lì di Portolisa, però dobbiamo arrivare prima ai 3500 abbonamenti sul canale. Quando ce li abbiamo vado a comprarlo e ve lo metto in palio. Turibupu. E poi dove lo metti? Ah no, sono cazzi di chi lo vince. Sono cazzi di chi lo vince. Fare un garage per metterlo. Vai Mona. Ecco, è arrivato a sentir parlare di 3500 abbonamenti e lei entrava. Vai Mona, Turibupu. Sta già cominciando a contare il tasto invio. 1, 2, 3 per arrivare a 3500. Orco Dio. Scusatemi, perché sto bestemmiando, ma mi sa che ho fatto una cazzata. Sì, oddio, ne ho attivati altri 2 al posto di modificarne uno di giveaway. Ma io non ce li ho tutti i soldi per fare sta roba, aspetta. Madonna beata. Scusate un attimo, Dice che ci sono mancano 8 minuti al giveaway. Lo so, ma ho fatto un'altra cazzata. E voi non la vedete per fortuna, che sennò saremmo già tutti fottuti. Non la vedete, ma... Garax che diceva no, taglio la Pioneer per quello. Partecipa al nuovo giveaway. No, aspetta che tiro via, canta l'ostia, vai in buona. Vedi che ha messo la Pioneer, vedi, ha messo il giveaway la Pioneer. No, la Pioneer, allora intanto la Pioneer, dopo quello che ci ha fatto vedere oggi, visto che sarà anche l'unica nave che ti permetterà di costruire il modulo base per le stazioni spaziali, la mettiamo lì e potrei anche dedicarla come nuova ammiraglia di flotta intanto. Se proprio mi gira male o solo in mezzo a una strada la vendo e tiro su 6.000 euro, ma proprio così, Turibu. Però hai visto come va l'economia? Cioè, fino a mezzogiorno avevano fatto vedere solo il base building, è arrivato a 3.500. Dopo che hanno fatto vedere le stazioni, hanno detto che fa anche le stazioni, già è arrivato a 10.000. Funziona esattamente così. Dai, ma perché non mi fa vedere? Ma porco Diaz, allora, ultima opportunità, lo metto anche su YouTube. E questo è, aspetta che però, ecco, adesso sbaglio di nuovo, vediamo. Giveaway a caratteri cubitali e appunto facciamo l'estrazione fra 5 minuti, così siamo tutti felici. È preoccupato, che stavo leggendo anche Garax in chat, che si vuole fare il gruppetto di 20 amici e dice le org poi grandi. Tieni conto che essendo una struttura MMO, come è già stato fatto vedere ieri, nulla ti vieta di cercare alleanze. Tu avrai un tab col quale comunque potrai stringere alleanze con altre organizzazioni, quindi probabilmente ti garantiranno l'accesso alle loro strutture e via andare in base comunque a dei permessi. Non è che sei per forza da solo. Puoi essere un satellite magari di una org più grande su cui puoi trovarti a livello mentale e giocare comunque per i cavoli tuoi. Se hai bisogno o loro hanno bisogno, il fattore alleanza comunque rimane. Sai quanti tradimenti?
Ma cazzo, ma gioco politico? Questioni. Non è che Quanti diventiamo. spioni. Non diventiamo mica impero per niente, eh? Non me ne faccio niente io della competizione pulita lato economico. Qua bisogna cominciare a politicheggiare, a dominare la terra, capito? Turibupu. Alicosta, iniziamo piano piano, un passo alla volta, dai. Sì, no, ma per me. No, per me dominare la terra all'inizio vorrà dire avere una casa in cui tutti andremo per craftare una roba. Questo è il primo passo. Poi dopo, se fra 10 anni avremo una stazione spaziale, bene. Se no, dominiamo quella zona di terra lì. Io Sì. speravo almeno un paio d'anni, cioè avere la spaziale megagalattica. Sì. No, 10 anni è esagerato, 2 anni è esagerato al contrario, però. Facciamo una via di mezzo. Quella cosa degli scudi sulle basi che devi andare giù a disattivarli con il team dedicato e poi puoi bombardarli. Sì, Mamma mia. sì. Anche quell'aspetto lì che quello lì l'ho seguito ma non con così tanto fervore, però immagino che chi qua fa la parte bellica anche sia tanta roba. Allora Zanna, il cambio principale, un attimo solo ragazzi, il cambio principale riguardo le felpe, la Zilda nella Udi, una ha il cappuccio, ed è quella che sto indossando io, che non mi ricordo, dovrebbe essere l'Udi, perché Udi è la felpa col cappuccio, l'altra non ce l'ha, unica differenza. Raccontaci Dart, raccontaci quel sistema lì, voglio sapere le tue impressioni su questa cosa qua del disattivare gli scudi, del reticolo, delle cose. Ma ho visto le stesse cose che avete visto voi, nel senso, mi è piaciuta la storia, diciamo, di Pyro con tutto quel sistema di shielding che ora sono solo infrastrutture semi-abbandonate, che però ci sono e possono potenzialmente essere mantenute, come che diventano poi dei super bonus power play per la org che riesce a gestirli, no? Almeno questo sembrerebbe da quello che hanno fatto vedere. Niente, però il fatto di andare giù e coordinare le azioni dal cielo e terra, tutte queste cose qua, insomma, aprono 1000 gameplay interattivi, 1000 cose che si possono fare insieme. E anche difendersi da queste cose qua. Di Altro conseguenza. gameplay dall'altro lato. Con torrete, c'erano scudi, di tutto quel tipo di installazioni lì, sì. Poi, magari, una figa di night vision ci starebbe anche ogni tanto, però... chiedere troppo. Ma quella non l'hanno messa perché vedrai che te la danno a Natale, così a caso ti buttano fuori il modulo e via. Ci sta. Quella è 2.0. Quando funzionerà anche il cesso ti daranno l'hanno messa per le armi. Sugli scope, sì, il ti night devi vision. tutti gli scope nel finestrini. Guarda, ti danno sia quello termico che quello oltre che night. Ti danno il termico, ti danno. No, bellissimo. Sì, così li vedi meglio i nemici. I colpi che arrivano. Esatto. esatto. Perché poi basta fare una modifica all'elmo, Perché se tu fai conto che abbiamo visto ieri le specializzazioni del cecchino che fa scanning e quant'altro, secondo me lui già quando fa scanning ti fa vedere dov'è più o meno il personaggio. L'obiettivo dovrebbe, se ti specializzi in cecchino, ce n'è di strada. Lo so, però ieri ci hanno fatto vedere quello. Hanno fatto vedere le varie specialità. E le fogne istanziate? Dice Golgota? Le fogne è tanta roba, Saranno vuote. Non Io voglio il coso, il carretto per andare a estrarre cacca, che la devo vendere. O serve per un covo di concimare. interisti le fogne. No, come vendere? Scusa, chi concima i campi? Chi concima i campi? Non devi venderla. La metti sul CSM nuovo, nella spalata di merda, la portiamo sui campi, no? Tu ripupu. Comunque il nuovo camioncino si presta effettivamente. Sì, è proprio da contadino, puramente. L'unica cosa del base build che non hanno fatto vedere sono le fattorie. Perché sono in concept ancora, l'hanno detto. C'erano le serre, c'era l'idroponica, hanno fatto vedere solo una slide, sì. Un'immagine. Però. Mi sarebbe piaciuto vedere la serra con la slam. Quindi sono tutti male, sul concetto nuovo sono 4 SCU di merda. La verità è che tu vuoi vedere se c'è la vacca da mungere. La serra sarà un altro gameplay. Sulla fisica, Valentino, la rotazione e rivoluzione dei pianeti non hanno detto niente. Niente di niente.
Ali Escobar. Dov'è Ali? No, allora io produrrò cibo. Se poi voi volete produrre droga, fatelo lontano, perché io la prima cosa che farò è chiamare Spider con un lanciafiamme e farla bruciare tutta, pagandolo il triplo di quello che farebbe tirandola su e vendendola, ovviamente. No, ma noi siamo legali, Ali. Cioè tu coltiverai pomodori, noi accanto coltiveremo altro. Perché la finanza non vuole che si No, allora, a parte il fatto che, nel senso, noi ci baseremo molto sulle giurisdizioni. Quindi, per quanto mi riguarda, a Pyro la legge non c'è un'autorità morale. Il massimo dell'autorità morale che potrete avere sono io. Ma io non sono un'autorità morale perché non sono ancora fregiato del titolo di imperatore, non abbiamo ancora un codex, niente. Quindi la libertà ci sarà. A meno che, appunto, un domani uno dica, no, bisogna tenere un attimo le manine a posto perché sennò andiamo nella merda. Potrebbe succedere, che qualche azione va a svegliare un cane troppo grande che poi non possiamo gestire, perché anche il discorso diplomatico poi conterà, ovviamente. Sai, anche noi, no, abbiamo una bacheca di taglie molto poco utilizzata, no? C'è quel giocatore che rompe il cazzo? Se lo si ritrova lo si butta giù. Abbiamo anche gente che gioca tra virgolette con noi, che sappiamo che possono essere delle rotture di cazzo e allora li attacchiamo, no? Stessa cosa a un livello molto più grosso. Se un domani attacchi la persona dell'organizzazione sbagliata, pesti il piede a una balena e magari ci rovinano mesi di lavoro, ma quello sarà posteri. Soprattutto servirà machine funzionante, serviranno le strutture anche per avere incisività in merito. Ok, allora, è finito il giveaway, quindi io adesso, rimanendo sulla richiesta consueta di estraggo il giveaway solo se buttate una marea di emoji in chat, altrimenti col cazzo, e annunciamo anche il vincitore della Zeus Clipper in palio nella giornata di oggi per il secondo giorno di CitizenCon. Quindi buttate tutte le emoji che volete, fatelo con senza pietà, con non so, proprio con immane densità, e poi andiamo. Tanto io vado ad aprire che sennò qua mi perdo via. Vincerà l'ennesimo, ma quale random turf? Guarda, finora diciamo che altro che random, finora è stato tutto abbastanza le estrazioni sono andate sempre bene, poi ovvio che con una rimane inculata, però. Allora, ok, direi che avete dato anche troppe ste emoji, allora io faccio ovviamente il draw. Il vincitore della Zeus Clipper Assicurazione a Vita è il buon Sharky98, che si è unito a noi nella giornata di ieri, quindi Turf aveva quasi ragione. Sharky, se ci sei in chat, manda un messaggio, complimentati di qua, di là, e altrimenti ti contatto io, se non... Perfetto, ti contatto io su Twitch direttamente nel caso e ti chiedo, oppure, anzi ti chiedo già adesso di mandarmi, se ci sei, se no ti contatto io, eventualmente la mail a cui poterti inviare la nave. Considera che la mail deve essere la stessa dell'account Robert Space, in maniera da avere... Allora, le navi entrambe, la Zeus MR di ieri e la Zeus Clipper di oggi, verranno consegnate nei prossimi 2, 3, 4 giorni. Adesso qua capisco, perché devo tirarle fuori dal pledge, devo fare gli aggiornamenti e tutto. Mentre al buon Finfor la TLS lo consegno adesso, stasera, cioè quando ho chiuso la diretta. Bene, allora, se non c'è altro da dire, direi che possiamo andare in chiusura di questa lunghissima 2 giorni di CitizenCon. Ditemi voi se c'è altro da dire. No, Martin merda. Martin merda, assolutamente, quello è innegabile. E metterò anche un capitolo su YouTube con asterisco Martin merda, così quando andrà a vedersi la replica vedrà. E basta, direi intanto grazie a chi ha seguito con noi il CitizenCon, grazie soprattutto a chi ci ha messo la faccia e a chi è qua in Discord in vocale e a chi costantemente supporta il canale per chissà quale motivo, forse per i giveaway. Adesso ho dato fondo al tesoretto, speriamo che vi mettiate il cuore in pace e che mi permettiate magari di togliere l'affiliato da Twitch e finirla anche con queste storie. E grazie davvero ragazzi, io posso essere tanto emozionato anche senza essere in grado di dimostrarlo per quanto concerne il CitizenCon, ma questo non batterà mai
l'emozione, il senso di compimento letterale che ho quando gioco con voi, chiacchiero con voi e quando conosco qualcuno di nuovo che viene a far parte, diventa parte di questo noi attorno al focolare. Grazie davvero, ragazzi. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie. Bella. Passate una buona serata. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao. 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 Ragazzi. Signori, allora vado in chiusura anch'io perché sono appunto abbastanza devastato. Confido vivamente che questi 2 giorni di CitizenCon vissuta assieme sia stata fattiva e altamente formativa per il futuro, molto filosofeggiante di Star Citizen, e confido insomma che vi siate intrattenuti a dovere. Capisco che 20 ore no dai, siamo a 17 ore di diretta, quasi 18 con il sottoscritto, possono essere snervanti, però siete stati veramente tantissimi. La diretta di ieri e forse anche quella di oggi, non lo so, sono state le produzioni più grandi del sottoscritto da sempre, a livello di tutto, a livello a partire da quanti siete stati a guardarci per tutto il periodo fino alla fine, fino a valanghe di nuovi follower, valanghe inutili di nuovi abbonamenti e anche la generale partecipazione della chat anche da parte di Nick, che spesso non basicano da queste parti. Io prima vi dicevo che non volevo farvi una promessa, però a questo punto mi sento di farla, la promessa. Vi ho detto alla fine dei panel, della convention, che Star Citizen sta cambiando dimensione, sta scalando verso l'alto ed è tempo che lo faccia anch'io, quindi devo sacrificare per voi, per il gioco, per la comunità, devo sacrificare qualcosa in più rispetto a quello che sto facendo attualmente e partirò appunto con questi video riassunti che mi devo imporre di farli nei prossimi 2 mesi e mezzo, in maniera che il CitizenCon possa essere raccontato anche in un'oretta circa di contenuto complessivo, anche a chi magari non l'ha seguito o a chi si farà montare la scimmia fra qualche mese, quando si inizierà a parlare nei canali leaks di base building. Quindi grazie a tutti. Non è niente di quello che fate è dovuto, e il fatto che comunque lo facciate mi stordisce malamente. Lo sapete che è una cosa che mi mette a disagio, ma che al contempo non posso emettere questo disagio perché sono bloccato. Essendo una persona molto cerebrale faccio veramente fatica a dimostrare l'emozione, se non allo spegnermi, come probabilmente avete visto. Quindi grazie davvero a tutti. Voi avete reso possibile questo angolo di rete, voi avete reso possibile la fiamma, voi avete reso possibile il gioco costante e divertente che facciamo assieme, ma voi soprattutto, ragazzi, come ha detto il buon Jared alla fine della convention, avete reso possibile Star Citizen e avete reso possibile quello che Star Citizen diventerà. Non dimenticatelo mai. Avete anche solo lo starter pack, è indifferente, siete un mattoncino di questa grandissima torre. Non vediamo la fine, è ancora in costruzione, ma quando sarà finita sarà comunque il grattacielo più alto della Terra. Grazie a tutti, passate una buona domenica sera, noi ci aggiorniamo nei prossimi giorni con del gioco concreto, spererei.